Rinnovo il saluto da Luigi Falqui e penso che ormai dovremmo esserci, 10 minuti sono passati, c'è stata la risoluzione delle operazioni tecniche per gli schermi, in questo momento c'è il buongiorno. L'applauso che sentite per la commemorazione di un ex atleta, un ex giudice venuti a mancare l'anno scorso. E ci siamo, si comincia. Una lunga giornata insieme, 2 lunghe belle giornate da vivere insieme qui a Perfugas. Oggi sarà la giornata degli squat e della panca maschile, domani panca femminile, stacchi da terra, pausa alle ore 13, dovrebbe essere una pausa di mezz'ora, ma ovviamente controllo tanto anche le tempistiche per avere una certezza, però adesso si comincia con, credo, squat femminile. Sì, ve lo confermo, si comincia con Jessica Saddi. Categoria senior. Classe 97. Farà 28 anni il 21 maggio. Stanno in questo momento invece, come potete vedere, sistemando il bilanciere. Mentre lei fuori dalla ripresa osserva, si carica, aspetta a lei iniziare oggi e adesso invece viene chiamata. Tra pochissimo allora ci sarà veramente l'inizio ufficiale, un pochino in ritardo, però neanche tanto, siamo al quarto d'ora. Per questo un'organizzazione è andata molto liscia, adesso ci siamo. Peso 47,5 kg. Alzata non valida. Tocca invece a Maria Teresa Senette. Per lei 29 anni, anche lei senior, stessa categoria di peso. Un'altra non valida. Sia Saddi che Senette, entrambe hanno alzato 80 kg, senza successo però, 2 alzate non valide. Si sale adesso col peso a 90, tocca a Valentina Cocco, 53 kg, anche lei senior, 29 anni. Vedremo se avremo ora la prima alzata valida. E abbiamo la prima valida di questa giornata, con Valentina Cocco. Ricordiamo che tutti i partecipanti hanno 3 tentativi a disposizione, 3 prove, e ovviamente poi quella che vale per la classifica è quella valida con il maggior peso.
Adesso è il turno di Laura Ghiani. Bilanciere a 95 kg. Lei invece categoria 50 kg e mezzo, 24 anni. Ed ecco Laura che arriva, adesso apparirà anche sul nostro schermo. Perfetta. Anche per lei prima prova positiva, 95 kg. Con 95 kg ci proverà anche Elisabetta Mais. Buona, 3 su 3 per Mais. Mais 30 anni, anche lei comunque senior. Tanto bello questo incoraggiamento per Francesca De Muro. La prossima sul bilanciere parte da 100 kg, 23 anni, lei è una junior di 53 kg di peso. Buona anche per lei. Al 100 anche Carlotta Azzori, lei però senior, per adesso tutte atlete senior, eccetto proprio De Muro. Carlotta Azzori, 24 anni. Valida. 2 voti positivi contro 1. Buona quindi anche la prima prova di Azzori. E adesso è il momento di Alice Careddu. E lei 105 kg. Anche lei senior, 25 anni. Buona per lei, sembrata essere un po' in difficoltà, però l'ha portata a casa. E adesso 107 kg e mezzo per Marianna Pattitoni, la seconda junior oggi in gara, 21 anni per lei.
categoria di peso 55 kg. Mi è sembrata superare abbastanza in scioltezza, c'è tanto margine per lei. E adesso Sara Carta. Adesso leverà 117 kg, senior di 34 anni. Categoria di peso 50 kg e mezzo. La porta a casa anche lei. Dovremmo andare ora con il secondo giro, con le seconde prove. E si parte ovviamente con Sadie e Senete. Per loro sono state le uniche due a fallire la prima prova, entrambe da 80 kg saliranno ad 82,5. La prima è Jessica Saddi. Tutta la concentrazione. Col brivido, però 2-1 è buona. E così già si mette alle spalle l'80 che non è andato, sale di 2,5 kg. E probabilmente è stata anche una scelta conservativa, salire solo di 2,5 kg dopo aver spalito sugli 80. Adesso vedremo quanto vorrà salire per la terza prova. Stesso discorso plausibile per Senette. Tra l'altro loro entrambe senior, entrambe della stessa categoria di peso, insieme a Elisabetta Mais, che sarà non proprio dopo Senete ma dopo Valentina Cocco. Tanto sofferenza, però poi su, non so se perfettamente con le gambe, dicono di sì i giudici, e quindi questa è valida. Come anticipato tocca a Valentina Cocco. Lei ha cominciato con 90 kg, 97,5 invece il suo secondo tentativo. Lei senior ma categoria di peso 53 kg. Serve un buon risultato per poi chissà provare a battere il record sardo di 102,5. Intanto per adesso c'è la sfida sui 97,5. E mi sembra ampiamente superata, anzi no, non valida. Errore nell'esecuzione dell'esercizio. Infatti va subito a chiedere spiegazioni. Ma anche il suo coach ha visto, infatti già ha spiegato. Bisogna però andare avanti. Elisabetta Mais, lei che è in competizione con Sadie e Senette, ma
Maiz partita sollevando 95, proverà stavolta con 100. Buona ancora. Play più complicato pensare al record sardo che di 125 kg e mezzo dovrebbe aumentare di 25 e mezzo in un solo colpo. Sembra molto 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 difficile. In 102 e mezzo invece andrà Laura Ghiani. Anche lei, ve lo ricordo, senior, ma la sua categoria di peso è di 50 kg e mezzo. Anzi, alzata per lì da 105 kg, non 102 e mezzo. Senza sofferenza, andata molto molto bene. Vediamo se quanto proverà ad alzare nella sua terza prova. Adesso invece tocca a Carlotta Azzori, lei invece va sui 110 kg, senior, stessa età di Ghiani, categoria peso diversa, da 50 e mezzo si sale a 55 e mezzo. Perfetta. Anche per lei, una prova senza troppe difficoltà, quindi curiosità, vedremo fin dove si spingerà. Intanto adesso Alice Careddu, anche lei 110 kg, quella lei senior, ricordiamo categoria di peso 53 kg. Buona, bravissima anche a recuperare quando sembrava non ne averne. Bella spinta finale. E adesso è di nuovo il momento di Francesca De Muro, che questa volta ha scalato nel suo turno, forse per affiancarla all'altra junior Patitoni, forse per qualche richiesta, però intanto tocca a lei adesso. Stavolta va sui 112 kg e mezzo, mentre Carlotta Azzori sale a 120 per la terza prova, ma quella ancora deve arrivare. Buona. Buona la prova, 112 kg e mezzo di De Muro. Ricordiamo le categorie di peso 53 a 55 e mezzo, invece l'altra junior Melena Patitoni, 2 anni in meno rispetto a De Muro, e lei adesso passa da 107 kg e mezzo a 115.
non valida. Rimane dunque 107,5 il suo miglior risultato, anche l'unico valido fino a qui. Vedremo se ritenterà con 115 o se invece proverà comunque a spingersi oltre. Tocca a Sara Carta adesso. Ha iniziato con 117,5, adesso va con 125. 34 anni senior, la sua categoria di peso è 50,5. Ed è buona. E dopo già annunciato andrà sui 130. E adesso ci siamo con le terze prove. Si riparte da Senette che stavolta anticipa Jessica Saddi. Dagli 82,5 sale a 85. Non ce la fa, ha bisogno dell'aiuto per tornare su. Applauso comunque per lei. Adesso Saddi. Lei tenterà sugli 87,5 kg. 5 kg in più rispetto alla sua seconda prova. Anche per lei la necessità dell'intervento d'aiuto. Entrando 82,5 kg alla fine. Senette e Saddi. Ora invece è una prova da 102,5 kg con Cocco, che ha fatto bene i 90. Ha sbagliato l'esecuzione nei 97,5. Sale ancora e ci prova con 102,5 kg. E questa volta esecuzione perfetta. ...105 kg invece richiesti da Elisabetta Mais, che è salita con costanza, prima 95, poi più 5 per andare a 100, ora più 5 per tentare i 105. Nulla da fare anche per lei. Tre su 3 non sono andate in questo terzo giro. Anzi, scusatemi, 3 su 4 perché
ce l'ha fatta invece Valentina Cocco, però questo vuol dire anche che stanno spingendo al massimo le atlete, e questo è sempre positivo. Poi è chiaro che se adesso andiamo a chiedere a loro non saranno così contente, non lo troveranno così positivo, ma ci sta. E allora andiamo avanti con Laura Ghiani, che solleva 115 kg, più 10 rispetto alla sua seconda prova. Chiude, riesce ad andare su da sola e col brivido la porta a casa. Record sardo per lei, record sardo era 102,5, così come ha segnato. L'aveva già superato con la seconda prova. 115 allora, record personale, record sardo. Stesso obiettivo per Alice Careddu, che ha già superato il record in categoria, 102,5 nella sua seconda prova. Da 105, da 110 scusate, lei passa a 115. E anche lei la porta a casa. Careddu e Ghiani, entrambe un'ottima terza prova. Ora tocca a Francesca De Muro. Lei sale da 112,5 a 117,5 kg. Anche in questo caso record sardo era di 100, pareggiato con la prima prova, poi ampiamente superato con la seconda e adesso prova a migliorarsi ulteriormente. Non ci riesce, però per lei resta uno 112,5 più che positivo. Tanto già sappiamo che Alice Careddu proverà a migliorarsi ancora salendo a 120, per lei quindi anche quarta prova, l'unica confermata per ora. E adesso tocca a Carlotta Azzori, che a 120 ci va già nella sua terza prova, tra l'altro lei salendo sempre di 10 kg. Da 100, 110, poi 120, nel suo caso il record sardo però è 135, ricordiamo, una senior su categoria di peso 55,5 kg. È buona, 120 kg per Azzori, poi l'abbraccio, non so poi se sia un collega o un coach, tutta l'emozione per lei e si va avanti. Mancano le due junior, la prima e Marianna Pattitoni. Anzi scusate, l'ultima junior. E Muro è già andata, quindi Pattitoni. Lei per i 120 kg proprio come Azzori. Ma un'esecuzione non valida. Lei che ha provato con gli ultimi due tentativi a battere il record sardo della sua categoria.
55 kg e mezzo il peso, non ce l'ha fatta. Carta invece Sara Carta, che deve adesso andare per la terza prova, ha già altamente superato, si partiva a 102,5, lei ha fatto bene i 117,5, bene i 125 e adesso va per i 130. Sale su, ma non bene. E adesso viene ribadito che comunque il record l'ha fatto con i 125 kg della seconda prova. Adesso vedremo se ci saranno quarte prove, una sì di sicuro. E adesso Alice Careddo alla fine. Io da qui non posso sapere esattamente chi chiede o non chiede, dalla mia postazione, però con le tabelle qualche numero c'era che si muoveva, c'era la possibilità che ci fossero più quarte prove. Sarà soltanto Careddu ad andare per i 120 per migliorare ulteriormente il record, che era 102,5 fino ad oggi. Lei già al primo colpo è andata oltre quei 105, poi supera anche quei 110 e 115 e adesso vuole fare unplane con 120. Tutta la concentrazione. Tutto il pubblico a incitarla, ha nulla da fare. Ci ha provato. Chissà, magari il suo coach ha detto tu oggi sei in grado di arrivarci, oppure magari lei si è sentita in grado, non è andata, però torna al suo posto, tra virgolette, col sorriso perché ha fatto tanto bene comunque. E allora, primo turno andato, vedremo quali saranno i prossimi atleti a mettersi alla prova. Siamo un po' tutti in attesa di saperlo, lo sono io, lo siete voi. Io allora ne approfitto anche velocemente per ricordarvi di mettere mi piace alla diretta, iscrivervi al canale YouTube, aiutateci a crescere anche su Facebook e Instagram con il segui, con i mi piace, per restare sempre aggiornati anche con le interviste, con tutti i nostri post. Un contributo facile, veloce, gratuito soprattutto, che però a noi fa la differenza del mondo e ci aiuta a crescere giorno dopo giorno e a proporvi produzioni sempre più di alto livello. E allora questa richiesta leggera, nel mentre che la tabella è stata aggiornata per andare avanti ancora con ovviamente lo squat femminile. Io vi ricordo ancora, per chi magari non fosse stato collegato con noi fin dall'inizio, 129 partecipanti totali, almeno così da comunicati ufficiali, poi chissà che all'ultimo non sia stato concesso a qualcuno di aggiungersi, allora che sia andati oltre i 130, ma numeri che confermano la salute del movimento in Sardegna e poi soprattutto la voglia anche di lottare e ambire ai mondiali di Roma a giugno, mondiali single lift della Italia Drug Free Powerlifting Federation. Subito stiamo andando con
Adesso vi dirò, dovrebbe essere Carmen Meloni, prima prova da 75 kg, lei senior 32 anni, categoria di peso 58 kg e mezzo, e vi confermo, Carmen Meloni, assenti Lucia Maria Meloni e Simona Lapustea. Assenza immagino dell'ultima ora, se non dell'ultimo minuto. Prossima, Annalisa Piras, anche lei inizia con i 75, però per lei questo già vuol dire superare il record sardo della sua categoria. Lei una M3, 51 anni, categoria di peso 63 kg, il record è 70 e in scesa male. Ci dovrà riprovare, vedendo se rimanendo su 75 o se alzando il tiro. Qualche piccolo problema però, infatti forse stanno discutendo anche che non fosse sistemato male, ma tanto si va avanti. Ancora 75 kg Alessia Pudda, nei 32 anni, lei senior, categoria di peso 58,5, proprio come Meloni, e parte con i 75 di Meloni che nella seconda prova alza l'asticella arrivando a 80 kg, una crescita nel peso graduale, 5 kg abbastanza nella norma. Richiamata Alessia Pudda, ma non si vede forse Alessia Pudda, vedo più facce incerte che altro. Meno di 20 secondi e poi si andrà oltre. Era una prova non valida. Si va avanti. Si va. Federica Muscas, categoria T3, 19 anni per lei, categoria di peso 63 kg, parte con 77,5 contro il record sardo 10 kg inferiore, 67,5, quindi questa è già una prova per un record. Buona per lei, e quindi il record al primo colpo già ampiamente superato quando siamo solo alla prima prova. Ora tocca ad Anna Stradoni, 47 anni per lei, categoria M2 di peso 58,5. Parte da 90 kg. ...90 kg portati a casa in scioltezza. Vedremo allora di quanto salirà. A 90 invece resta però al bilanciere, perché parte da 90 anche Piera Milia, categoria di peso 63, lei 35 anni, senior. Lui è un coach, vi presentate, magari è incensurato. No, non è arrestato.
sarà con noi. Dai, no, me lo faccio volentieri. Primo ospite di diretta, mentre gli facciamo spazio. Mentre che si sta preparando proprio Piera Milia, intanto ciao. Ciao a tutti. Ricordati come ti chiami? Mi chiamo Filippo Sanna. Filippo Sanna, coach di quale Coach, palestra? allora, di quale palestra? Per il momento nessuno, ma sono un coach del team Powerlifting Sardegna da un bel po' di anni. In questo momento mi sto un po' dividendo tra il mio lavoro che è prevalentemente privato, però comunque c'ho un po' atleti sia nella pallacanestro, nel rugby che nel powerlifting, perché seguo un po' tutti gli sport. Negli ultimi anni mi sono dato anche ad altro oltre che a powerlifting, però nel powerlifting mi sono tolto diverse soddisfazioni fino ad arrivare a vincere. Abbiamo vinto con Cristiano Ameli un europeo master l'anno scorso a Malaga, quindi questo è stato, diciamo, il picco della mia carriera da coach, però comunque continuo a sostenere il movimento, quindi sono qua anche se c'è un piccolo infortunio, ma sono riuscito a venire lo stesso, quindi Quantomeno sono ad molto assistere. No, assistere i ragazzi che devono gareggiare e poi anche salutare i vecchi amici che sono qua. Allora, intanto ne approfittiamo, allora, con te ci godiamo insieme qualche esecuzione, mentre Gianni Colgarò è partita bene con 92,5 la prima prova. Con te ne approfittiamo perché così possiamo avere un'analisi anche più tecnica Ok, di tutte le va bene, esecuzioni. molto volentieri. Così sia teniamo contenti quelli che conoscono bene la disciplina che ci stanno seguendo, sia diamo Quelli che qualche non la spiegazione. conoscono, sì. Da chi non la conoscono, chi Vabbè. magari così incuriosendosi potrebbero anche Possiamo cimentarsi. fare un excursus un po', comunque il powerlifting chi lo segue, chi lo segue sa cos'è, chi non lo segue è uno sport bellissimo, soprattutto a me ha proprio rapito qualche anno fa, poi come atleta purtroppo non avevo le doti per eccellere, mi sono tolto qualche soddisfazione come coach, però come atleta purtroppo sono rimasto abbastanza basso, anche perché ho dedicato più tempo ad allenare che allenare me stesso, cosa che faccio ancora, perché comunque io sono un allenatore, un personal trainer, quindi la maggior parte dei miei sforzi sono agli atleti. Ecco, questo è uno squat. Allora, questa atleta è una master. Penso che siamo. Allora, era valido, dovrebbe tutto bene. essere. Vabbè, ce lo siamo persi, non c'è problema. Credo che ci sia stato un'inversione o comunque uno scambio. Ok, perché questa non era sicuramente una teenager, era almeno una master 2. Adesso Forse vediamo chi c'è. potrebbe essere stata Simona. Ok, no, Simona è quella che sta parlando. Simona è quella che sta facendo la Ok, la anche se in telecronaca tabella adesso, sì. data. Ok, Sì, sì, perfetto. sì, no, la conosco, sì. Ok, quindi così abbiamo anche un po' Sì, di. un po' di. No, io sono nell'ambiente, questo forse sarà il sesto o settimo anno che comunque giro per le gare, quindi poi li conosco. Allora, questa ragazza dovrebbe essere. Dove siamo? Comunque, buono squat, buona stance, Dovrebbe essere Valencia Serra. buona. Questa dovrebbe essere valida, infatti è valida, sì. Non le ha dato il valido laterale. Sì, Serra. Valencia Serra. Ok, Seberussara, perfetto. Tra l'altro l'ultimo inizio, pensando che poi c'è una possibilità magari, dipende da quanto ne ha, Prendere il record, di sì, almeno ci sono i record pareggiare un sardi. record sardo che è di 107,5 kg. Quindi 100 kg, vediamo. In pedana. Ricordiamo che per prendere la valida deve avere dei criteri che sono, prima di tutto, staccare il bilanciere e aspettare il via. Quindi questa è la cosa importante, perché molti partono, presi anche dall'ansia, e iniziano l'alzata senza che ci sia il via. Quindi adesso vediamo che lo stacca, fa una buona staccata, quindi si vede che è un'atleta preparata, stance molto stretta questa stance. Guardate quanto i piedi vicini, è perfetta, ottima linea di spinta, bravissima. Che differenza c'è tra tenere le gambe più larghe o più strette? Dipende da come si trova un atleta. Allora, a livello biomeccanico lavorano più i muscoli adduttori, diciamo che se la stance è molto stretta e sei magari un atleta magro, come posso essere io, riesci a sfruttare più l'appoggio della pancia sulle gambe e ti spinge di più. Invece dipende dalle caratteristiche dell'atleta. Diciamo che squat molto larghi non se ne vedono, rispetto magari dallo stacco, però a livello muscolare lavorano un pochino più gli adduttori e una parte del quadricipite, però più che altro il powerlifting dipende molto dalle leve della persona. Questa ragazza si trovava bene a fare quella stance, tirava perché ha fatto un bellissimo squat, quindi sta bene così. È molto personalizzato. Vediamo questa ragazza. Cioè, si capisce già come
quanto esperta già da come stacca il bilanciere, perché anche le alzate partono da come tu stacchi il bilanciere, quindi questa si inserisce, quindi prende aria, guarda su, sgancia abbastanza bene, forse un po' alto il rack, un pochino più basso doveva essere, ok, prende aria forte nella ok, questa atleta forse dall'ansia ha saltato qualche piccolo passaggio, ma comunque l'alzata era valida. Rebecca Corda che ha iniziato con 105 kg, direi che ha sicuramente margine anche per lei un possibile attacco al record di categoria. Lei che è una junior di categoria peso 58,5, sì. E il record è 112,5, 7 kg e mezzo con 2 prove, sì, da fare. Anche perché solitamente se parti così bene almeno 5 kg in più la seconda li chiedi a te stesso. Dipende, poi non c'è una regola fissa, però tra i 7.5 e 10 di salto li potresti anche fare nella seconda. Direttamente già diciamo che tra la prima e la terza, se ci sono 15 kg di differenza, va abbastanza bene. Questa atleta la conosco, è molto preparata, è molto brava, la segue. Casada. Sì, è l'atleta di Lucorru, che è il mio amico barra socio barra coach. Ciao, l'ho salutato. Sì, siamo mi sentivo poco. Ok, è arrivato il presidente della team. Ah, peccato, l'ha mancata. Non l'ho visto, ma il presidente ci ha distratto, peccato. Ci sono reclami. Presidente Antonio Piredda. Il presidente è esimo. Anche lui è un amico di Directa Sport, anche lui di quelli che quando può si avvicina sempre. Certo, ma lui è il cuore pulsante del team Power. Se non ci fosse lui non ci sarebbe il team Powerlifting Sardegna. E allora, mentre si prepara al secondo giro, alle seconde prove, dai, facciamo anche un po' entriamo un po' nel mondo del vostro team. Numero di iscritti, andata stagione, come sta andando? Il team Powerlifting Sardegna che lo segue Anto. Allora, io sono un po' distaccato perché io lavoro privatamente a Oristano, ma a Oristano ci sono diversi coach, atleti, però diciamo che il movimento del powerlifting a Oristano non è molto ampio, anche perché la popolazione non è così ampia. Poi io che mi divido molto tra la mia attività privata e gli sport, però comunque siamo un bel gruppetto. Oggi purtroppo viene solamente un ragazzo a gareggiare, ma il movimento sardo del team è abbastanza ampio, quindi siamo molti. Da poco sono andato anche in FPL a fare una gara con un ragazzo, è andata molto bene, però diciamo che i numeri ci sono, però si potrebbe comunque sempre fare di più, quindi ci sono. Ti interrompo un secondo per dire che Alessia Puda è andata stavolta a 75 kg, aveva fallito il primo tentativo e ce l'ha fatta. E ora vedremo se spingerà tanto quanto è voluto arrivare alla terza, anche perché probabilmente il secondo tentativo conservativo, cioè se il 75 non prova a salire, che magari non ha voluto farlo, però se l'ha fallita la deve lasciare così, vediamo. Beh, c'è comunque chi anche fallendo il primo comunque sale, magari non tantissimo. Sì, perché magari fa qualche errore tecnico e poi si accorge che può fare di più. Ok, questa atleta è Pudda Piras Annalisa, è Master 3 infatti, quindi ha almeno 50 anni, infatti si vede 51, esatto. Vediamo Muscas. Isa Piras che aveva fatto bene i 75, ha fatto bene gli 80 adesso 85, la 19enne Federica Muscas. Ok, e si tenta di battere di 15 kg il record sardo, che l'ha già battuto, probabilmente era anche il suo record stesso, perché purtroppo, ok, buono stacco, molto, ecco lì, questo tipo di presa del bilanciere, ecco, dovremmo cercare di, andiamo giù, forte, ok, ecco, questa è una teta che è abbastanza giovane, però non hanno dato l'ok. Esatto, non hanno dato l'ok, quindi ci sono delle cose da lavorare, è una T3, quindi Teenager 3 doveva avere, anzi ha 19 anni, quindi è molto giovane, quindi c'è sicuramente una curva di crescita molto grande, quindi ottimo chili, brava. Ci sono tanti punti da lavorare e sicuramente una potenzialità per diventare molto forte. Tra l'altro mi hai dato anche un bello spunto, perché in effetti tu hai detto probabilmente nel caso di Muscas è stata lei stessa a fare il primo record. Sì, e se lo batte. Di 67,5, già oggi l'ha battuto. Dobbiamo consigliare di inserire d'ora in poi i nomi di chi ha fatto il record precedente, anche un po' per dare un po' di pep per la competizione. Quasi. Per capire chi, perché non si vede neanche chi l'ha fatto. No, perché loro probabilmente prendono poi dai dati, insomma, il record quanto misura, anche perché voi da casa ovunque siete su YouTube non potete vederla, ma una tabella con tutti i dati, ma chiaramente non c'è scritto chi l'ha fatto. Sì.
Comunque, E comunque ricordo che il SARD Drag Free Powerlifting Federation Association è nata qualche anno fa e ha avuto comunque una grandissima curva di crescita. Comunque anche nelle gare ci sono sempre delle criticità, però loro comunque negli anni sono migliorati tantissimo, quindi tutte queste piccole cose con gli anni verranno sempre più migliorate, anche perché sono gli unici che in Sardegna organizzano gare di powerlifting. Cioè noi siamo un'isola da tutti i punti di vista, quindi per andare a fare gara dobbiamo andarcene sempre fuori, andarcene a Milano e romperci le scatole, perché ogni volta è una spesa sia di aereo, sia di alloggio, eccetera, eccetera. Però fare delle belle cose qua come fanno loro, comunque queste piccole cose poi sono dettagli, ma comunque in linea generale stanno andando molto bene, le gare sono organizzate molto bene, sono bravi, c'è un bel team, quindi complimenti a chi organizza le gare, anche perché è un impegno gigantesco, io non ce la farei mai a farlo, anche perché ognuno poi c'ha la famiglia, le loro cose, eccetera, eccetera. beh, Quindi, sicuramente, poi ovviamente chi organizza questi eventi infatti, non è che ci si possa immaginare un grande lucro dietro. no, per carità, anche perché a parte che siamo quasi sempre, ci sono anni che vengo qua, comunque ci sono sempre le stesse persone e sono contentissimo. Ci sono molti ragazzi nuovi, però comunque chi organizza sono sempre le stesse persone. Purtroppo Giorgio sì, pare che si chiamasse, non c'è più, peccato perché era un punto fondamentale. Commemorato lui proprio all'inizio, prima Sì, della sì. primo squat, Sì. lui è un atleta, l'hanno nominato, è venuto a mancare Sì, anche l'anno lui, scorso. sì, sì, Zudda mi pare si chiamasse, non lo conoscevo di persona, però era comunque molto amico di uno degli organizzatori, quindi ci dispiace molto anche per questa perdita. Intanto, dopo Anna Stradoni che è andata bene sui 100 kg, seconda prova per Piera Milia, lei passa da 90 kg a 100 kg, 100. quindi un salto di 10 kg ci sta, bene la stance, ginocchiere molto strette, prende aria, va profonda, buono, buono, forte, 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 forte. Ok, perfetto. Allora questa è valida, sì, questa alzata era valida, gli ha data nulla a sinistra. Allora, quelle ginocchiere sono molto strette. Ok. Quindi un'altra cosa, magari se lo chiedono, ogni volta che c'è un nuovo atleta, loro sono obbligati ovviamente a cambiare l'altezza del rack, quindi è molto importante anche sapere esattamente, bisogna comunicarla prima ai caricatori quanto è alto il rack, perché anche 3 cm di differenza cambiano comunque l'alzata. Quindi questa ragazza sembra molto carica. Chi è? Lei è Nicole Garau. Nicole Garau, perfetto. Allora, stacco poco poco incerto, Nicole vediamo Garau se... che passa da 92 kg e mezzo a 100. Quindi 7 kg e mezzo, ci sta, aria profonda, buona, era validissima, brava. Quindi Garau ha 18 anni. Giovane, tra l'altro, è nella media di salita 7,5 per provare a pareggiare quantomeno i Per il 107 kg record, e che mezzo. probabilmente era suo. E Probabilmente non è suo. riparti vicino a quei 107,5, cioè hai fatto 107,5 e non riparti, non dico da 107,5, magari da un 104, un 105 per poi provare a superarlo dopo. Non ho capito quell'ultimo Se passaggio. Garau fa 92,5 poi Ok. 100, col terzo tentativo può pareggiare Sì, il record. secondo me se la può tentare. Però difficilmente è suo allora, perché se fosse suo immagino partirebbe da un 105. Dipende, magari quel giorno era particolarmente in forma, dipende da tante cose. Allora, questo è uno Quindi squat comunque molto possibile. buono, un bel... Eh sì, no, peccato. Non è neanche scesa tutta, quindi sarebbe stata comunque nulla. Bravo presidente che l'assisti. Stava di Alessia Serra che ha fatto bene i 97,5, ha provato subito a pareggiare anche lei il record della sua categoria, lei è una T3, 58,5 la categoria di peso, ha provato a pareggiare in questo caso il record di categoria, lo stesso di Garau che è di 107,5 kg, non è andata, però già ha comunicato che proverà a fare ancora meglio quel 110. Speriamo, vogliamo vedere una bella alzata. Eccola qua. Quindi Sara, siamo a Sara, Seberu. Sarà Seberu che... No, siamo a Serra. no, Serra l'abbiamo appena Ok, fatta, che ha già perfetto, comunicato il sì, 110, e adesso 110 Ok. già al secondo in vivo di prova sarà Seberu. Devo imparare meglio a Lei leggere le stessa... tabelle. Allora, ottimo. Sono tanti numeri. Sì. Lei stessa categoria tra l'altro delle ultime due di Serra e Garau. Ah sì, quella ha che solo aveva la l'anno in stance più. strettissima, eccola qua. Oh, bello, bellissimo squat questo, molto bravo.
Ecco, anche a me piace molto lo squat così stretto, lo facevo anche io, dipende anche dalla mobilità che hai, eccetera, eccetera, però lei proprio si appoggia con la pancia sulle gambe e cerca il rimbalzo, lo sfrutta molto molto bene, bravissima. Anche perché chi ha le leve lunghe, come questa ragazza, è più svantaggiato nello squat, perché avendo leve lunghe, proprio biomeccanicamente è peggio fare lo squat. E quindi abbiamo un record battuto da 107,5 a 110. C'è un attacco al record, almeno per pareggiare, da parte di Rebecca Corda, però siamo junior stavolta, lei ha 23 anni, categoria di peso 58,5, ha iniziato bene con i 105, adesso va per i 112,5, che ripeto, vuol dire pareggiare il record sardo di categoria. Vediamo, aria, peccato, alta, era alta, scusa, dovrebbe essere infatti nulla, peccato. E confermano Sì. tutti e tre i giudici. Peccato perché ce l'aveva, era scesa molto bene, ma non si è abbassata abbastanza. no. Poi entrano anche cose come l'ansia, la fretta, eccetera, eccetera. Quindi cose che Ricordiamo, bisogna purtroppo... scendere, l'anca deve essere sotto le ginocchia. La linea dell'anca deve essere sotto la linea del ginocchio. Esattamente, cioè spiegare la voce bisogna immaginarselo, però se tu tracci una linea quando sei in accosciata dal ginocchio, quindi una linea orizzontale, l'anca, quindi la punta, la parte dell'anca della cresta deve essere sotto la linea, quindi il squat sotto il parallelo. Non è neanche facile per i giudici individuali, a volte sbagliano, però visivamente se è alto lo vedi. Intanto Elisabetta Casata ci riprova con 125. Perfetto, sì, ma lei è brava, ce la fa adesso, vediamo. La prima non era andata, Aveva fatto un errore, forse ha fatto un errore tecnico proprio a appoggiare. Profondità è ottima, sì, ferma. Ok, perfetta. Sì, gliel'ha toccato. Per un secondo ho il dubbio che ne avesse toccata troppo presto. Sì, gliel'ha toccato il caricatore. Alla sinistra di Casata, però. Era perfetto, sì. Quindi. Cioè, considerare anche che i caricatori, comunque è un lavoro molto, a parte importante, è difficile, quindi qualche piccolo errore possiamo farglielo passare. L'importante è che non minino la sicurezza dell'alzata, ma se vedono un atleta che non ce la fa o che sta per cadere, magari ti viene anche istintivo prendere il bilanciere, però a volte devi aspettare quell'attimino in più perché loro fanno anche perché se fanno tu poi glielo prendi comunque e va, è nulla, esatto. infatti è nulla, però magari c'è quell'attimino in più che sembra che non ce la sta facendo, invece la fa, la supera, quel punto si chiama sticking point. Ok, certo, c'ha un disco e 2 dischi. Sarebbe stata una brutta sorpresa. Sì, infatti. Questa cosa è successa agli europei a Malaga a uno che stava gareggiando contro Mameli e per questo motivo poi ha scatenato gli eventi che l'hanno fatto perdere perché lui era un po' più forte, erano quasi pari, però ha sbagliato uno squat così e lo ha completamente bruciato, poi è andato in tilt e non ha più fatto bene la gara. Addirittura può essere così determinante, mentre prima che mi rispondi ricordiamo Carmen Meloni ha sbagliato sugli 80, va con gli 82,5 nella sua terza prova. Ok, allora e adesso ti dovrebbe chiedo, essere valida, invece no. Non è valida neanche stavolta, no, perché resta ferma a 75, ma io volevo chiederti sull'esempio degli europei un episodio come quello che stava per capitare, può essere così destabilizzante? Sì. Allora se ci sono, vabbè, lì c'erano 25 kg, te ne accorgevi, però se ci sono magari 5 kg di differenza in più e asimmetrici e tu fai l'alzata, la sbagli, la fallisci, ti bruci comunque il sistema nervoso, può essere determinante perché ad alti livelli, quindi più mentalmente, però anche fisicamente, perché perché comunque lo sforzo fai massimo, quindi quei 5 kg possono... Sì, se c'è 5 kg in più del tuo massimo potrebbero assolutamente determinare, perché poi è tutto pesato, in tutti i sensi. Beh, anche perché ricordiamo che a meno che non sei veramente alla prima prova, ma comunque lo sforzo è importante, poi uno dà sempre il massimo quando arriva alla gara, cioè sono sempre massimali. Poi in base alla fiducia, delle sensazioni, spingi sempre di più. Benissimo, intanto Annalisa Piras che ha fatto un plane, bravissima, da 75 per 80 per 85, questo è quello che ho detto un po' all'inizio, quella scalata graduale. Ha fatto 10 kg dalla prima e l'ultima, una cosa abbastanza comune, molto bene. Squat profondissimo, bene. Sui 90 kg, Federica Muscas, anche lei fa un plane. Si partiva con 67,5 di record sardo, lei è partita invece da 77,5 e porta a 90 il record, lei categoria di peso 63, una teenager 3. Invece questo è il record senior, è 141,5,
Ci vuole un po' per battere questo record. Però devo dire che c'è un bel upgrade, perché Alessia Pudda ha sbagliato il 75, poi li ha fatti e adesso va per i 92 e mezzo. Quindi comunque parliamo di 17 kg e mezzo. Sì, 17, ok. Vuol dire sentirsi tanto in fiducia, ed è andata. Brava. Sicuramente doveva essere questo il punto d'arrivo, solo che avendo sbagliato il primo ha scelto per sicurezza di chiuderla, esatto. Comunque in questo caso più per una questione di gara o più per te stesso, per dire ok, questo l'ho fatto, l'ho messo a posto? Sì, per almeno assicurarsi almeno di non andare fuori gara, perché se fai 3 rossi vai fuori gara e non vieni proprio considerata, che capita spesso, l'abbiamo visto. Ora chi abbiamo? Piera Milia con 102,5, ok, una ha senior. già capito di essere quasi arrivato al suo massimo, sale di 2,5 kg rispetto al suo secondo tentativo, record ancora lontano per lei. Ottima stata. Che è di 135 kg sui 63 kg nei senior. Cazzarola, scusate. Salvata dagli aiutanti. Mi fanno spaventare queste cose, ho visto un attimo le ginocchia che... Sì. Si stava un po' ribaltando, quindi in questo caso ecco, i caricatori sono fondamentali, perché purtroppo gli infortuni possono capitare. È rarissimo che gli infortuni capitano col powerlifting, perché è uno sport che ha un tasso di infortuni bassissimo, però capita anche quello. Però ricordiamo sempre, quando vai al massimo, certo. qualche piccolo rischio c'è, è inevitabile. Poi non è che stiamo parlando di pesi così leggeri. No, certo, per una ragazza a cui pesi sono utili. Ok, questo è un atleta del presidente. Alessia Serra per i 107 kg e mezzo. Peccato. Ci ha provato 2 volte a pareggiare il record sardo della sua categoria, però 18 anni, insomma, tanto tempo. Ha tanto tempo, ha una curva di crescita sicuramente. Se tu hai 18 anni, fai 107 kg e mezzo, quanto puoi crescere? C'è una media? Non si può potessi essere già vicino al tuo massimale? Non si può sapere, è una cosa indeterminabile che dipende da troppi fattori. Probabilmente non ci sono neanche tanti studi, infatti, perché purtroppo gli studi non li fanno neanche molto sulle donne, ma li fanno sugli uomini. C'è sicuramente una curva di crescita, però dipende da tante cose. Dipende dalla tua voglia, la tua genetica, la tua vita, che è molto importante. Però nulla vieta di essere una... Vediamo questo. Buono, bello. Anna Stradoni. Bravissima. No, non era Stradoni, sono di Garau, che ha battuto il record di 107 kg e mezzo facendo 110. Ok, 3. Ripeto, probabilmente il record era già suo. Cioè, è molto ed è comune. Però passa per avere... Sì, tranquilla, sì. Comunque la prima alzata deve essere sempre un'alzata che puoi fare in qualunque condizione. Ricordiamo, gara aveva iniziato con 92,5, con 90 invece è iniziato Stradoni, adesso sì che tocca a lei, poi è passata a 100 e a 110. Ok. Bella compatta. Ok, deve essere un po' più compatta, eccola qua, è un pochino... Però la fa per... No, peccato. Già durante lo stacco era un pochino incerta, quindi purtroppo il peso forse era un po' troppo. Rimane 100 dunque, il suo miglior risultato. E adesso invece si sta a 115 con Rebecca Corda. Ha pareggiato i 112 kg e mezzo record della sua categoria di peso 58,5. Lei questa ancora ragazza junior, 23 ha 23 anni, è l'ultimo anno da junior, poi diventerà senior. Vuole salire a 115. Vediamo, io sono fiducioso che ce la fa. Bello stacco. Ok. Allora, ottima alzata, però forse... No, perfetto. 3 bianche. Da quest'angolo non riuscivo a vedermi. E tra l'altro lei, vista così, sembrerebbe avere ancora un margine. Magari secondo me 2,5 kg 5 ce li ha ancora. Però, allora, in questa federazione
Puoi anche avere una quarta prova, come nel tabellone, però non penso che la faccia. Allora, per Probabilmente adesso soltanto una è stata Alessia Pugeddu che ha provato a fare la ai quarta. 120, però Ok. non c'è riuscita, però comunque lei ha fatto il record a 115, Sì. quindi era col sorriso e comunque è Era felicissima, sì. un sabato eccezionale per Ci siamo lei. con Sebbe Russara, deve fare 117,5, ha già battuto il record. Bello stacco, bravissima. Ah, Poi un po' sì. per fare Sì, ampè, sì, per chiudere allora. il migliore dei modi. Vediamo, aria, vedi come si appoggia bene sulla pancia, poi spinge forte, 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 forte. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Bello, brava, Bellissima la brava. spinta di tutto il pubblico. Bellissima Chi è alzata. solo brava. pubblico, chi parteciperà dopo. E poi anche questa è una delle cose più belle di queste discipline. Sì. Il riconoscere da parte anche dei rivali che Certo. dall'altra parte c'è uno che, o una in questo caso, che sta dando tutto per superare se stesse, e quindi c'è il supporto, una empatia che non è di tutte le discipline. Più che rivali direi avversari, perché rivali qua, dai, ci conosciamo tutti, gli avversari. Però di se pedana, competi per sì, sì, un sei po' di rivale, competizione poi c'è, sicuramente però c'è sì. dopo tutta la stima, l'amicizia, però immagino che se sei chilo a chilo Un pochino un la voglia pestino di farlo, del sì, dai sì, che non sì, ce la sì, fai sì. a fare Certo, quanto me. certo, un po' di Ma sarà competizione casata per i 130 kg. Vediamo, E atleta poi di... vanno a dire che vado io a mettere zizzania. No, no, è bello, è bello. Atleta di Luca Orru, stacco, ha toccato il rack ma non fa nulla perché si è stabilizzata benissimo, è concentrata, prende aria, profonda, bene, c'è, bellissimo. Questa è un'alzata perfetta ragazzi, ecco, questo è uno squat quasi da manuale. Infatti un atleta di Luca che è un coach anche lui di ottimo livello, nonché mio collega barra amico. Allora, C'è una pausa vabbè, lo adesso. salutiamo allora. Ci Ciao sarà Luca. pausa? Sì. No, sì, sì, Tu stanno... che sei un po' più dentro, dovremmo avere ancora squat No, femminile. dovrebbe esserci ancora femminile, sì, perché anche se si inizia il maschile fra un po' devo andare perché c'è anche il mio, ma Ci dovrebbe mancherebbe, tu esserci... quando No, devi no, ma andare mi puoi trovo andare. bene, no, no. Qua è una sedia aperta a chiunque voglia avvicinarsi, ripeto, saranno sicuramente contentissimi su YouTube che ci sta seguendo perché Sì, infatti mi stanno chiedendo anche di se c'è la dire di parlare diretta di della gara. qualcosa. Ovviamente, allora ridillo, YouTube, Diretta Sport Live TV, Ok, quindi per vederla dovete andare sul sito o sulla... su YouTube. Allora, Tutti, o sì, andate su Diretta Facebook Sport, che avete ok. il link comunque, Perfetto. altrimenti YouTube, Diretta Sport. date i messaggi agli amici, parenti, conoscenti, Adesso questo oppure condivido. la persona su cui volete fare colpo, dai guardami, No, quello- invece anche chi ancora deve partecipare. Vabbè, per i più giovani. No, anche. no, io sono... per quello sono a posto. Diretta Sport. Invece parlami tu Diretta Sport. Chi siete, cosa fate e da dove venite? Vabbè, ovviamente il mondo del powerlifting magari ci può conoscere in meno, anche se in questi anni abbiamo sempre raccontato tutta l'organizzazione della Sardinia Drug Free di Dore, che ha scelto anche di puntare sulla crescita con la visibilità, ma noi promuoviamo lo sport, tutti gli sport in Sardegna, chiunque voglia avere una finestra, mentre tempo al tempo, perché abbiamo il quarto tentativo di Esatto, Rebecca infatti, vedi che lo Corda, faceva. 2,5 kg alla fine quel range Sì, che sì, ci hai sì. dato tu, e ci secondo me sarà ce l'ha anche Elisabetta perfettamente. Casada. Che sarà attenta. Aria. Bella discesa, bella. Ok, allora, diciamo che ha fatto la chiamata giusta. Probabilmente 5 kg erano troppo al limite. Esatto, miglioramento del record. Anche perché, come si è visto un po', l'intrattazione delle ginocchia poteva un po' Poteva un po'? metterla in difficoltà. Quindi diciamo che è stata la chiamata giusta. Si è tolta... Più lei che ha voluto farlo questa quarta prova, oppure più magari il suo coach o la sua coach che ha visto nel potenziale? In questi casi come va? dipende. Cioè, È un 50-50, sì, insomma entrambi 50-50. possono fare la chiamata. Cioè, se le ragazze oggi fanno solo lo squat ci può stare perché poi si possono riposare, domani hanno la panca. Ci può stare in questo caso. In una situazione di una gara completa non l'avrei fatto fare perché è troppo tassante, ecco. Però in un caso del genere ci può stare che l'atleta dica lo voglio fare, voglio mirare, perché no, comunque i chili sono ragionevoli.
Beh, anche c'è perché sempre poi una oggi panca condivisione. solo maschile sarà, vero? Oggi è squat Completo. femminile, poi squat maschi e panca maschi, uomini. Quindi comunque, giustamente, se lei domani comunque gareggia anche nelle altre, Infatti sì, oggi è più ha... riposato. Domani c'hanno panca e stacco le donne. E ci sono stacco solo uomini. Tanto adesso torna Casada, ricordiamo, primo tentativo non è andato a buon fine sui 125, poi ha rimediato a 125 con la seconda prova, è salita poi a 130 con successo, adesso 135 e mezzo. Esatto. Perché vuole superare il record di mezzo chilo, quindi questa... Allora, Giusto. un'altra cosa che magari non sanno, quando si superano i record si possono aumentare di mezzi chili, non mi pare che sia il minimo mezzo chilo, altrimenti le chiamate vanno a 2,5 kg. Quindi se tu fai 200 devi chiamare per forza 202,5, ottimo, ok. Quindi adesso lei si... No, mannaggia, era Non alta. buona, non è Per scesa altezza abbastanza. non è scesa abbastanza. Secondo me era abbastanza profonda, però non è peccato. Cioè, secondo me. Vediamo cosa dice Luca. Luca ha un po' dubbio, però va bene. Comunque i giudici non si discute, diciamo. Ma tra l'altro, vabbè, hanno invitato gli ultimi minuti prima dell'inizio della gara, ai coach, volendo, fate Sì, il video, certo, presentatevi da noi con una prova video Certo, se volete esatto. contestare o comunque discutere. Ecco, una cosa che si potrebbe migliorare anche qua, per esempio i FPL oppure nei PF nelle gare più hanno il VAR, perché comunque le persone sbagliano, quindi è normale che sbagliano e ci sta. Beh, Però per evitare assolutamente. questi errori su alzate da 300 kg, che una persona per fare 300 deve lavorarci un sacco di anni e fa quell'alzata quel giorno, per evitare errori si usa il VAR, quindi qua potrebbe essere anche magari una telecamera, il VAR utile per valutare meglio la profondità delle alzate. Può essere una... In Italia un buon la proposito. fanno già in continente, come si dice, lo fanno già e ha risolto moltissimi dubbi perché si vede proprio nel video se è valido o no. Con schermo visibile a tutti i presenti Questo o a tutti solo... i presenti, sì, quindi si potrebbe fare anche qua. Ma se tutto va bene, facciamo Sì, continuare a crescere i numeri iscritti in movimento. I numeri stanno crescendo di anno in anno, Quindi già questo è un buon segnale. Sì. Poi, e da lì poi tutto un po' viene naturale, anche i miglioramenti di struttura. Ma i miglioramenti sono già evidenti dai primi anni, ripeto, hanno fatto un ottimo lavoro. L'attrezzatura poi è bellissima, aveva un sacco di rack, un sacco di pedane, della Shark Rig che è lo sponsor. Allora, intanto non sappiamo tra quante esattamente, ma penso si debba partire subito con il prossimo gruppo. Esatto. Abbiamo 9 atlete. Questa è la categoria dalla 66, no, dalla 67,5. Devo dire che abbiamo avuto, siamo stati misti, abbiamo ancora una volta dalle teenager, dai 18enni. Siamo tra i 18 e i 63 anni. Perfetto. Abbiamo tutto. Ah, Teresa Lui, sì. Comunque la categoria di peso dalla 70 alla 90. Quindi, c'è anche una 63. Eccola qua, abbiamo iniziato. Con Antonella Calia, se non sbaglio. Calia che ha fatto 90 kg, ottimi. Lei junior, 21 anni, categoria di peso 70. Sì. Però è andata molto molto bene, la vedo molto tranquilla, quindi ci aspettiamo una bella crescita nel secondo tentativo. Adesso invece siamo con Erika Pirisi, non ancora, lei deve ancora farsi vedere, però stanno preparando racket e il bilanciere per lei. Un pochino più scarno, c'è meno gente. Però devo dire che ecco, sull'organizzazione stanno avendo un buonissimo tempismo nell'organizzare tutti i gruppi. Sì, è molto più fluida, ripeto, è molto veloce, molto organizzata bene, bravi, sono molto contento. Vuol dire che stanno veramente incassando bene riscaldamenti, inici, fai. Esatto. E ricordiamo che quando hai persone non è scontato. Pirisi senza ginocchiere. Ricordiamo anche la regola del ginocchiere che è bello, bellissimo. La regola delle ginocchiere che qua in questa federazione ci sono la federazione equipaggiata e non equipaggiata. Nell'IPF, che è la federazione internazionale, l'equipaggiato si avvale di un corpetto e di un'attrezzatura esterna che ti supporta l'alzata. Invece qua
Qua le regole sono un po' diverse, mi pare che se hai le ginocchiere, come stanno facendo loro, quindi questa ragazza ha le ginocchiere, Ma quasi tutte l'hanno avute, forse Sì, è stata è l'unica che era Erika considerato... Perisi, Sì, tra l'altro esatto. chiudo 90 kg, superando già il record sardo di categoria, le 18enne, T3, categoria di peso 80, così abbiamo fatto... Certo. E dopo andrà tra l'altro a 102,5, quindi stiamo... Incrementando, 12,5 kg, sì. Comunque dicevi, scusami. Comunque le ginocchiere in questa federazione sono considerate equipaggiato, quindi loro stanno facendo uno squat equipaggiato, ma comunque non è equipaggiato da quello che è il senso internazionale del termine. L'equipaggiato normalmente ha un corpetto e i chili sono molto più alti, però comunque Quindi, diciamo che in parole povere, in questo caso ginocchiera, vuol dire equipaggiato in questa federazione, invece nella federazione italiana FPL o e se non usi la IPF, ginocchiera oggi? Quindi è libertà, più non è un sì, obbligo. diciamo che non c'è un grosso obbligo qua, da quello che ho capito, però questa federazione, la VDFPF, su cui si appoggia la SARD PPA, se sei alle ginocchiere sei equipaggiato. Intanto abbiamo visto Marzia Alicicco fare la prima prova di successo da 100 kg, lei 54 anni, M3 della categoria, di pesi invece 80. Sì, Marzia è una veterana, tantissimi anni che gareggia. Vedremo dopo quanto salirà, adesso con 110 kg invece, così seguiamo il filone Elena Pileda, lei ha 20 anni, è una junior, categoria di peso 63 kg. Ricordiamo, inizia con 110 ed è già a battere questo, il record sardo che è 82,5 e l'ha superato convincendo tutti. Questo è uno squad di ottimo livello, quindi il timing, la respirazione, la profondità, si vede che ci ha lavorato molto, quindi ottimo. Da un record quasi stracciato a uno che sarà forse stracciato perché ha più 40 kg, si tratta di Silvia Ghisu, lei 40 anni, M1, categoria di peso 70 kg, il record è 85 e lei comincia con 125. Sì, ottimo. Poi c'è da dire che movimento giovane, tanti record saranno all'inizio facilmente superabili perché si deve ancora consolidare, insomma, un livello. Poi c'è da dire che lei è appena passata a 40 anni, quindi è appena passata a master, quindi lei probabilmente prima era senior, i senior, i chili sono un po' diversi. Magari il record master, uno che va tra i 40 e i 50 mi pare vale questa categoria, quindi magari ce l'aveva una persona di 10 anni in più quasi, quindi ci può stare che sia 85 kg, che comunque per il master 1 femminile è un buon carico comunque. Non so se ho reso l'idea. Sì. Bisogna vedere anche l'età che hanno, perché qua la categoria è a 10 anni, invece in FPL è 5 anni. Mi pare, o forse è il contrario, comunque, forse no, forse è il contrario, il FPL va a 10 anni. Diciamo che c'è tra i 39 e i 49 sei Master 1, non lo so. Adesso intanto Claudia Pirro, lei 30 anni, senior, parte con 125 kg, la sua categoria di peso è 70, il record è 145, adesso vediamo come inizia. Sì, potrebbe anche arrivarci. Infatti dipende tanto da cosa vedremo vediamo, ora. Lo squat è buono, buona impostazione. Profondo e spingo veloce, bellissimo, sì, secondo me ci arriva a 145. Siamo fiduciosi. Si tratta di un'introduzione, come dire, di sicurezza. Sì, sarà messo bene. Che quasi vale più come riscaldamento definitivo. La prima alzata è quello proprio, la devi fare in qualunque condizione, anche da ubriaco la prima alzata devi farla. Oppure ci sono persone che poi magari salgono solo di 5-7 kg e mezzo tra... rispetto alla prima. Esatto. Dipende da tanti fattori, però 5-7 kg e mezzo è la norma in generale. Nello squat almeno, quindi nello stacco cambia un po'. Nella panca invece c'è meno margine. Questa invece è Cinzia Carta che ha sollevato 127 kg e mezzo nei 32 anni, senior, come Pirro, è 70 la sua categoria di peso. Mentre intanto già per quella strada un po' anche tu hai tracciato per Pirro alla seconda prova andrà sui 135 kg. Quindi già una salita netta che potrebbe anche poi magari un pareggiare e poi tentare la quarta prova. Se la gherrano, come si dice. Teresa Loi, sono da 3 anni, dopo bellissimo. l'ultimo tentativo di Cinzia Carta, lei è una Master 5. Di questa età gareggiare è troppo bello. 63 anni, inizia da 130, 80 la sua categoria di peso, tra l'altro quel 140 che è il record di categoria sardo.
penso sia suo. Sì, proprio. probabilmente. Dovrebbe averlo fatto proprio l'anno Sì, scorso sì, lei. sì. Ottimo. Tra l'altro è partita Probabilmente- molto bene. Probabilmente è troppo alto il rugby che ha sbattuto, brava. Abbiamo una 25enne adesso, senior, la sua categoria di peso è 90 kg, lei è Laura Oghitu, che già con la prima prova vuole Ha stracciato. stracciare il record, vabbè stracciato non ancora, deve ancora chiudere, Farlo. però il record è 130 kg, lei inizia con 150. Vediamo, concentratissima. Bella aggancio, piedi. Ok. Vediamo tutti i dettagli tecnici. Un bel setup. Anche lei molto stretta, le gambe nello squat, come Sì, come stacchi, vediamo come. Ok, allargata. Invece lei è molto larga, la partita da stretta e l'ha allargata. Ok. Ok, un po' incerto probabilmente anche per l'ansia della prima prova, però è andata bene. Ecco. nessun errore tecnico riscontrato, 3 su 3 d'accordo. Allora per lei già record in 150 kg e quindi prime prove andate. Si stanno modificando l'ordine rispetto al primo turno. Si parte con Ali Cicco. Sì, Marzia. Oh, forse. No, ha saltato. Si è ritirata. E quindi si va Si con dovrebbe essere con Calia. due rossi, si è ritirata, quindi si va con Calia. Si è parata su per questo, Calia. quindi in quanto praticamente fuori adesso rimane con il 100. Calia che aveva invece iniziato si ritrova a aprire anche le seconde prove da 90 sale a 100 kg. Ottima, bellissima spinta. Tra l'altro entriamo un attimo sulla respirazione perché poi quando mi viene la curiosità, quando vedo almeno da esterno quasi sembra che trattenga nel respiro, Sì, gonfiando proprio, si chiama manovra di Valsalva. ma Cioè, non lo c'è fanno- espirazione poi durante... L'ispirazione è verso la fine, se tu vedi, cioè il metodo diciamo è questo, molto semplicemente. Tu stacchi il bilanciere, prima di partire riempi la pancia e il gonfiore diciamo che ti provoca la respirazione viene compresso dalla cintura che stabilizza più il tronco. Però la spinta già da quando sei in buca fino quasi alla fine devi farla diciamo in apnea, quei 2-3 secondi che dura la spinta e poi puoi espirare. Non lo fanno, cioè, lo fanno la maggior parte delle persone, è una tecnica che alza molto anche la pressione, quindi ci sono persone che non possono farlo proprio per problemi cardiaci, quindi ne conosco diversi che non la fanno perché hanno magari la valvola mitralica, hanno avuto operazioni, quindi non possono fare questo tipo di sforzo, però una persona sana lo tollera, anche perché c'è gente che fa 300 di squat e fa il Valsalva, quindi nessuno è mai morto finora. Domanda veloce sempre su questo tema e se invece quando sei giù trattieni ma quando inizi proprio la risalita espiri da subito, Perdi compattezza. non dovrebbe darti forza di... No, perdi compattezza perché espirando togli via l'aria dalla pancia, è quella che ti crea stabilità. Ok. Cioè, adesso vedete che la ragazza respira, tiene l'aria, ok, vediamo Perfetto, che la così lo tiene rivediamo. fino alla fine, forte e ora espira alla fine, quindi l'ha fatta molto bene la manovra. Si tratta di Erika Perizzi, ricordiamo per fare il check, 90 la prima prova di successo, è salita a 102,5 anche stavolta, ha chiuso bene, lei che ha già superato il record salvo della sua categoria di peso 80, Bene. teenager 3, 18 anni, quindi molto molto brava Erika Perizzi. Però da una 18enne a una 20enne, no? È comunque molto giovane, però junior di categoria, Piredda che ha iniziato con 110 Ok, e va con i vediamo. 115. Io mi ricordo che aveva un ottimo squat, vediamo se lo mantiene anche seconda prova. Però sì, dovrebbe. Ok. Bello stacco, guarda, aria, bellissimo. Veloce, linea di spinta ottima, brava, molto molto brava. Buona anche lei. Ottimo. Tra l'altro forse è il primo giro questo, il primo gruppo che non c'è stato ancora un errore di esecuzione, tutte valide. Sì, è vero.
Adesso ho portato sfortuna, quindi sicuramente. Alle terze qualcosa la vedremo. La prima, la seconda sono abbastanza facili. La terza Ecco, però, forse stanno proprio contenendo, forse sì, anche per per questo. sparare tutto in Quando terra. hai un tot di errori vuol dire che vedi tante persone al massimo. Dipende anche dall'esperienza dell'atleta. Magari questo gruppo è persone un pochino più esperte, non so come hanno allocato, ma non penso. Vabbè sì, hanno chili abbastanza grossi, cioè vanno fino a 160 kg. Ogitto deve fare 160 dopo, guarda. Ha chiamato... Si stanno ed tutte... Ah, cosa è successo? Infatti, è la legge del Sì, bravo, hai cronista. portato sfiga, perfetto. No, no, però sfiga. scherzando? Non Mi ditelo sono a girato Silvia, e non ditelo a mi Silvia sono Ghisu. girato e non l'ho visto, no. Non ditelo a Silvia Mi Ghisu. sono girato e non ho visto niente. No, Ghisu Silvia è quella che ha sbagliato, è Pirro adesso. Adesso sì, no, certo, no, infatti dico non ditelo a Ghisu che sennò poi sì. tra poco si presenterà qui in questo tavolo. Insomma, chiederà spiegazioni, ma non siamo in grado di dargliene. Pirro invece, anche lei da 125 prova a chiudere i 135. Ghisu non ci è riuscita, parliamo di stessa categoria di peso, però categoria diversa perché Ghisu è una Master 1, invece Pirro 10 anni in meno, una Senior. Vediamo. Stacco bello deciso, passo sicuro. Ok. Vediamo. Aria. Carica e forte su. Ottima. Vediamo se è valida, ma dovrebbe essere. Sì, infatti, perfetto. Bravissima. E quindi lei può attaccare, il discorso che avevamo fatto all'inizio, può attaccare il record che è 145, provare a pareggiare la terza prova e poi utilizzare la quarta, magari per giocare sempre sul mezzo chilo. Ed è lo stesso discorso che si può fare per Cinzia Carta. Vediamo, allora ci sono 3 Per andare atlete che se la devono anche giocare. lì per i 135, anche se in questo caso abbiamo sempre segno, solo 2 anni in più rispetto a Pirro. Non c'è scritto di che squadra sono, peccato. Lei dovrebbe essere della Mechanical Barbell, bello, brava, forte. È vero, lei... Mentre c'era l'anno scorso, se ricordo bene, quello che era stato fatto di Iglesias. Quando? Adesso è difficile giocare con la memoria. Ma la gara che hanno fatto Iglesias? Sì. Sì, me la ricordo. 2 anni fa forse. Credo fosse ancora 2024. O forse 2 anni fa, 2023. Diciamo nella stagione sportiva 23-24, dai, così siamo sicuri. Sì, Poi sì. C'ero anche io a quella gara. Allora, vediamo. Buono. Forte, bravo. Allora, Loe che con 140 alzati ora pareggia il record sardo che dovrebbe essere il suo, sì, perché annunciano il nuovo record di categoria, l'ha pareggiato in verità, ma ripeto, se memoria non mente, lei stessa l'aveva fatto l'anno proprio Iglesias, dove c'ero io, e potrà superarlo con la terza prova. Ora invece Laura Oghittu, per chiudere le seconde prove, con 150 ha battuto quello che era il record di 130 della sua categoria di peso 90, lei 25 anni segno, lo ricordiamo, adesso va per i 162,5, a te la palla per il commento tecnico. Vediamo, allora, è sicuramente un peso molto, pesa 88,9, quindi è comunque un peso. È comunque quasi il doppio del suo ottimo, peso. Esatto, siamo quasi. Quindi buono stacco, passo deciso indietro, largo, stabile. Ok, forse si è. Vediamo, aria, pancia, profonda, forte, bello, sì. Allora, secondo me potrebbe fare 167,5 adesso. Secondo me chiama quello. Vedremo, allora, mi piace quando si gioca un po' anche a indovinare. Sì. Una ragazza di 88,9 165, ok, di 2,5 kg.
Però secondo me c'è una strada mezzo li potrebbe fare abbastanza tirati. Probabilmente scelta sua di si migliorano, però Conservativa, sì, conservativa, però dovrebbe anche probabilmente essere la più forte del flight a livello assoluto, 105-0, forse no. Forse Teresa la batte di qualche punto. No, c'è anche Pirro, che poi sì, ok. Perché poi si fa il calcolo col peso che sollevi, si chiamano, qui probabilmente usano gli IPF points. Comunque per capire chi vince la prova assoluta, che è il rapporto fra peso sollevato e peso corporeo. Vediamo chi lo vincerà. intanto Calia fa 3 su 3, parità con 90, chiude con 105. Perfetto. Prova perfetta. Ok, il flight è andato abbastanza veloce pure, dovrebbe essere anche l'ultimo delle donne. Sì, non ce ne sono così tante, ce ne sono molte, rispetto agli anni scorsi ce ne sono molte. Quindi benissimo. Beh, anche il movimento femminile comunque è cresciuto tanto negli ultimi anni, ma sì. penso veramente in maniera anche uniforme in tutta la Sardegna. Questo grazie anche ai social che fanno tanti danni ma fanno anche cose buone. Quindi almeno se possono avvicinare i giovani e giovane. Ecco, anche perché si è un po' rotta quella diceria che puoi andare in palestra, gli sport da palestra, sì, sul corpo, erano più da adulti, no? Da sì. giovani fare altri sport e poi a un certo punto vai in palestra. C'era un po' questa diceria, tipo che la crescita, sì. perché dicevano i genitori, sì, no? Intanto ottimo spot qua. Bravo. Sì, per fortuna questa cosa è stata sdoganata anche con la divulgazione. Anzi, fare pesi non è sicuro ma anche consigliato anche in età giovanile. Beh, ovviamente seguiti nella maniera corretta. Un esempio calzante, Dario Dore, che è il ragazzo che ha appena caricato, che è il figlio di Lorenzo, lui fa powerlifting da quando ha forse 12 anni, ed è un ragazzo di 19 anni in perfetta salute con un fisico adulto cresciuto, sta benissimo, quindi eppure lui faceva forse di stacco, è arrivato a fare 2,80, non me lo ricordo, forse 2,80. Ma infatti si tratta, come ogni sport, di farlo seguiti nella maniera corretta, di farlo nella maniera corretta, perché qualsiasi sport fatto male rovina il corpo, quello ci mancherebbe. Ma poi il tasso di infortunio nel powerlifting è veramente basso, cioè ti devi far male, devi proprio... vuol dire fare male esercizi, insomma. Vediamo questa ragazza che non concerta. Ok, probabilmente il bilanciere era storto perché ha avuto un attimo di incertezza. Dovrebbe essere Elena Piredda. Dopo i 107,5 di Erika Pirisi, che adesso bello questo squat. Mi sono innamorato 120 di questo squat. Piredda. Bellissimo, bravo. Poi mi piacciono gli squat veloci, esplosivi, con un bello, bravo. Alzati c'era Piredda. Sì, un attimo ho avuto un dubbio se il peso fosse asimmetrico, però ce l'ha fatta, dai. Bene così. Intanto abbiamo una quarta prova ufficiale che è Pirisi, che alza i 2,5 kg. Da 107,5 a 110, quindi avremo una quarta prova. Adesso riprova i 135 Silvia Ghiso. Questa volta non posso dire niente. Perfetto. Allora, diciamo che io dico che li può fare benissimo, perché sicuramente li ha anche già fatti, se li ha chiamati li ha già fatti. Forse prima era solo un errore di impostazione del setup. Vediamo adesso. Buono stacco. Ok. Decisa. Aria. Carica. Ok. Allora, l'ha fatto, però potrebbe essere che non era profondo. Infatti... 1, 2... No, buono, bravo, perfetto. Allora, solamente prima che sia un po' incartata. Intanto abbiamo la seconda, quarta prova ufficiale che è di Piredda, da 120 a 122,5. Perfetto, con lo squat. Con lo squat perfetto. Sì. Adesso Cinzia Carta ha iniziato con 127,5, poi 135 a 142,5. No, lei sì, sempre pulita. Record è 145, questa io credo sia la preparazione per poi l'attacco nella quarta prova. Cioè, se va bene questo, poi penso andrà all'attacco. No, ma va bene. È esperta. Carica. Bello. Dai. Brava. E poi non tutta Ecco. la gioia
la liberazione con lei e la sua coach. Sì, mi pare sia la sua, probabilmente sì, o amica, coach comunque. Poi le abbracci, diciamo che l'ha sentita proprio Sì, questa. ma Qua era abbiamo una bella visto. alzata, stabile, anche se probabilmente a casa diranno le ginocchia, perché le ginocchia sono andate in forte valgo, ma diciamo che la percentuale di infortuni per queste cose è veramente, veramente quasi nulla, però capita che quando si fanno squat pesanti le ginocchia facciano questo gioco di valgo, ma pare comunque non sia un problema. Ci stanno ancora studiando. Comunque possiamo definirlo quella un'alzata al limite veramente. Lei abbiamo Quella, visto cosa vuol quella dire era andare al veramente limite. al limite. Lì è stata, allora, anche riuscire a spingere nei punti morti è anche una qualità, un'abilità che bisogna allenare, perché quando sei un atleta acerbo, diciamo, quel punto non ce la fai a superarlo. Invece è una qualità che poi dipende anche dal tipo di squat, come esci veloce dalla buca e le tue leve, però lei è stata molto brava a tenere duro. Intanto vediamo. Allora, intanto Carta era al limite, ma attacca comunque il record per superarlo di 1 chilo. Si può 1 chilo? Sì, 146? si può, si può. Puoi fare da mezzo chilo in poi dopo il record. Intanto invece Ottimo. per pareggiarlo il record ce l'ha alla fatta. grande Claudia Pirro. E anche lei un po' come l'avevamo previsto. Pareggio alla terza, lavoro per preparare poi la quarta prova che sarà quella dell'attacco definitivo. Ricordiamo il record 145 per la categoria senior di peso 70 kg. Sia Cinzia Carta che Claudia Pirro sono all'attacco. Carta andrà per i 146. Ora Pirro è ancora non ufficiale, ma io sono sicuro che tra poco apparirà anche lei la quarta tra i prova, nomi sì, della sì. quarta prova. Dai, c'è una bella, Anche una bella perché sfida. è andata troppo su facilmente, insomma, sarebbe Uno spreco. esatto. Specialmente Vediamo quando c'è un Teresa, record. 145 kg, forte. Lei già adesso lo vuole superare il record e l'ha fatto, non c'è dubbio. 145. Brava. Era 140 il record, il suo perché lei è una Master 5 di categoria peso 80 kg, era 140 il record, 145 è arrivata e lei già ha detto 150. Pirro ancora non rientra nelle partecipanti alla quarta prova. Peccato, io direi peccato se non la facesse, poi ovviamente Era è la ragazza scelta. bionda, vero? Esatto, quella Ma che secondo me magari le va bene così. Anche perché, ripeto, una quarta prova stanca. 170 di squat, bene, bene. Bello quindi vedere più 12,5 più 7,5 stavolta, Ok. ricordiamo, è Lei Laura ha fatto un Ovittu. 20 kg di salto la prima e l'ultima, ci sta, anche per atleti pesanti ci possono stare queste. Quando i chili quanto sono più alti è più facile fare salti un po' più alti. Tra l'altro più avanti di tutti nel punteggio totale. Eh, No, bugia. No, c'è. A terza Pirro. c'è Pirro, ma c'è anche Pirro, Carta. sì, sì, sì. E alla fine adesso loro si giocano anche con la quarta prova. Sì. Vediamo. No. Ok, buono. Non è andata stavolta. Peccato, però 170, bello. Diciamo che non è uscita bene dalla buca, si è un po' spenta, ha rimbalzato, il rimbalzo non l'ha preso bene come ha fatto prima e non è riuscita a chiudere, però va bene, ci sta. Allora abbiamo 4 quarte prove. La prima è Erika Pirisi. Pirisi e io quindi devo ufficializzare, immagino che Pirro non ci prova. Ha pareggiato il 145 di record tra i senior categoria peso 70, sembrava veramente fattibile, almeno mezzo chilo qualcosa. Direi Non che c'è il la sua quarto. probabilmente si vuole tenere le cartucce per lo stacco di domani. Ci proverà a carta per battere proprio quel record, ma adesso siamo a Pirisi. Lei l'ha già strabattuto il record che era 80, già dalla prima prova ha fatto 90, però se la sente 2,5 kg rispetto ai 107,5 della terza prova, la quarta prova ad alzare 110. Bello, brava. Bisogna vedere se è valida. Allora, era un. No, C'è un rosso. purtroppo no, no, era alta. E ce ne sono 3. Sì. Diciamo Brava, che però. sull'altezza, cioè sulla profondità, se non scende abbastanza, lo vedono tutti. Sì, Difficile sì, che ci sia un sì o un no. sì. Cioè, potrebbe essere che anche magari per asimmetria del bacino delle spalle, a destra lo vedono profondo e a sinistra no. Comunque si stanno scalando i ragazzi, quindi
siamo agli ultimi tentativi. Allora, sappiamo che, non so se già ora o comunque tra poco ci il dovrei mio è il settimo lasciare. flight, quindi però fra un po' quando finisco ragazzi mi alzo perché inizia a far scaldare. Ci mancherebbe, Sì, giusto? sì, no, ma sono venuto più che altro per questo, però mi piace fare due chiacchiere. Allora, vediamo la ragazza dello squat perfetto. Elena Piredda. Piredda. Anche lei 2,5 kg. No, adesso. Allora, stacco, ottimo setup, aria, profondo, bellissimo, a voglia. Guarda, qua ci sono almeno, c'è molto di più, cioè è stata Conservativa ancora molto in vista di conservativa, domani. sì, sì. Secondo me aveva almeno 10 kg ce li aveva in più. Poi magari lei ha uno squat che non riesce a Ma l'ha superare. fatto così, la prossima volta lo risupera facilmente. Sì, Tutto calcolato. bello però, bellissimo squat. Elena Piredda chiude con 122,5. Parita con 110, aveva un record da battere 82,5. L'ha fatto alla grande e si va con Cinzia Carta. Ha dato tutto. Ecco qua. Quando succede così si spengono però per capo. Devono aspettare che vengano chiamate perché poi partono infogate e si devono un attimino. Quindi adesso si deve di nuovo risettare. Allora, le auguriamo di no, ricordiamo, ho fatto 142,5, sudatissimo, Sì. bello, Allora, tutta la partecipazione. Vedendo prima come ha fatto 145, secondo me poi spero che li faccia, però è più probabile che. Vediamo, non dico niente. Non voglio guffare, ma io credo in lei. Però dopo una grindata così la stanca tanto, quindi il problema è che era. Vai. Ci crede. Compatta e forte. Ok. Ma Ci allora, avevo visto giù. si era visto che era veramente al limite Sì, prima. infatti. Forse si è diciamo sentita che- così vicina a poter battere il record. Magari lei oggi si è presentata qua Per con battere il l'obiettivo record. di Ci ha battere il fatto bene a record. provarci, è stata una chiamata eroica. Magari però domani per la terza nelle altre prova prove non ha andrà quella possibilità, meglio. quindi ha detto questa è la più importante, oggi è dare tutto. Perché poi Esatto. immagino ci siano anche questi ragionamenti, no? So dove sono più forte. Sì, ti spari tutte le cartucce visto che sei qua, le provi. Vedremo anche domani un po' per vedere se questo ragionamento torna. L'ultima quarta prova, l'ultimo squat femminile qui a Perfugas, Teresa Loi per andare a 150. Bello, bellissimo. Dopo aver fatto 130, 140 e poi 145. Dai. Ricordo 63 anni. Guarda, l'età di. Anzi, più grande di mia madre. Vai. Forte, dai. Ah, peccato. Non ce l'ha fatta, però comunque da applausi a Sì, 63 anni. sì, C'è chi brava, va a fare le bravissima. vacanze alle Canarie Esatto. e va a prendere il sole in E spiaggia, lei fa lei sport. invece continua a competere Bellissimo, con se bravissimo. stessa. Ripeto, veramente la bellezza di discipline come questa è che è una vera e propria costante battaglia con se stessi. E poi uno sport che puoi fare fino a. Cioè, avevamo Mimmo Calà l'anno scorso, Clarità, quello che è nato in Terra del Condale, che aveva 90, non lo so quanti anni. È uno sport anche lungo. Cioè, gli sport di squadra, che Diciamo che rugby, finché il calcio, tuo non li puoi corpo- fare. Sì, invece il powerlifting ti consente di farlo per molto tempo, quindi è bellissimo per quello. Ok, c'è un disguido, vuole fare la quarta prova, non la può fare perché ha fallito. Quindi sì. Ok. Allora, adesso Dovremmo ci sarà. esserci. Adesso cominceranno gli uomini e vabbè, le categorie, diciamo, io non so adesso l'ordine con il quale non so se siano l'ordine di iscrizione, perché poi abbiamo No, categorie vanno per insomma, categorie di miste. peso, quindi no, fanno quelle leggere vedi, dalla meno Ah, sì, 60. sì. Mi pare che sia meno 67,5, questa sì, vedi 52, Sì, è il massimo, 67,5, sono tutte 56. eccetto. Allora Sì, abbiamo 52, 67,5 questo e 56. primo gruppo, ricordami il termine tecnico. Flight. Il primo fight ha 8 partecipanti, peso massimo di categoria 67,5. Abbiamo, penso sia un errore questo 145 di Accosso, è stato tolto. Sì, direi. Sì. C'era un 52 sparito, c'è un 56 che è Roberto Cucco, adesso comunque li vediamo tutti insieme. Si parte tutti ben oltre i 100 kg con Sì, record sì, da sì. battere tutti, Alti, qua tutti alti. Abbiamo abbiamo- due sotto i 200 che sono un 165 150, ma insomma ci sarà da divertirsi, stanno aggiungendo qualcuno, fase di lavorazione. Diciamo per adesso è meglio non dare troppi numeri perché tra un minuto potremmo già doverli Infatti.
cambiare completamente. Bene, io devo andare a... Allora ti ringraziamo per figurati, la tua grazie. presenza con noi. Se vuoi tornare, Magari comunque torno vuoi anche dopo, tornare. magari torno anche dopo. La sedia sì. qui è sempre Adesso, libera, sì, uno deve vado solo a sedersi. sincerarmi che il mio atleta deve mangiare, deve fare tutto, Ci quindi lo mancherebbe, ci vuole seguiamo. anche il controllo perché Certo, adesso anche perché sono si venuto... entra nella fase cruciale. Esatto, solo per lui, però ci possiamo vedere anche dopo. Grazie a chi ha La sedia ascoltato, è libera. che dico, quindi ci No, vediamo no, no, dopo. ci ha fatto piacere assolutamente. Grazie, a più tardi, arrivederci. Anche perché c'è la pausa. Allora, pausa, non sappiamo di quanto. Vabbè, allora, piccola pausa, torniamo tra poco. Vediamo, no, forse dubbi. Vabbè, allora, linea velocemente alla regia, noi torniamo tra pochissimo.
Siamo tornati e si parte allora con il primo fly maschile, ovviamente sempre squat, ma da adesso in poi sarà tutta al maschile questa giornata insieme qui a Perfugas. Prima esecuzione, Leonardo Macri, 125 kg, la sua prima prova di successo. Lui è senior, 29 anni, categoria di peso 67,5, ma sono praticamente tutti 67,5 eccetto il prossimo che è di categoria di peso 56, Roberto Cuccu, è un senior anche lui, 31 anni, e inizierà però alzando 145 kg ed è praticamente in scia con quello che è il record sardo, chissà magari è proprio suo, questo non posso dirvelo, il record però è 150, lui insomma inizia così. Bene Cuccu, 145 kg per lui, 145 anche per Paolo Acaccia. Adesso saranno tutti categoria di peso 67,5 kg. Acaccia ha 27 anni, è senior. Ripeto, parte da 145, certo che da qua la strada del record per lui è lunga. Il record della categoria è 210. Però per lui la prima sfida, quella con se stesso, quella di fare il meglio possibile, e parte da 145. Valida ancora 145, ora è Yuri Saba, lui Master 3, 51 anni, parte con 145, il record della categoria è 165, ovviamente sempre record sardo. Chissà che non possa essere la preparazione a un attacco tra terza e quarta prova. Abbastanza liscio come tentativo. Prossimo Emanuele Francesco Zucchitta, unico junior di questo fight, 21 anni, ma come detto prima la categoria di peso è quella, 67,5 kg, parte da 160. Lo caricano amici, conoscenti, e adesso è lui contro quel bilanciere. Ed è andato alla grande. Alessio Piga adesso, 29 anni, senior, parte da 170. Chiamato ora in pedana.
trattiene il respiro. E va. Prima luce rossa che ha dato brivido, poi però 2 bianche. Chiude le prime prove Patrizio Addis con 5 kg in più, senior anche lui come Piga, così come Acacia, così come Macri, nominando quelli che sono sui 67,5 kg di categoria di peso. C'è l'altro senior poi che è Cuco, invece è 56 come categoria di peso, e lui già, tra l'altro, Cucu proverà a battere il record di categoria sardo nella seconda prova. Adesso la prima di Addis, che ripeto parte da 175. Salito su super velocemente. Unplay nella prima prova, tutti bene. Adesso vedremo chi ha conservato di più, chi è già più vicino al limite. Si ripartirà da Macri che sale di 7,5 kg, da 125 a 132,5. Anche questa è un'esecuzione lineare, c'è sicuramente ancora margine per lui. Adesso Acacia che fa a 145, lui che dovrebbe aver iniziato con 140, adesso la tabella relativa 145 prima e 145 ora mi sembra francamente impossibile, quindi sicuramente a 140 manca memoria, poi magari sto sbagliando, nel caso correggetemi voi qui su YouTube, però la certezza è che la seconda prova è 145 kg. Ci siamo. Valida. Due su due anche per Acacia. Adesso Yuri Saba, che sembrava averne per essere un po' di più, invece da 145 Saba sale a 147,5, quindi 2,5 kg. E adesso va. In effetti è vicino al massima di giornata, però nonostante tutto anche adesso poi è salito bene, anche se la sua faccia non so se l'avete vista bene ora, perché ci sono tutti gli aiutanti che l'hanno un po' coperto, ma racconta sofferenza. Però 2 su 2 per Saba, che potrà provare a salire ancora, vedremo di quanto. Intanto di 7,5 sale Roberto Cucco, che ha iniziato con 145 e adesso ci prova con 152,5.
e supera brillantemente anche la seconda prova. Secondo tentativo ora per Emanuele Francesco Zucchita da 160 a 170 kg. Il più giovane di questo flight, ricordiamo 21 anni, l'unico junior. Ha toccato, non ho visto dove ha toccato. Chiaramente non valida. Comunque potrà riprovarci con la terza prova. Prima esecuzione non valida di questo flight. Seconde prove che vanno avanti, intanto perché tocca ad Alessio Piga, che ha iniziato con 170, l'ha fatto bene, adesso sale di 7,5 kg. Salirà di 7,5 kg dopo anche Patrizio Addis, ma diciamo che quasi tutti sono saliti di 7,5 kg, eccetto a Caccia e Saba. A Caccia è salito di 5 kg, anche se ancora la tabella da 145 a 145, ma è chiaramente impossibile che non sia salito di peso. Di 2,5 invece Yuri Saba, che tra l'altro salirà anche alla terza prova di 2,5 kg. Aspetta che venga chiamato Alessio Piga. Non è buona. Alzata non valida per Piga, il bilanciere sale a 142,5 kg, altezza REC 11. Chiude il giro delle seconde prove Patrizio Addis, come anticipato, da 175 sale a 182,5. Bilanciere carico a disfera. Liscio, veloce, la porta a casa Patrizio Addis. Si va velocemente con la terza prova. No, stop con Macri, che sale di 10 questa volta. Ha iniziato con 125, poi 132,5 e ora 142,5 in totale rispetto alla prima, un più 17,5. La porta a casa. La valida per
Ottimo Macri che chiude con 142,5. Si sarà a 150 con Akacia. Quindi ha fatto 140, poi 145 e ora 150. Buona anche per lui che chiude alla grande 100. 150 per Akacia. E adesso Yurisaba che ha iniziato con 145, poi è salito a 147,5 e adesso vuole chiudere con 150. Lentamente, inesorabilmente, ma soprattutto bene, chiude Yurisaba, 150 kg. Il più grande come età di questo, fai 51 anni, è un Master 3. E adesso Roberto Cuccu che va per i 160, lui che con 152,5 riusciti nella seconda prova ha già battuto il record stato di 150, ha iniziato con 145, poi appunto più 7,5 per arrivare a 152,5 e adesso di nuovo più 7,5 e va con 160 kg. Non valida. Rimane 152,5 per Roberto Cuccu. Riprova invece a 170 Zucchita che aveva sbagliato il secondo tentativo, che era sempre a 170 dopo aver fatto bene 160. La chiude e lo fa bene, si rifà così Zucchita, un bel applauso per lui. Ora Alessio Piga che ha iniziato bene con 170, poi non è riuscito con i 177,5 kg, sale ancora però per rifarsi arrivando a 187,5 kg, diventando così il secondo salito di più, perché il primo, lo vedete tra un po', è Patrizio Addis con un più 25 tra prima e terza esecuzione, ma adesso è il momento di Alessio Piga.
Non ce la fa, non ce la fa, scuote la testa. Ha voluto comunque provare ad aumentare il peso sul bilanciere per probabilmente chiudere in quello che era il peso che si era preposto. Ci ha creduto, si è sentito in fiducia, poi credo abbia sentito qualcosa al collo, il peso, lo sta indicando adesso alle persone lì a fianco a lui. E come è stato ora annunciato, Patrizio Addis va per i 200 kg. Ha iniziato con i 175, adesso va a 200. Allora occhio che un buon risultato potrebbe magari invogliarlo a tentare di battere o pareggiare il record sardo, che è di 210 nella sua categoria di peso, ovvero 67,5 kg nei senior. Va su e va su bene. 200 e allora il margine credo ci sia. Poi 10 kg sono sempre 10 kg in più. Non è sicuramente poco, però c'è una quarta prova possibile. Nessuno di questo flight per ora l'ha annunciato, forse neanche lui, perché non l'ho visto avvicinarsi né per lui nessun altro. Vediamo, anche perché nel caso toccherebbe a lui. Vediamo che dicono. Credo di no. Alla fine c'è un quarto tentativo, ma è di Zukita, che da 175, se ho sentito bene, sarà a 177. Vediamo se ho la prova. Però attenzione, perché stanno anche aggiungendo ad Addis, che era prevedibile, salirà di 10,5 kg per poter battere di mezzo chilo il record. Ci prova Patrizio Addis, ma prima c'è Zukita. Ora io ho sentito 177, non vedo segnato però quanto sia effettivamente. Dovrebbe essere 177 o 178. Non ce la fa comunque, a prescindere. Rimane a 175. E allora adesso ci prova Addis per il record. Il record da battere 210, lui va per i 210,5. Ha cominciato con 175, poi 182,5, poi ha dato tutto per i 200 e ha capito di averne quantomeno per provare a battere il record. Si sta ancora preparando lui, giustamente ha chiuso per ultimo le prove, quindi ha bisogno anche lui di quei minuti per ricaricare le forze, anche per concentrarsi, motivarsi. Il bilanciere è pronto, tra pochissimo lo sarà anche lui. Torna a lui qualche indicazione.
Lo osservano tutti, sono tutti per lui adesso. Lo caricano, ma non riesce. Peccato, peccato. Ci ha provato, non è andata. Ha dato tanto comunque in quella terza prova. 200 kg. Tra l'altro, prima alzata di giornata, ha toccato quota 200. Lo rivedremo certamente. Non contentissimo Adesio, chiaramente sono un po' deluso perché ci ha creduto. Potrà rifarsi più avanti con bench press e poi domani con gli stacchi. E adesso si va con un altro flight che dovrebbe essere l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo, scusate, prima della pausa pranzo. E sulla carta alle 13, ma tra una cosa e l'altra sarà un po' dopo, una volta che finirà questo fight. Sono tutti categoria di peso 75 e sono in 9. Daniele Ruggeri, Marco Cossu, Mario Sorinel Badea, Fabrizio Sciola, Gianmario Moci, Vittorio Zanda, Marco Casula, Mauro Azzei e Giuseppe Azole o Asole. Bilanciare carico, Ruggeri in pedana a seguire Cossu e Badia. Il primo, Daniele Ruggeri, 62 anni, Master 5, parte con 100 kg. Buona! Toccherà ora a Marco Cossu. Siamo passati da un Master 5 a un Teenage 2, 16 anni Marco Cossu, che inizia con 127 kg e mezzo. Bilanciare pronto, Cossu in pedana. Senza difficoltà. Marco Cossu. Il prossimo è Mario Sorinel Badea, 21 anni, categoria junior, e parte da 130 kg. Anche per lui un'esecuzione senza troppi problemi. Forse era un po' incerto di averla eseguita bene, infatti poi come si è girato l'esultanza quando ha visto le tre luci bianche. Da 130 a 150 con Fabrizio Sciola.
Lui è un senior, 31 anni, ricordo tutte le categorie di peso, cioè tutti i concorrenti di questo flight appartengono alla categoria di peso dei 75 kg. Shola è 150 kg alla sua prima prova. Bene anche lui. 5 kg in più ora per Gianmario Mocci. Anche lui è senior come Shola, però di anni ne ha 26. Per loro il record sardo è 205 kg. Mentre alla prossima, il prossimo sarà Vittorio Zanda che proverà già a battere il record sardo per il junior che è 165, lui partirà con 170, ma adesso giustamente l'attenzione su Gianmario Mocci. Alzata valida per Mocci, il bilanciere va a 170 kg, altezza record. Buona anche per Mocci e adesso tentativo da parte di Zanda di battere il record sardo di 165 kg per i junior. Bilanciere carico, Zanda in pedana, seguire Casula. Sono lui e Banea, i due junior di questo flight. ...170 kg contro Vittorio Zanda. Lo porta a casa. E allora già record per lui. E siamo solo alla prima prova. Ma lo sapeva, era cosciente. Molto tranquillo anche nella reazione. Ma quando già parti così, che lo devi già battere, vuol dire che è non nelle tue corde. Di più. Borazzei ora. Teenager 3, 19 anni. Ricordo sempre, 75 la categoria di peso. Parte anche lui da 170 per già stracciare quello che è il record della sua categoria, 132 kg e mezzo, quindi lui lo vuole già battere di 37 e mezzo. Via, liscio, come niente. Già record anche per lui. Bilanciere pronto, Casula in pedana. Marco Casula, 172,5 per lui. Lui 34 anni, senior, ripeto, prima prova da 172 kg e mezzo. Il suo coach che subito prima ha parlato con gli assistenti, a questo punto quasi mi viene da pensare che lui gliel'abbiamo poi toccato. Adesso sto cercando di ricostruire perché ho visto il coach di Casula arrivare, chiedere di lasciare le cose come stavano, se ho capito bene. Però a quel punto allora Casula non avrebbe alzato 172,5 ma 170, mi viene questo dubbio, per adesso non ho prove, però la tabella dice ancora 172,5, quindi
dico prendiamo per buono il 172,5, non prendiamolo come definitiva al 100%, mentre adesso si sta preparando il prossimo che è Giuseppe Azzole. Prendi un attimo. Un minuto. Allora, mentre si va avanti con noi il secondo ospite, Paolo Pilu dell'Atlas Gym. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Allora, adesso dovremmo avere, prima di tutto per fare il contesto, se no poi ce li perdiamo per chi ci segue su YouTube, si riparte siamo con la terza prova di Daniele Ruggeri, ricomincia il giro, no scusate, seconda prova, 110 kg, ha cominciato con 100, Daniele Ruggeri, mentre fa la sua esecuzione. Paolo, parlaci un po' dell'Atlas Gym. Allora, l'Atlas Gym l'abbiamo aperta settembre scorso, è una palestra ovviamente dove lavoriamo nel mondo della forza. Io mi occupo di street lifting, powerlifting, calisthenics e abbiamo adibito, diciamo, la nostra zona con bilancieri e rack da gara e quindi stiamo portando tanti ragazzi verso il mondo della forza. Quanti iscritti avete? Attualmente siamo di media 70-80 persone. Poi di preciso non saprei. Quanti giovani, come siete come fasce di età? Allora, in realtà siamo molto giovani, poi comunque spaziamo dai 13 anni ai attualmente 55, quindi diciamo è bello ampio comunque come... Intanto, prima di farti un'altra domanda, non ce l'ha fatta Ruggeri nel secondo tentativo, ci riproverà a 110, adesso abbiamo Marco Cossu, ha iniziato con 127,5, adesso va con 135. Anche lui in sofferenza, ricordiamo 16 anni, visto che parlare di giovani. Bravo. Ti faccio la domanda veloce sui giovani, come ci si approccia ai ragazzi di 13 anni che vogliono lavorare sulla forza? Allora, diciamo che io di base con i ragazzi di 13 anni ovviamente non li tratto come quelli più grandi, ma cerco di coinvolgerli. Poi diciamo che non è molto difficile perché col mondo dei social oggi a 13 anni sono già più maturi rispetto a quando avevamo 13 anni noi. Più informati di sì, sicuro. Sì. Quindi sono già pronti lì che vogliono usare il bilanciere, vogliono caricare. Ovviamente devi anzi tenerli magari un po' a bada e fargli capire che devono andarci piano. Però, specialmente magari con i pesi. Sì, sì. Poi diciamo che ti arriva magari il ragazzino un attimino già più maturo a quell'età, mentre ti arriva anche quello che ancora deve crescere anche mentalmente. Quindi in base alla persona ti relazioni, ti imposti in maniera diversa. Tu oggi che ragazzi hai? Oggi ho un ragazzo presenti? a 24 anni, Angelo, che farà la panca in meno 82. Quindi lo vedremo dopo la pausa di Esatto, pranzo, esatto. immagino, anche perché dovrebbe forse questo essere l'ultimo fight prima della pausa, per orari poi non si sa ancora. E ne approfitto, visto che ti ho, per fare un po' di commento tecnico. Abbiamo visto adesso Badè che non è riuscito a completare in maniera adeguata per i 140 kg, ci proverà dopo, sempre con i 140. Adesso siamo con Fabrizio Sciola che ha fatto bene con i 150, adesso ci prova con i 160 e lascio la palla a te al commento tecnico. Si stabilizza, prende aria, la crociata mi sembra buona, vediamo. Alzata valida, abbiamo portato fortuna. Bravo. Per lui bene, e alzerà ancora di più Gianmario Mocci, 165 kg. ferito con 155. Tra l'altro questo è un fight facile da elencare perché tutti della stessa categoria di peso. 75 kg. Poi si varia tra Junior, Master senior. 5, abbiamo un po' di tutto. Abbiamo veramente così. dai 62 ai 16 anni, tra i primi due subito il primo impatto, e poi abbiamo l'altro. Per far capire che il mondo della forza non ha limiti di età. Beh, stiamo parlando anche prima che uno finché fisicamente può reggere, insomma, sta Assolutamente. bene, può
sempre è una mettersi delle alla basi per prova. stare bene sicuramente. Beh, Allenare la sicuramente aiuta forza. tanto. Ormai è risaputo. Va allora Gianmario Mucci. Da fondo mi sembra che c'è. Buono. E invece no. Forse non ha affondato abbastanza invece. Forse era parallelo. Di un pelo. Però erano facili. Basta un po' di affondo in più e sono chili che ha. Anche perché comunque è salito di 10, non è salito in maniera esagerata, anche la prima l'aveva risolta abbastanza Sì. semplicemente. Non ha avuto un minimo sticking point. Si prepara adesso Zanda che ha già battuto il record sardo, prova adesso a migliorarsi ulteriormente. Record junior. Sì, Buono. da 170 adesso a 177,5 kg, ma anche per lui il discorso fatto per Moci, il primo tentativo ci ha fatto vedere comunque che lui ne ha ancora. Bella struttura, Buono. Vediamo. Non valida. Anche qua mi sa l'affondo. Beh, per adesso quasi tutte le volte sono stati puniti gli errori Per mancato di sull'affondo, sì. eccetto, adesso non ricordo il nome, chiedo scusa, chi ha toccato invece la La struttura, safety. la safety. Comandi rispettati sempre. Sì, 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 Buono. sì, sì, sì. Fondamentale. Ma al massimo forse un caso di uno che stava già andando sul bilanciere quando ancora non è stato chiamato, però. No, ma devo a dire volte- che oggi stanno molto lineare, molto. No, no, ma anche dalla tribuna sta scorrendo bene. E a volte l'ansia gioca brutti scherzi, magari anche sui comandi si è abituati, ma in un contesto del genere a volte è semplice. Qua mancava l'affondo. Potrebbe andare male anche, e va male anche a Marco Casula che aveva fatto bene con 172,5 kg, con 177,5 no. T3 sarebbe Master 3, Il 3 sarebbe il Teenage 3, poi abbiamo il Ah, Master Teenage. con la M. Ok, Infatti 19 anni, guarda, adesso 19 anni, buono. facciamo un po' vedere tutto quello che abbiamo. Abbiamo il genere, abbiamo la categoria di peso, il peso, l'età, categoria, altezza del rack, poi abbiamo il record Ok, se uno record può sardo. batterlo. Per qualcuno è più difficile, però qualcuno già l'ha battuto oggi, abbiamo le prove, l'eventuale quarta prova, poi i chili, il punteggio più alto e poi il punteggio totale, insomma abbiamo. Qua l'affondo c'è, bella, molto solidi. Molto bene Mauro Azzei Complimenti. che ha iniziato con 170 e adesso va, 185. esatto, cioè li ha chiusi. Sì, sì, sì. Adesso vedremo quanto salirà, ma io secondo me almeno altri 5. Ma secondo me anche 7,5, 10. Vediamo. Si accettano scommesse. Beh, anche perché è salito di 15 kg. Parecchio, però erano molto. Tra l'altro è un agili. record suo stracciato, cioè da 132 e mezzo, ma 19 anni. è un discorso che stavamo Bene, facendo anche prima. Tanti di questi record diciamo che non hanno ancora una base solida come numero Certo, di veri sfidanti. assolutamente. Sono questi forse i primi veri che cominciano a dare una certa dimensione. Aspettiamo i ragazzi dell'Atlas, i nostri minorenni che vogliono partecipare al prossimo. Bisogna indicargli il edizione. record per. Vedi, uno dei ragazzini più piccoli che ho, che ha iniziato a seguirlo a 13 anni, è uno di quelli che mi dà più soddisfazione, lo alleno già da 2 anni. Adesso quindi a Molto 15 contento, adesso. ne ha 15. Prevalentemente è uno street lifter, però comunque lo stacco e la panca lo alleniamo. In E vuole determinati partecipare periodi. poi lui. Sì, sì. Dai 16 Lo anni può porterò. partecipare, giusto? Allora, questo non lo so. Oggi non l'ho portato perché in questo periodo non eravamo pronti, deve fare una gara a giugno di street. Però lo voglio portare. Sì. Junior dovrebbe essere dei 20 anni se non sbaglio. Perché sì, 19 non so sei se c'è ancora un sub junior. teenage. Poi dei 24 sei senior. Ok. Però a 16. Sì, T2. 16 sei un Consumare. teenage. Intanto Anche T1 vediamo. dovrebbe esserci quindi.
probabilmente può partecipare O già. probabilmente da come 15 anni 21. Allora ti aspettiamo, Pietro. Lo salutiamo. Pietro cognome? Militano. Militano? Esatto. Pietro Militano, quindi l'anno Ne prossimo. sentirete parlare, La speriamo. 10ª edizione. Ci sarai anche tu così in diretta. Magari passerai a farci un saluto. Tanto Asola ha chiuso la seconda prova con 195 riusciti, niente, 110 non ci riesce neanche invece la terza prova Daniele Ruggeri. Dobbiamo ricordarci anche di tenere il passo di quello che sta succedendo con le immagini, che comunque almeno quelle non mancano mai per chi ci segue su YouTube. Aveva fatto molto bene con 100, non ce l'ha fatta ad andare a 110 e probabilmente non era neanche il suo obiettivo finale, però a volte capita che Assolutamente. il tuo corpo insomma ti dice che non è proprio la giornata. Non è sempre facile arrivare il giorno della gara al 100%. Ci Ecco. sono tantissime variabili. La preparazione è più o meno proprio apposita per la gara, quanto dura? Oppure non c'è un vero periodo di Allora, preparazione di base non finalizzata alla gara? dipende quanto tempo hai, ovviamente, fino alla gara. Minimo per me è un 3 mesi. Come funziona? stretto. Decidi quanto per arrivare alla gara di peso oppure è una cosa che decidi alla fine? Di peso corporeo, dici? No, più di obiettivo. Allora, no, in realtà io non metto mai sul mio atleta magari dei limiti o degli obiettivi di peso da raggiungere, perché li vedo oltre che come un obiettivo un limite. Comunque penso a lavorare comunque sulla programmazione, poi diciamo che quello che ne esce fuori è il risultato di tutte le settimane di lavoro che hai portato, Quindi semplicemente. è più una questione che se arriva al procinto della gara negli ultimi giorni capisci Sì, quanto può fare esatto. l'arrivo del cibo. Invece Certo. ha detto tu per il peso invece corporeo Per il peso ci può corporeo essere un obiettivo. assolutamente, quello sì. Diciamo che se sei di 1 chilo sopra la categoria non ha senso, diciamo, andare nella categoria più alta. Se la gara è dopo 3-4 mesi, meglio perdi 1 chilo, fai uno scarico liquidi. Ok, ovviamente. da questo punto di vista potremmo dire assomiglia un po' anche al mondo del fight, mentre nulla da fare Esatto. per Marco Cossu. Questa Intanto volta è andato terzo. Mauro ha alzato a 197,5 a 6, più 12,5 sulla seconda, Vuol dire che oggi si sente in forma. tanta roba. E magari molto bisogna vedere quanto ne ha, nel senso se la soffrirà, se lo patirà e Certo. magari non deve fare magari non deve fare la panca dopo. Può essere. Poi oggi non penso che sia insomma, un dare tutto per forza. Adesso non so chiaramente che obiettivo lui si è imposto, però quando arrivi per battere un record così facilmente, insomma, arrivi Sì. abbastanza tranquillo. Anche perché Ma poi penso che sia più con se stesso la sfida. ma anche perché poi come sei l'unico, dovresti essere l'unico T3 presente sui 75 kg di categoria di peso, quindi diciamo sei solo, Una gara con te stesso alla fine. quindi sai che battere quel record, lo dimostri, dici lo alzo il più possibile. Poi ripeto, non so se dovrà fare anche panca oggi, ricordiamo che saranno poi i maschi a fare la panca questa sera, domani invece panca femminile e poi gli stacchi maschili e femminili, quindi insomma ci sono questi ragionamenti ovviamente, Assolutamente. ancora di più se devi farli entrambi oggi. Ancora un po' di sofferenza ma Buono. Ed è valida. molto bene Azzei. No scusa, siamo molto più su Mocci. invece. Gianmario Mocci. Eravamo a Moci, adesso dovremmo andare a Zanna. Rischiavo io di perdere No, un po' il questa è filo. Mocci, eccolo. Questa è Moci Era adesso. Fabrizio Sciola, quello Era precedente. Sciola. Quindi Sciola, Esatto. adesso facciamo un po' di giustizia. Ricapitoliamo un po'. Kosovo ha fatto 127, poi 135 bene, 145 non ci è riuscito. Vedremo se farà una quarta prova. Poi abbiamo avuto Sciola che ha fatto 150, 160 e 170 e adesso per 170 c'è Gianmario Mocci che sale di 5 A fondo rispetto c'è. alla seconda prova e la chiude molto molto bene. Agile. Sembrava essere un po' al limite là a fondo. Non c'è stato Da qua mi comunque- sembrava valido. Beh, valido è stato dato valido, quindi Esce in piena gioia. sì, molto carico. Sì. Vorrebbe fare la quarta alzata, secondo me. Può essere, probabile.
Adesso abbiamo Vittorio Zanda con 180 kg. 2 kg Ha e fallito mezzo. la seconda ma ha aumentato di 2,5 kg. Vediamo. Probabilmente è conscio di aver più fallito per un errore tecnico. Incastra bene. Lui comunque che ha già portato a casa il record, già con la prima prova era 165, lui l'ha alzato a 170 Stabilizza. e adesso prova a portarlo ulteriormente su, i 10 kg con i 180. Non ce la fa. Mannaggia. Ha mollato anche il bilanciere. Niente da fare. Pericoloso ragazzi, mai mollare il bilanciere. Tocca ora Marco Casula, anche lui proprio come Zanda. Nella seconda prova non è riuscito nei 177 kg e mezzo e va sui 180. Lui però aveva fatto bene in confronto a Zanda sui 172 e mezzo e non sui 170, se vogliamo trovare differenze. Ma se vogliamo dare differenze del tutto, Casula è un senior di 34 anni, Zanda è un junior di 23. Però comunque tutti stessa categoria di peso. Ora vediamo. L'affondo non mi sembrava buono, purtroppo. E infatti luci rosse, conferma. Peccato. Eccoli. 197,5. Adesso curiosità con Maurazzei. 19 anni. Ottimo. 27 E la kg categoria è in anche più. da riempire perché pesa 72,7, quindi ha anche margini. Però dovrebbe già passare dall'anno prossimo, adesso non so la sua data di nascita. All'inizio ce l'hanno messa, se non ci sono più comunque. Non so quando passare i 20 anni, deve passare però di junior. A junior, sì. Vediamo. Vediamo, 197,5 per Mauro Azzei. Vediamo. Alzata Tutto valida. buono. E anche un po' di margine ancora ce l'avremo. Adesso la scelta è Sì. se dare 200 tutto diciamo per... che c'era. No, la scelta magari Diciamo se che non è provare, semplice sì. chiamare 197,5 quando sei lì attaccato ai 200. Ma è probabile che lui abbia Difficile. ipotizzato la quarta prova. Esatto. Poi ripeto, c'è anche da ragionare, magari poi invece ha qualche panca. risultato importante anche da conseguire con la panca, magari anche lì Certo. vuole battere un record, quindi non lo farà. Oppure Anche magari quello serve se il l'è coach. tenuto per fare 200 la prossima, chi lo sa. Adesso abbiamo 200 di Giuseppe Asole, senior, peso 68 kg, quindi categoria Ben sotto i 75 esatto. della categoria. e li ha belli, molto belli. E qui occhio perché il Vale. record di questa categoria è 205, quindi potrebbe tentare un 5,5 e provare a battere il record. Beh, qua anche se magari panca dopo può valere la pena giocarti Beh, sì. qualche energia. È che è un peccato più che altro perché Poi ricordiamo che c'è, aspetta, 75. scusa se Sì, ti sì. blocco un secondo, perché adesso abbiamo parlato di record, ricordiamoci che ci sono anche i mondiali di Roma, Certo. c'è da giocarsi l'accesso a questi mondiali, Assolutamente. per farlo bisogna essere tra i primi della categoria, quindi non ne abbiamo ancora parlato bene, però c'è questo ragionamento anche. Io Certo. immagino che oggi il record sardo possa anche andare in secondo piano. Assolutamente. Però sta chiamando la quarta prova. Io 206. 206. Diciamo che comunque per essere in categoria meno 75 pesando 68 kg è un ottimo carico. È quasi un 3BV. E tra l'altro lui qua se la può godere perché sarà sicuramente il primo sia come chili validi che punteggio totale per quanto riguarda i senior nella sua categoria di peso.
non c'è nessuno che si è avvicinato, quindi diciamo che adesso sì, puramente un discorso di record. Certo. E probabilmente questa è la sua Adesso disciplina più praticamente forte. faranno quei 6 minuti di recupero per farlo recuperare, poi ci sarà solo lui, immagino. E vedo solo la sua Lui è casella. l'unico che fa la quarta prova. Non so se ci sia effettivamente i 6 minuti di recupero. Daranno 6 minuti? Non saprei, però minimo credo di sì. E allora, visto che vedo anche i giudici in piedi, io direi velocemente linea la regia e poi ci ritroviamo qui tra pochissimo. Ciao. Allora, in verità siamo tornati molto prima del previsto, altro che 6 Parte minuti. subito. Si Se va la sente. subito. Per i 206 kg. Vuol dire che c'era proprio. Invece no. E forse invece avrebbe Forse era dovuto... meglio riposare. Forse è trascinato dalla carica, non so, dalla Sì, foga. purtroppo a livello proprio di recupero sui massimali riposare almeno 5-6 minuti è fondamentale. E lì un coach ti deve forzare veramente a Assolutamente. costo di bloccarti col Ma corpo. sì, Quindi, decide il coach in questi casi. quindi comunque il coach... Secondo te c'è l'errore del coach in questo caso? Senza vabbè, attaccare, no, senza fare un attacco adesso. Non Però saprei adesso parliamo se di è stata una generalità. decisione Cioè il della- coach può decidere, guarda, hai recuperato solo 2-3 minuti, però ti vedo Diciamo che io pronto. avrei chiesto qualche minuto in più di recupero, perché Che comunque lui poteva richiedere, cioè da credo di regola sì. almeno. Credo di sì. Adesso non ho ben chiaro il regolamento, ma di solito sì. Ora, allora, assistenti in posizione. Quindi si dovrebbe andare ancora avanti. Adesso abbiamo Adesso siamo su categoria di peso 82,5. Tutti 82,5. Abbiamo stavolta un bel flight con 12 partecipanti. E credo che si vada ora perché non vedo che tutti sono ancora qui, se no immagino avrebbero già annunciato la pausa pranzo. Lorenzo Dore? No, l'organizzatore organizzatore in rosso. Ah, ok. Vabbè, da casa, da YouTube, insomma, a casa, in giro, ovunque siate, non potete capire la conversazione. Noi abbiamo ovviamente uno schermo con la tabella con tutti i partecipanti di ogni flight, di ogni gruppo che si appresta poi a eseguire le 3 prove di squat o degli altri esercizi. In alto, in rosso, dovrebbe esserci il nome o di chi svolge il ruolo di speaker, mettiamo, Ok. o comunque qualcuno che non è giuria ma è lì presente. In questo caso adesso c'è Lorenzo Dore, Ok, salutiamo Lorenzo. ovviamente lui comunque che mette in piedi questa organizzazione che è sempre più tra l'altro affinata a Iglesias. Nell'ultimo campionato nazionale sardo di powerlifting, non il single lift, era un po' sofferto con il cambio di programma, era leggermente diverso. Adesso non so se è tornato indietro poi a quello vecchio o se abbiano trovato un mix vincente, che veramente si è migliorata tantissimo la fluidità delle operazioni in generale. Veramente vedo una squadra molto molto fluida, molto affiatata. Infatti sia tra il richiamo iniziale e poi insomma, da quando si è iniziato con le prove sono andati dritti abbastanza rapidamente. Non è scontato poi quando hai tanti numeri, Assolutamente, tanti si dati, vede che tanti c'è partecipanti una- e ripeto, neanche tantissimi Una anni alle tue grande spalle. organizzazione, sì. Ora puliscono la pedana.
Io credo... No, io credo si vada avanti ora. C'è già il bilanciere pronto con la prima Sì, alzata sì, di sì, Tommaso Spettu. Sì, 130 kg. Vengono richiamati i giudici. Perché il giudice stava scappando via forse. Clima di risate intorno alla postazione degli squat. Infatti vengono chiamati i giudici in pedana. Pedana che viene anche ripulita adesso. Il bilanciere va a 130 kg. Sì, si va allora, si va. 13 per Spettu a seguire Maras e Meloni. Si parte con Tommaso Spettu. Allora adesso lo ricordo, tutti categoria di peso 82,5 kg, lo ripeterò almeno 4-5 volte, su questo non c'è dubbio. Si parte con un senior di 28 anni che è appunto Tommaso Spettu, che parte con 130 kg. Lui che pesa 78,3, almeno questo peso di stamattina, no, Bella ieri forma. forse, le pesate sono state O ieri sera o tra ieri stamattina? sera del 19 o stamattina tra le 7:30 e anche fino alle 9, per chi magari non è rientrato. Noi siamo al arrivati primo verso le 8 e un tentativo. quarto a Sassari, siamo vicini. Questo è vicino, 40 minuti, Sì, dai. sì. Più complicato per chi magari viene. Cioè, da Cagliari, zone del sud. Però diciamo che il Nord Sardegna è stata fino a qui la casa dei campionati Sì, io sto notando che nazionali. comunque nel Nord Sardegna, soprattutto negli sport di forza, c'è molto più movimento. Sì, c'è una. Rispetto, sì. Non è uniforme. Oddio, Almeno mm, nelle iscrizioni sai un po' com'è. Adesso magari nelle condizioni c'è più nord. sì, tra street lifting e anche powerlifting ho notato sempre una maggiore affluenza dal nord. Agonistica E dal centro. oppure In generale, amatoriale, anche professionistica. Mentre inizia molto bene Tommaso Spettu, anzi, Sicuramente c'è tanto potenziale per crescere in generale poi. infatti, scusate, per Marras siamo già andati avanti. Chiedo scusa, Gabriele Marras, devo fare il solito Sì. recupero. 53 anni, un Master 3, 140 kg, la sua prima prova valida, quindi ricordiamo Master 3 lui, ricordo ancora una volta tutti categorie di peso 82,5 kg, Marras pesa 86,5 kg. Allora ne approfitto anche per dire il prossimo che è Jacopo Meloni, 165 kg la sua prima prova, lui 19 anni, Teenage 3, lui pesa 81 kg. Abbiamo qualche giovane adesso, abbiamo 2 19enni consecutivi, allora andiamo a vederla la sua prova, prima poi di riprendere a parlare di iscrizioni e di Ottimo movimento. affondo. Facilissimo. Alzata valida per Meloni. Il bilanciere rimane a 160 Bene Meloni, e quindi dicevamo, quindi si sente anche nell'amatoriale la differenza tra nord e Sì, sud. ma penso che sia dovuto al fatto che magari come discipline sono più, diciamo, divulgate. Magari c'è chi ha più palestre, comunque Sì, più persone ci che sta. Comunque hanno il aperto l'attività. potenziale è tanto sia al nord che al sud per crescere. Ormai con Instagram e i social il mondo della forza ha molta più visibilità rispetto a prima. Beh sì, tantissimo. Ora abbiamo Pintori Alessandro. Abbiamo sì, anche lui 19 anni, anche lui un Teenage 3 proprio come Meloni, loro se la giocano. E tra Stesso l'altro peso. anche in questo caso 165 kg, superato anche adesso assolutamente, e quindi facile. entrambi oltre quello che era il record, che era 142,5. Questa è una sfida molto interessante. Penso che se la giocheranno alla terza alzata. Tra l'altro 900 grammi di differenza con Marras, scusatemi, con Meloni che pesa 81 kg e con Pintori 81. Esatto. Quindi siamo molto vicini, è molto bello. Si sono messi d'accordo. Meloni ha alzato l'asticella a 180, quindi già un più 15. Vedremo se Pintori sarà 175. però vicino. Ci sta. Qui conta chi Si è più vedrà vicino poi al nella massimo terza anche. e magari anche nella quarta, dipende quanto sono Guarda, vicini. è vero. Questa va a essere una bella sfida. Adesso abbiamo Roberto Deledda, junior 22 anni, Sì. 185 kg. E qua potrebbe esserci anche in vista il record che è 215. Mi sembra
poco a fondo, 22 anni e infatti non valido. Il bilancio delle sta 185 kg, alzare 4 ed è richiamato da Dore. Credo che Dore sia una sorta, sì, Dore in questo caso fa da super advisor, supervisore comunque. Adesso abbiamo Daniele Ortu con 185 kg, senior di 27 anni. 185 kg anche per lui, anche se il record per il senior Bello alto. degli 82 kg e mezzo, 260 e mezzo. Sto cercando se qualcuno può attaccarlo, magari un Giuseppe Manca che sarà il penultimo del flight che parte dal 125. A Intanto fondo. ha iniziato sicuramente bene Daniele Ortu. Abbiamo 6 senior, 7 senior in questo flight dalla stessa categoria di peso, un po' più staccato rispetto come potenziale di alzata, perché ha fatto 130, fa la 140, Ortu è partito con 185, con 190 parte invece Carlo Vacca, come ho già detto senior, lui è un senior, nuovo senior, che ha 24 anni Fresco fresco. ed è il secondo più pesante di senior, 81,4, 81,8 sarà il prossimo, Mastino, anzi chiedo scusa, c'è anche Manca, 82 kg e mezzo di peso. Andiamo a fondo, buono. Mi sembra che ci siamo. Alzata valida. Bene Carlo Vacca. Salvatore Mastino, 81 kg e 8, siamo sul bordo proprio, gli 82 kg e mezzo, La riempiamo. secondo più pesante lui, 31 anni, ovviamente senior, e lui parte da 200. Non si vede, ma credo che Sta togliendo sia una collanina al Sì. coach. Abbiamo un minuto, giusto? 20 secondi credo per andare. Credo che dal secondo o terzo richiamo poi sono 20 secondi, quindi forse un minuto totale. Ok, sì, alla fine è sempre un minuto, solitamente. Ci siamo, dai. Nicola, Si Salvatore incastra. Mastino, 200 kg. Vediamo. Benissimo la prima prova. Il bilanciere va a 210 kg, per attezzare 13, per braccio a seguire, e se manca. Si sale a 210, tocca ora a Davide Brazzo. Questa è tutta la sfida a segno. Questa è sfida calda per l'accesso ai mondiali di Roma. Poi domani tutte le premiazioni al termine della competizione. Già oggi però comunque saranno insomma, se non, squat se e non panca, sì. pubbliche le classifiche, ma saranno fatte insomma per lo squat sia maschile che femminile e panca maschile. Anche se lo stacco a volte cambia le sorti. Buono. A volte ti becchi quei 300 kg di stacco che non ti aspetti e possono ribaltare. Sì, Sì, nello stacco forse è l'alzata più determinante. Poi ovviamente devi essere equilibrato su tutte, ma è quella che comunque determina tanto tra le tre. allora, giusto modo per dire seguiteci anche domani perché è tutto Assolutamente. incerto fino alla fine. E allora, dopo Brazzo che ha fatto bene sui 210, adesso c'è Edoardo Pedis, lui va per i 220 kg, Brazzo segna da 30 kg, invece
scusate, di 30 anni, tra chili e chili, molto sottili, invece Gerardo Pedis 34 anni. Vediamo. L'affondo c'è. Buono. Buono anche per lui. E adesso il più pesante di questa categoria di peso, perché 82 kg e mezzo riempita alla perfezione. Lo scarico liquidi ha funzionato. Sì, poi chiaramente qualcuno che è andato sotto per rientrare. Assolutamente. Come viene preso poi dall'ambiente intorno? Come? Questa scelta di scendere, come viene presa dall'ambiente? Ma in realtà fa parte Perché del potenzialmente gioco. arrivi che sei più forte tu. Gli In altri realtà della potenzialmente sei più forte perché riempi meglio la categoria, però bisogna anche stare attenti perché durante lo scarico liquidi spesso e volentieri non riesci ad arrivare al top comunque il giorno della gara, quindi ha i suoi pro e ha i suoi contro. E intanto però è quello che parte con più peso di tutti, 225 kg della prima prova. Veloci. È superato molto molto bene, la fondo era perfetto, e allora non c'è dubbio. In questo caso le energie ci sono. L'inizio è positivo, anche perché nella seconda prova l'unico che lo supererà sarà, almeno la sua prima prova, sarà proprio Pedis con 227 kg e mezzo. Giuseppe Manca parte avvantaggiato, lui 35 anni, che lo ripeto dei senior. Adesso abbiamo l'ultimo di questo fight, almeno per ordine, che è Danilo Manedo, 52 anni, un Master 3. Ricordiamo anche lui come tutti gli altri, categoria di peso 82,5, il suo peso invece di 77,6 e parte con 167 kg e mezzo. Chiede di alzare il bilanciere. Lui che ha richiesto altezza rack 13, o almeno questa è quella ufficiale, e forse la stanno alzando di più, o forse non era sistemata a Forse no. 13, riesci a capirlo tu? Non ho ancora la vista, anche se ho gli occhiali purtroppo non funziona così. È complicato da... Vediamo. Non sembra convintissimo, forse sì però. Ho Lo visto la vedo- faccia proprio convinta come si è approcciato al Era bilanciere. nel suo mood. Sì, c'è. Valido. Non si è deconcentrato, è rimasto sul pezzo. Allora, prima prova tutta regolare eccetto Roberto Dele. Eccetto Deledda, che non è riuscito nei 185, ci riproverà però con i 190. Però prima di lui bisogna ripartire da Tommaso Spettu, dovrebbe essere con lui l'inizio anche delle seconde prove, non dovrebbe essere stato cambiato minimamente l'ordine, quindi Spettu che da 130 passa a 140 kg. Intanto vedo il mio allievo in preda all'ansia sulla tribuna, Angelo che si tocca i capelli. Spiegato. Esatto, è lui. Sarebbe avere la seconda camera in questo momento da puntare. E in effetti sembra abbastanza ansioso. Parecchio. Sarà la prima volta per lui. Sì, la prima allora- esperienza. E allora ci sta. Magari vede queste persone che Non vede l'ora di farla più che altro. intanto 140 kg portati a casa da Tommaso Spettu. Lui il primo dei senior, dei 7 senior che si affrontano in questo fight. Però Spettu insomma parte più staccato, insomma, anche perché è più leggero e quindi può pensare più a se stesso, si può concedere questo lusso. Ora Gabriele Marras, lui sale di 7,5. 147,5. Lo porta Ottimo. su, ricordiamo, Master 3 Marras, 53 anni. Sorriso, e poi vedremo a quanto salirà. Intanto sale di 10
Alessandro Pintori. Ecco, torna la bella sfida tra 19enni, tra Pintori e Meloni. Pintori prima è andato dopo Meloni, questa volta l'hanno messo prima perché per 5 kg ovviamente hanno detto mettiamo quello più leggero e poi aggiungiamo i chili di Meloni. Sì, perché vanno in ordine crescente di carico. Quindi può variare l'ordine. Diciamo che il tempo di recupero lo hanno comunque perché sono tanti. E poi insomma è difficile che scali così tanto. Sì. Vediamo. Ricordiamo la sfida qua è anche sul record, perché il record l'hanno battuto entrambi, era di 142,5 kg. Buona. Pintori lo porta a 175 e Meloni adesso proverà subito la risposta con 180. Il Pintori chiama 182,5 per la prossima alzata, la terza. E poi ricordiamoci una potenziale quarta prova. Sono lì proprio che se la giocano. Sai, tanto dipenderà da Meloni perché Meloni già adesso può essere solo distante 2,5 kg dal terzo tentativo di Pintori, quindi se poi magari Meloni va a 190, allora Pintori potrebbe pensare non vado più, do tutto nella panca e poi negli stacchi. Insomma, vediamo, dai. Io spero una battaglia accesa già da ora, con quarta io. prova. Abbiamo voglia di spettacolo. Tanto la porta a casa Meloni fa suo il record dopo la seconda prova. Ora Roberto Deledda, l'unico junior di questo flight che è anche l'unico che non ha portato a casa la prima prova, non valida sui 185 kg, adesso ci prova a 190. Ed eccolo. Vediamo. Deve affondare. Vediamo. E la è valida. Una rossa e 2 valide. Diciamo che il parallelo era lì, molto giusto. Però ha portato E lì a a casa volte il è un risultato. po' come se un po' sbilenco, da una parte ti Basta vedono pochissimo. A volte capita anche che da un lato riesci a... Quindi se sei in parallelo comunque va bene. No, devi sempre Deve essere spezzare. comunque un po' sotto. Sì, di sì, questo. sì. Poi diciamo che da dove siamo noi non si riesce a vedere benissimo. No, la cosa migliore nitidamente. sarebbe essere al posto dei al posto del giudici. giudice. Però quando Però si è rifatto, è salito a 190, adesso Esatto, ha vedremo portato a come casa- risponderà. in quella valida che è la cosa fondamentale. Tanto bella notizia, Meloni alla terza prova andrà sui 185, Pintori 182,5, quindi sono ancora lì per una quarta prova. Sono molto vicini, molto bene invece adesso Daniele Ortu, che da 185 sarà a 195. A 200 invece Carlo Vaca, siamo entrati nel turbine dei senior. Dopo Spetu c'è stato Ortu, adesso Vaca e poi avremo anche Mastino, Brazzo, Pedis e Manca, quindi adesso insomma tutta la sfida senior. Pronto Vacca. Qui a fondo c'è. Buono. E anche una convincente risalita. Quindi Mastino andrà sui 215.
Questa è una sfida per i primi 3 posti, perché il primo se lo prenderà, deve prendere su Giuseppe Manca, anche un bel 151 di punteggio totale. Se pensiamo che il secondo è 143 De Pedis. Però adesso siamo con Mastinu. 2.15. Vediamo. Buona. Valida. Facile, controllata. Adesso lui forse ha anche 10 kg. Sì, sì. 2.25 li chiama sicuramente. Affida la chiamata al coach. Anche perché, ripeto, qua si giocano comunque quei primi 3 posti. Podio sullo squat, Il però. primo è fatto, forse anche il secondo, poi dopo invece il terzo è molto più aperto. Sì. 2.22 e mezzo li ha chiamato. Una chiamata onesta. Più che altro poi anche pensando Sì, alle altre prove, intanto sali, assolutamente. tieni un certo livello. Vedremo, anche perché forse l'unica veramente sfida da quarta prova possibile è quella tra Tintori e Meloni, 2 T3. Intanto invece adesso Brazzu con 220 kg più 10 vincente rispetto ai 210 della prima prova. Poi Pedis da 220 a 227,5. Vediamo Pedis. Occhio, ha perso proprio anche l'equilibrio. Credi solo equilibrio o magari anche forza? Ma secondo me di forza li ha proprio perso la stabilità sul piede. In realtà ho notato anche sulla prima un pochino di stabilità. Cosa può essere dovuta? Non saprei, mi sembra che si sia sbilanciato sul tallone. Vedremo sulla terza. Mi ha chiamato stesso peso della seconda, perché a livello di forza mi sembrava che ce ne fosse. Probabilmente anche vicino al limite ha detto chiudo, questo è quello che devo avere, il peso sento che Certo. ce l'ho, non rischio, lo devo portare a Assolutamente. casa. Ora vediamo i due. Ma anche va 245 più 20 rispetto Alla prima. Sì, e qua dipende come ne viene fuori. Vediamo. C'è un discorso anche di record che a 260,5 tanto secondo lo porta me su molto bene. Penso che ci proverà. Molto bravo. Adesso vediamo io probabilmente fa un 255, poi magari tenta Potrebbe anche passare a 2,60 in realtà. subito Su terza. questi carichi un più 15 si può tranquillamente mettere. Vediamo. Ancora non c'era da Lo ci sta scopriremo pensando. presto. Non ho visto ancora. Si accettano scommesse. Beh, alla fine dipende quanto la sente, perché ovviamente se può fare il passaggio senza Sì. passare alla quarta prova, perché no? Vuol dire comunque fare un'esecuzione in meno. Esatto. Vediamo. Esatto, infatti più 20. 20 anche in questo caso 2,65 per battere il record anche in maniera marcata. Quando sali di 40 cosa vuol dire? Che le prime due che fai, cioè 40 tra la prima e la terza, vuol dire che le prime due sono più quasi un riscaldamento Diciamo che definitivo, un po' più ci sta pesante. perché di solito la prima è sempre quasi un fine riscaldamento e comunque devi prenderti la sicurezza per
avere almeno una valida in gara. Poi diciamo che appunto su 250-260 kg, 20 kg sono come un 10 kg di salto su una persona che ha 130-140 sul bilanciere, la percentuale di carico è la stessa. Sembrano tanti chili, ma alla fine comunque è un aumento ponderato. Intanto bene anche Danilo Madeddu, lui invece Master 3 è passato da 167,5 a 180. E quindi ora si parte con le terze prove da Tommaso Spettu. Ora ne vedremo delle belle. Lui ha cominciato con 130, prova a chiudere con 150. E E la porta su, lo porta su. Good job. Ora Gabriele Marras, poi la sfida tra i due 19enni, Pintori e Meloni. Prima però Marras che ha cominciato con un 140 per poi fare 147,5, anche se qua ci dicono 0,2 ma ne dubito. Esatto. No, non si può chiamare. E poi con costanza ancora più 7,5, 155. Ci va anche bello deciso, Ma lui era abbastanza Sì. soddisfatto. Perfetto. Mi ha gasato. Allora lui era Devo dire la abbastanza verità. soddisfatto anche dopo la seconda prova, l'ho visto molto contento. E l'ho visto molto deciso e Quindi credo che lui comunque Bravissimo. si sia presentato qua per avere più o meno questo peso. Poi magari è andato anche nel previsto e magari ci pensa a fare qualcos'altro. Anche perché è abbastanza fuori competizione con gli altri. Quindi io Certo. credo che lui possa veramente godersela a giocare al limite. si sono in due in Master 3 praticamente. Eh sì, C'è Madeddu e sono Marras e Madeddu. Però Madeddu è abbastanza più avanti, quindi sì, insomma. sì. Ora vediamo la sfida fra i 19enni. Sì, tocca a Pintori. Allora, il record adesso è 180 di Meloni. Pintori risponde con 182,5, poi però Lo vedremo. Meloni può rispondere a sua volta. Vediamo. Però non deve sbagliare c'è. chiaramente Pintori, non Non ce l'ha. ce la fa. Peccato. Tu cosa faresti adesso? Sia da atleta che da coach. Fai la quarta, rifallo, oppure... Diciamo che se ha tutte e tre le alzate forse non ne vale neanche la pena. Se deve fare tutte e tre le alzate e bruciarsi così. Se fa solo lo squat, assolutamente. Per adesso, anzi, record già ufficialmente di Meloni. È già fatto perché era già suo, non è può riuscito solo nel migliorare. sorpasso Pintori. Meloni adesso tenta di mirarlo di 5 kg e poi lui può risparmiarsi sicuramente la quarta prova. Sono fiducioso. A meno che veramente non sbagli, li bruci. Infatti. E forse si mangerà Spero di ancora non di più le aver mani. fatto sfiga. No, assolutamente. Anche no. lui ha perso un po' di stabilità in buca purtroppo. Diciamo che forse dopo questo errore Pintori si mangerà le mani e dirà cavolo, facendo io il 52,5 magari... Ora vedremo. Ma Beh, in effetti magari cambia adesso di nuovo e Pintori può dire adesso invece ci certo provo. che sì, ti viene il rammarico perché comunque puoi prendere il record. Vediamo. Per adesso non vediamo movimenti per quarte prove, quindi viaggiamo spediti con Roberto Deleda che si affaccia sui 200 kg. È andata male a 185, si è rifatto con 190, adesso vuole chiudere alla grande con 200. Sembrava anche Adesso non alto. parliamo più prima perché tre errori di fila. Al prossimo È un bel in salto. silenzio. Peccato per lui perché 2 su 3 non sono andate. Diciamo che comunque il suo l'ha portato a casa. Alla fine, anche se è un'alzata valida, l'importante Tanto è averne unico perlomeno una. junior su questa categoria di peso. Ottimo. Quindi per lui veramente sfida solo con se stesso, ma proprio in tutti Va i sensi. benissimo. Ovviamente è fondamentale averne una, altrimenti è un vero peccato perché fai il fuorigara. Ma lui ce l'aveva già, l'aveva fatto, quindi anche perché con 2 errori sarebbe rimasto basso per chiudere proprio.
Allora, ciclo di senior con Daniele Ortu che ha iniziato con 185, sale con fatica ma raggiunge i 205 kg. Felicità. Vabbè, comunque parti, chiudi con più 20. Ottimo. Poi ognuno equilibra come vuole la prima prova, chi veramente più scarica, più leggera, chi comunque è già più importante. Vediamo botte per caricare. Quelle sono il must proprio. Assolutamente. Lasciare il segno del magnesio dietro è fondamentale per approcciarsi al meglio all'esercizio. E allora lui, Vacca, ha iniziato con 190 kg, poi 200 e 210, sempre più 10, vedremo ora come andrà. Un po' di sofferenza. Non riesce a portare a casa i 210. E adesso Salvatore Mastino. Lui ha fatto prima un più 15, passando da 200 a 215, adesso più 10, prova i 225. A lui sulle cosce la carica, non sulla schiena. Aveva detto no, la schiena Dipende dai gusti. magari aveva la schiena un po' faticata già stamattina, ha detto no, la schiena no per favore. Adesso però, concentrazione per Mastino. Alla grande direi. Vediamo la conferma, occhio perché c'è un rosso, Ok, valida. ma poi due è valido. L'affondo Tra c'era. l'altro quasi sempre è a destra il rosso. Abbiamo il giudice più severo forse. O Può forse è quello essere. messo meglio e quindi vede qualche più. Dipende, magari a volte hai un'anca più bloccata e scendi peggio. Ma tutti dalla con stessa me. parte. Tutti sull'anca sinistra. Siamo più o meno tutti. Prossimo sarà Edoardo Pedis intanto per andare avanti. Lui ha fallito la seconda prova 227,5 e dice no, rimango qua, mi porto a casa questo, Aveva comunque un perso più stabilità. 7,5. Vediamo ora se riesce. È vero, a lui è stare quello più che aveva sul perso due centropiede. volte un po' stabilità, la prima però l'aveva portata a casa, Sì, avevamo detto tallone per lui. è andato un po' sul tallone sulla seconda. Vediamo. Aria. E ora infatti la chiude agilmente. Era E un quindi discorso dimostrazione di che il stabilità. peso assolutamente lo teneva, lui però per sicurezza ha detto Ha fatto chiudo così. A volte la stabilità è fondamentale, purtroppo se c'è la forza ma non c'è la stabilità è difficile. Ottimo lavoro comunque perché ha dimostrato di avere quel carico. Beh, anche perché poi forse da Facile. questo punto di vista proprio lo squat è quello più delicato della stabilità. Sì, assolutamente. Adesso abbiamo il 2.30 di Davide Brazzu. E già YouTube qualcuno nei commenti ha chiamato e richiamato, qualcuno l'ha definito anche John Cena, se ho visto bene. Brazzu? Tra l'altro John Cena che adesso è diventando anche il cattivo la WWE, quindi non lo so se sarà contento Brazzo, ma comunque iconico John Cena. Va per i 230 kg, lui che è uscito con i 210, non riesce. È scivolato anche il bilanciere avanti. Fa più stabilità o più forza? Cosa è mancato? Diciamo che è un po' andato avanti col carico. Quindi già iniziando a Quindi scendere ha forse sbilanciato in a... avanti. Nella risalizione, già in buca ha perso compattezza. E adesso un momento clou di questo fly, dopo aver visto la sfida tra Pintelli e Meloni che non avrà una quarta prova, abbiamo il tentativo di record di Manca. Prima 225, poi 245 e adesso 265. Per battere il record, lo ricordiamo adesso, categoria di peso 82,5 kg senior,
record di 260 kg e mezzo, lui può superarlo di 4 kg e mezzo. Tutti concentrati, due belle testate al bilanciere per non sentire più dolore, per poter salire poi. Per far vedere al bilanciere chi comanda. Ma d'altra parte ognuno poi ha il suo modo anche di scaricare un po' la Assolutamente. tensione. Gamba su, sì, Ma sì, molto bene, Tanta molto roba. bene. complimenti. È un bel applauso per lui, meritato. Complimenti. E io credo che Dora adesso gli stia dicendo qualcosa, ma per dire non roviniamo il bilanciere. Non lo so, comunque gli sta... Allora, Dora ha una faccia sempre molto seria, quindi è difficile soltanto guardandolo capire se gli sta facendo i complimenti, un consiglio oppure un Certo. rimprovero. O poi una persona di grande Penso cuore. che stiano Dora. chiamando la quarta alzata, Allora, chissà che Non Dora si è... accontenta del record forse. Allora, io... Vediamo. Sai che io ho il dubbio che è stato Dora a dirgli qua, che secondo me ne hai di più. Sì. Da come ho visto l'atteggiamento di Dora, Poi qua è un po' in 2,80. azione, 2,80. Ne vedremo delle belle. E allora, State vediamo collegati. se lui se se li prenderà quei 5 minuti, 6 buoni. Io direi che Secondo me è sarebbe specie dopo. fondamentale. Vedremo. Intanto Danilo Madeddu, lui di 10, da 180 a quanto 190, lui Master 3. 52 anni, 77 kg e 6, il peso ufficiale. Purtroppo non c'è. Niente da fare per lui. Resta a 180 il suo Ci ha provato. peso massimo raggiunto. C'è solo il tentativo di record che è già suo Sì, attualmente. e poi a questo punto immagino ancora verso il prossimo flight, immagino che sarà poi la meno. potrebbero chiudere tutti gli squat Esatto. e poi dopo andare Sulla pancia. No, immagino anche la pausa pranzo, in teoria dovevano fare i giudici da Sì. programma. Io avevo definito le 13, si era parlato un po' di Anche questo per il orario. telecronista. No, il tecnicista tanto se è furbo mangia anche nel mezzo. Assolutamente. Io non devo posso permettermi di più. I giudici credo che proprio anche per formalità assolutamente non Certo. debbano Anche perché mangiare di devono fronte. stare attenti. Beh, loro chiaramente è Costantemente. responsabilità, visto che comunque è una competizione che ripeto, non è solo giocarla a livello regionale, No. qua si gioca l'accesso ai mondiali di Roma, che saranno a giugno 2025, quindi loro devono essere attentissimi. Però credo stavolta veramente qualche minuto di attesa e allora approfittiamo magari per toccare qualche tema, prima di tutto un po' quello che abbiamo visto fino a qui. Dicevamo tutti atleti corretti, attenti, veramente Sì, sì. le esecuzioni non valide sono state questioni di o affondo non ben eseguito oppure veramente Ma sono piccole tutte cose scivoli. comunque che possono capitare quando ti testi sui massimali in una gara, assolutamente. E poi comunque in generale tutto un bell'ambiente. Quanto spazio dietro per riscaldare? In Ci sono tanti rack, è una buona area di riscaldamento. quanto ottima. prima si va a scaldare? Dipende. Di All'incirca, solito diamo 30-40 minuti prima di iniziare la tua prova. quella è un po' la media, magari inizi a qualcuno anche prima, scaldarti, sì. qualcuno un'ora Magari prima. qualcuno vuole fare mobilità, prendersela un attimo più comoda e inizia 50 minuti prima. Ecco, il riscaldamento, ecco, dai, andiamo dentro un po', ne approfittiamo. Tutti i riscaldi, non è soltanto chiaramente riscaldare il muscolo No, con assolutamente. un'alzata, c'è tutta una Diciamo che fase io faccio ancora prima preliminare. partire da una mobilità generale per scaldarsi a 360 gradi e poi fare anche una mobilità specifica sul gesto e poi si parte col ramping, quindi semplicemente il riscaldamento sull'esercizio fondamentale, che in questo caso è lo squat, andando a partire col bilanciere più o meno col 40% del carico e poi pian piano saltando per arrivare all'ingresso in gara caldi ma non stanchi, è fondamentale. Ecco, invece in generale, cioè in settimana, uno allena, cioè teniamo sullo squat, come viene strutturato un allenamento? Dipende, se alleni lo squat una volta a settimana, di base io lo metto 2 volte a settimana, soprattutto su una persona che vuole fare gare o comunque prepararsi per una gara. Magari con un primo giorno su uno squat più pesante e il secondo giorno magari impostato un attimino più sulla tecnica
per correggere gli errori, lavorare sugli Quindi più sticking leggero, point, però un'intensità di carico magari minore, ma lavorare un attimino su quelli che sono i deficit e lavorare bene sulla tecnica, che è fondamentale. quanto dura l'allenamento? Dello squat? In generale, quando ci si concentra su un esercizio preciso, poi può essere lo squat, diciamo può essere qualsiasi che altro. per i fondamentali ovviamente porta via più tempo. Infatti di solito ne metto massimo 2 ad allenamento, perché altrimenti comunque anche a livello di tempistiche non è sempre facile trovare il giusto tempo tra lavoro Beh, e certo, palestra. ovviamente. E quindi diciamo che è un fondamentale tra mobilità, riscaldamento e tutto, quei 40 minuti, 50 minuti buoni te li porta via. Adesso abbiamo Ci siamo il adesso. tentativo 2,80 sul bilanciere. Ricordiamo, era già stato battuto il record con 265 kg più 15 nella quarta prova. La fame di Giuseppe Manca, che vuole andare a 280 e sono tutti lì intorno a lui anche in citarlo. Su gamba! Anche Sì! molto incoraggiarlo a caricarlo, lo porta a casa. Anche questo agevolmente sono Tanta roba. 280 kg. Se potesse fare la quinta prova secondo me la farebbe oggi. Adesso però Direi che ora possiamo anche accontentarci. lui immagino farà anche Anche poi perché ci sono altre. i mondiali magari. E comunque Perché sennò da qua giù non si ferma mai. aveva riposato 5 minuti. Ma alla fine se ti danno un tempo minimo io penso che a prescindere sia giusto Sì, sfruttarlo. sì, Cioè sì. veramente poi tu lo saprai meglio di me, ma non credo che ci sia un motivo così forte da dire no, non Più aspettare che 5 altro minuti. un conto è lavorare magari su 6 colpi in squat, magari riposi quei 2-3 minuti e riesci a performare. Beh, ma perché hai anche meno peso, non sei sul massimale. a Sì, quel no, perché punto. più si alza l'intensità di carico, quindi più sei vicino al tuo massimale e più tempo devi recuperare tra una serie e l'altra. Dico quello, un conto se mi scaldo o peso leggero, il muscolo che mi Esatto. mette caldo va diretto, non sfreddarlo. Sì, sì. Però qua è stata veramente di sforzo forte, adesso Esatto. dietro voi non riuscite a vedere perché ci sono tutti ovviamente questi stand di cartelloni, però dietro è il momento della gloria per Giuseppe Manca, una gloria meritata. Assolutamente. Grandi numeri per una mano 82, tanta roba. Eh sì. Poi ricordiamo 35 anni senior, senior fino a che età si rimane? Fino ai 40, Fino 39. ai 40. E poi c'è il Master 1. Master 1. Vediamo. Quindi come immaginavo, allora si chiuderanno gli squat e poi dopo ci sarà la pausa, insomma, per un po' tutti. Almeno si immaginavo. fa la divisione per disciplina, credo che questo darà anche il tempo di organizzare il tutto, mentre abbiamo il tuo allievo. Stavo facendo ok. Ma se vuole può avvicinarsi anche lui, dai, così lo facciamo lo vediamo Eccolo. un po', facciamo parlare. Allora vediamo un po'. Ha subito visto il gesto, apro. Ma lui pensa perché adesso tu lo manderai a fare qualcosa anche riscaldamento. Sì, Scoprirà invece che Adesso lo faccio sedere. Quanti anni ha, ricordiamo? 24. 24. Appena entrato nel senior. Allora, adesso lo facciamo avvicinare. Ricordiamo il nome? Angelo Soro. Angelo Soro? Sì. Con la O finale o con la U? con la U, Angelo con Soro. Allora vieni, ti do poco poco la sì. segna, vieni. Oh, non lo Sì, so. sì. Vai tranquillo. Allora, Angelo Soro, 24 anni, 24. quindi primo anno da senior. Sì. E esperienza invece in gare, in competizione? Piccola gara di street lifting insieme alla Ok, quindi palestra del questo è un po' un di Paolo. esodio per te, quello di oggi. Sì, sì, sì. Anche negli completamente. squat? Lo squat non lo faccio. Cosa farai faccio quindi? Solo panca. Solo panca, neanche domani gli stacchi? No, no, Ok, solo panca. quindi solo panca. sulla panca, allora chi arriva la prima volta a una gara di questo tipo, come si sente? Ma in realtà io sono abbastanza tranquillo. Ma in verità ti abbiamo visto un po', ti abbiamo No, visto perché toccarti la testa un po'. No, sono pieno di caffeina in corpo, quindi... Faccio un però... massaggio. però sono tranquillo, sì, sì. Che Paolo come No, come lui coach? è bravo, lui è bravo. Perché guarda, po'- tu sei un po' pignolo, un po' ma pignolo. bravo. Vabbè, Sì, pignolo, pignolo è un È giusto, complimento. no, è giusto. Quello in questo caso troppo, è sempre dai. giù, un po' troppo. Sì, sì, Ti sì. scoccia per l'alimentazione. Cosa? Per l'alimentazione ti No, scoccia. io sono... No, sono di autodidatta, sono tranquillo. Autodidatta. Sono a Poi io posto. non sono nutrizionista, Sì, quindi sì, 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 sì. al massimo consiglio di andare dal nutrizionista. Beh, certo, giustamente. Quindi tu sarai sicuramente di sera, tu sei quale categoria di peso? Meno 82,5.
quindi quelle che abbiamo assistito prima, anche se la per gli squat, quindi avrai anche tanti rivali. Sì. Avrai... Tu quanto... Dai, facciamo un po' di spoiler, a quanto punti ad arrivare. Anzi dai, non dici a quanto punti arrivare, dici con quanto parti, quello si può dire. Sì, dai. Partiremo un 130-135. Ok, vabbè, anche perché tanto per te questa è la prima, quindi conta più che altro a entrare un po'. Sì, certo. Sì, certo. era, diciamo, abbiamo Oppure, deciso di oppure ci testarci. punti anche. Fa panca da 6 mesi praticamente, quindi con me, perlomeno. Con te, sì, Però- sì, assolutamente. Non era una bella panca, Va diciamo. bene, va bene. Facciamo così. L'ha detto che sono pignolo. Va bene, va bene. Allora, tanto manca ancora un po', quindi tu fai da 6 mesi banca con lui, con l'Atlas Gym. Sì. Prima invece, a quale età hai iniziato a almeno Allora. entrare nella palestra in generale? Ho iniziato ad allenarmi a 17 anni, però ho iniziato ad allenarmi Veramente. Vabbè, a esatto. 17 anni hai cominciato come tutti, vado in Sì, palestra. sì. Ad allenarmi un pochino decentemente, a mangiare decentemente dall'anno scorso. Poi, ok, quindi dall'anno scorso hai iniziato ad allenare per discipline precise, per gare? No, allenarmi però bene. Infatti appena te l'ho portato un altro, ho fatto un interscambio. Sì, certo, stiamo facendo... Assolutamente. Abbiamo un po' di movimento qua, come volete? Anche se volete adesso possiamo fare... Lui è il tipo di fisico della federazione. O facciamo avvicinare tutti, facciamo avvicinare. Non c'è problema. Tranquillo, mi siedo qua tranquillo. No, tanto abbiamo un'altra sedia. No, ma adesso facciamo un gruppo, non c'è problema. Allora. No, presentati, vieni, cosa ti siedi? Vieni che adesso c'è spazio per te. Presentati. Niedu Stefano, Atleta? atleta, sì, sono 2 annetti fermo, prima gareggiavo al meno 90, ora ho fatto la meno 100. Devi partecipare? Sì, faccio stacco. È un ritorno? Sì. Quindi domani ti Esatto, incontriamo. esatto, domani. Sei in lizza, sei in lotta per qualificarti al mondiale? Speriamo, entro con 2,90. Quindi dovresti Pesando 90 anni. essere Si spera, vediamo un attimino. È una bella battaglia. Dopo 2 anni sì. Quanti, senza dirci i nomi, quante sono le persone che ti possono preoccupare? O comunque dici, cavolo, quelli sono quelli da battere, quanti sono più o meno? 2 o 3 Ci sono sono. abbastanza fastidiosi. Quindi sì. sarete 4-5 Sì, per, secondo per me i 3 sì. posti? Sì, C'è un assolutamente. vincitore, non voglio dire il nome perché ci No, allora divertiamo diciamo domani. che mi devo un po' riambientare. Dopo 2 anni sono cambiate tante cose, volti nuovi comunque, ragazzi nuovi molto forti, quindi... E come ti hanno riaccolto? Bene anche? No, bello bene, assessorato bene. oppure male? No. Ecco qua una in più. No, che- sono sempre più o meno quelli vecchi li ho sempre sentiti in altri ambiti, comunque teniamo sempre buoni rapporti. È stato un bel ritorno, diciamo. Speriamo questo è bello. di fare bene domani. E allora, con voi, a voi il commento tecnico si parte perché siamo categoria di peso 90 kg, abbiamo anche un paio di 100, si parte con Emanuel Sellero, 43 anni, Master 1, parte da 150 kg, a voi il commento. Buona, bella a fondo. Alzata valida per caldo, quindi bilanciare Tanto lui già ha annunciato che poi andrà a 160. Qua tra chiacchierare abbiamo un po'. Non abbiamo guardato bene poi tutto il potenziale dei prossimi. Tanto ti chiedo, questo è l'ultimo fight o ne avremo anche un altro? Poi abbiamo Negli squat. meno ti 100, chiedo. c'è anche meno 110, non leggo sotto, penso no, di no, sì penso che però. si fermi- E allora mi sa che è l'ultimo, lo sai? Sì, mi sa che è Perché questo l'ultimo. c'è squat, forse non Sì, questo è il perché mi settimo sa che flight, avete sì, detto sono c'è la 7. pausa. 7 flight, c'è la pausa, poi iniziano con la panca. Bene, allora, il primo l'abbiamo già avuto, adesso abbiamo Stefano Cadoni. Flavio Sanna. No. Sì, questo è Flavio Sanna. Cadoni, 84. Flavio Sanna perché lo conosco. 29 anni, lui è senior, 84 kg il suo peso, partito con 155 kg. No, lui è Flavio. È Flavio Sanna? Sì. E allora Flavio Cadoni, abbiamo già fatto Cadoni. Sì. Stefano Cadoni citato proprio all'inizio, lo salutiamo. Andiamo già avanti, ma qua parlando di tanti argomenti, abbiamo creato un bel salotto, ovviamente quando è il momento, non so, di scaldarvi, qualsiasi cosa. No, vabbè, tanto abbiamo la pausa pure. Non sto aspettando nessuno. Quindi quindi finito questo, andiamo tutti in pausa dopo. Oddio, non so pausa perché poi deve cominciare la panca, forse chi deve cominciare a penso fare un'oretta panca. però.
Forse. Di pausa? Più o meno, almeno Prova a ripeto, un'ora e mezza ok. alla 15 minuti. Vediamo. tempo fa era più o meno sì un'oretta, giusto per... Dipende dai tempi immaginati. Non lo so. vediamo un attimo. Allora, in effetti doveva essere più o meno dalle 13 forse. Esatto, 13-14 di solito, io mi ricordavo Però siamo già alle più o meno, 4:15. esatto, quindi penso salti, Si chiama i giudici andate a mangiare e poi si ricomincia. ci rivediamo dopo. Con i carichi dello squat. Niente, allora ci siamo persi Antonio Bardino, anche lui ovviamente categoria peso 90, un junior di 21 anni che ha alzato 175 kg nella sua prima prova, invece Fabio Sandro aveva alzato 165, bisogna un po' recuperare. Alessandro. Adesso abbiamo Alessandro Degliana, lui senior di 38 anni, parte con 180 e occhio perché Grandissimo. qui sono 210 kg di record sardo. Senior Forzale. di categoria 90. Oh, facilissimo, facilissimo. E qui sentito Bella a sentiamo un fondo. po'. Lui potrebbe arrivare alla terza Sì, prova per facile. tentare il record. Era l'ultima di riscaldamento forse questa. Bella a fondo, bella spinta. Vedremo allora. Ora avremo invece Giovanni Mattana. Giovanni lui Mattana, ha vai Gio. 35 anni e lui parte Questo è il previsto nostro team. 180. Ecco, il nostro team che si chiama? DC Team, sembra Daniele Conchedda. Ok, DC Team, quanti iscritti siete Adesso siamo in 3, 4, 5. come agonisti? Invece Sì. in generale Tanti allievi, Dani. Tanti? Sì, Anche sì. ben- Stanno iniziando, sì. ben divisi, però attenzione, Questo rosso non ho visto bene, forse a fondo non completo. quando non completo, non ho visto bene. Peccato si è alzato Facile. molto facile, non è sceso No, bene. non ho visto bene la L'ho visto all'ultimo io. E allora adesso cominciamo, ci rimettiamo un po' a dare attenzione giustamente a tutti i partecipanti. Quindi Mattana vediamo se si rifarà con un 180 o se comunque No, penso che aumenti leggermente. Fatto abbastanza facile, però... anche perché poi lui gioca senior insieme 195 a infatti, sì, Salvatore no. Petta, Non avrebbe- e a questo punto si mette anche con Sono Jacopo volati, Mucci, più che altro, che non è tanto sceso bene. abbiamo una bella sfida tra senior. Sì, Quindi anche se poi giù abbiamo Tamponi, Andrea Farris, Davide Melis Sì. che vorranno alzare di più la se sticella. la giocano tra di Vabbè, loro loro. sono 100, però loro sono categoria peso 100. Comunque, Vediamo un po'. come noi anche Giovanni Mattana, 90, Bella. Salvatore Petta Bene, va che bene. chiude bene la sua prima prova, 182 kg e mezzo, il peso. Abbastanza facile. E ora invece Jacopo Mocci, No, io trovo... 195 kg la prima prova, lui categoria 90, 31 anni di età, di un senior. 82 metri. Allora, foto, video, anche da parte del coach, vero? Probabilmente, forse nel caso si debba fare qualche segnalazione poi ai giudici, come è stato A volte anche consigliato. come ricordo. Beh sì, no, Succede, cioè, purtroppo succede però. no, però sono stati molto schieti e i assolutamente giudici hanno sì. annunciato, guarda, se volete Posso venire a dire fare che- Bella Dai, fondo, buono, Sono molto bravi i buono, giudici, buono. in verità. Assolutamente. Beh, in effetti non si è sentita alcuna protesta. No, magari se n'è veramente. accorto. Magari se n'è accorto. No, ma in generale anche poco fa. No, ma fin dall'inizio ancora non c'è stata nessuna lamentela, neanche uno sguardo tipo ma cosa è successo? Ho visto- No, secondo me se n'è accorto. Perché si è buttato un po' più avanti e non è riuscito a prendere bene la buca, ma ha fatto l'ultima di riscaldamento. Dai, mettiamola così. Comunque bene anche Jacopo Mocci che da Sì. 195 si è da 205, adesso Stefano Scanu, lui in confronto a Mocci è un 100 di categoria di peso, 41 anni, Master 1, 195 a prima Bella. prova Bella e un 215 kg attaccabili di record sardo. Bene, anche la sua prima prova, però soltanto Giovanni Mattana non è riuscito a portare a casa
La sua prima gara, prova, sì. esordio. Per chi? Per Mattana? Sì. Prima gara? Sì, sì. No, forse proprio non l'esordio che avrebbe voluto, però magari Dai, un si po' di arriva, sì, emozione. anche emozione. Ci sta tutta, in questi Anche casi. perché poi magari si viene a tremare dall'emozione proprio quando scendi. Intanto Giuseppe Frontedu, quello che vedete, sta dando su Bellissimo, 200 bella, bravo. kg. Lui 17 anni. 17 anni, fortissimo. Ammazza. Fortissimo. Noi due, commento super tecnico con l'ammazza. Sì, comunque tornando al discorso di poco fa, il mondo della forza sta crescendo tantissimo. Basta vedere che 10 anni fa non c'erano tutti questi talenti a questa età. No, assolutamente. Ma Nell'ultimo quello periodo proprio sono è saliti cambiata la tantissimo. mentalità. Sì, Il Cioè, ripeto, powerlifting prima in generale è salito a livelli stratosferici. Ormai iniziano a farli da 13-14 anni, prima quindi si già a cominciava 18 Mentre quando anni. io avevo 17 anni, si parla di 13 anni fa, quasi io chiedevo di mettermi lo stacco, mi dicevano no, No, non lo la fare. schiena, Pericoloso. ti fa male alla Perché schiena, no? Esatto. attento, non fa. qualcuno andava a dire che rovinava la crescita, fare Esatto, cioè, sì, è sì, proprio esatto. cambiato, ripeto. Invece la migliora. Un attimo, Su. C'è. Forse una rossa. Questo è Marco Tamponi, Pensavo un lato, sai. Uno è sceso leggermente di più, però sicuramente. 5 kg. Alzare 17 per pari, si seguire Mendes. Nulla da fare. Leggero carico. Lui che è un senior, 32 anni, categoria di peso 100 kg. Anche per lui. Prima prova non valida, così come per Mattana. Adesso invece 210 kg. Andrea Parris. Sembra buona. Sembra buona a Che fondo. lui, come tutti i prossimi, 100 nulla. kg categoria di peso, un'altra nulla. Non capisco. Dovremmo vederlo dalla un'altra prospettiva, magari per vedere magari un affondo poco profondo. Quindi 2 non valide consecutive. Davide Melis invece il prossimo. Ma questa era la prima però di. No, sì, no, 2 consecutive. Ah, ok, sì. Quindi ora manca. No, siamo tutti alle prime prove. Ok, adesso Davide Vedo un Melis 2,60 in per i prima. 220 kg. Matteino, 21 anni. team di Federico, siamo sempre comunque un gruppo 2003. Parliamo di Matteo Sì. Virdis, che sarà l'ultimo, Sì, che sì, è della sì. vostra. Qui ne parliamo. Dai, Non quando del arriva il suo nostro, c'è il momento- nostro, sì. Siamo tutto un gruppo di amici, lui viene seguito da Gruppo Federico. di amici, però non siete della stesso team, no? No, uno è di Federico e l'altro è Daniele, ma siamo sempre lo stesso gruppo di amici, mettiamola così. Allora, poi ci Team arriveremo. diversi però. Davide Melis, lui bene, 220 kg, categoria peso 100, 30 anni senior, record sardo è 240, parte con 220, lo fai molto bene, ci potrebbe essere l'attacco. E il prossimo invece è Marco Mulas, che è il penultimo di questo flight. 2,40 sempre. Quanto parte 2,25. Sempre quello, il record 140 perché anche lui è un senior, sempre anche lui categoria peso 100 kg. Lui parte con 225 e siamo lì, questa è una bella sfida. E poi dopo ci sarà Matteo. Giulio Matteo Virdis che vuole Matteino. stracciare il record, ma vuole proprio Subito. battere. Vuole portarlo a casa subito. Prima Marco Mulas. Forse un po' di sorpresa, forse è un po' troppo alto. Ha staccato un po' troppo in fretta dal rack, mi è sembrato. Ma forse dai che è un po' troppo alto, mi ha dato la sensazione. Facilissima, alzata facilissima. Cavolo. Sì, forse è leggermente alto il rack, La però parte più difficile è stato sistemare. staccare il bilanciere dal rack. L'alzata Però è poi è andata stata alla grande. una fucilata. 15 per Virdis. A seguire particole degli Eccolo là, allenamenti. Matteo Eccolo, Virdis, ce Matteo. l'abbiamo. 21 anni, junior,
92,6 kg Mamma mia. sulla categoria peso 100, quindi con margine. Assolutamente. Il record sardo è 172,5 kg, con lui 90 parte kg in leggero con 260. Vai Matte. E tra l'altro a vista, cioè, non è che sia quell'omone che dice questo prende 260 così. Invece parte con 260. Vai Matte. Dai Su! Facilissimo. è una buona anche ripresa, se non essere un attimo. Sì, In queste cose che devi fare, leggermente. sputare subito fuori l'aria per darti esatto, una volta l'ultima. che espiri, chiudi l'alzata. Mi è sembrato Abbiamo già il record. Seconda prova Già a posto. 2,70. sì, 2,70, sarà 2,70, 2,80. 75, Penso 10-10. Allora, bisogna ripartire con la seconda prova. Si va con Manuel Sereno che da 150 va a 160. Bene, la prima prova, adesso vedremo con la seconda. Andare a cambiarmi adesso. hai la pausa, Quanto dura la pausa? più ci sono almeno uno, un flight più volte. Devi mettere solo il segno. Lanciare carico, sedere in pedana. Ce l'abbiamo. Sì. Alzata valida per Sereno e che lancia fa 165 kg, altezza 17 per Cardoni. A seguire Sana e Gardini. Quindi buona anche la seconda per l'unico, anzi per uno dei due Master 1 che però giocano su due categorie peso diverse, perché Stellano è 90 kg, 100 invece Scanu, quindi Lanciare carico, Cardoni in pedana. sono due sfide diverse. Adesso invece qualche segno invece ce l'abbiamo, si parte con Stefano Cadoni che va di più 10, ha iniziato con 155 e adesso va con i 165. Dai. Non è valida, 2-1. Forse poco a fondo. Leggero sopra. Leggero Vede che sopra. la sua faccia già diceva qualcosa. Poi non so se fosse più lo sforzo, però non è salito su quasi liberando soddisfazione, è rimasto un po'. Ieri si è accorto di aver leggermente missato la buca, ma leggermente, non tantissimo. Allora, già ha confermato i 165, quindi il suo interesse è arrivare lì poi, senza nessuna pressione di ottenere qualcosa in più, mentre sale di 17,5 kg Flavio Sanna, da 165 a 182,5. Bella. Ne ha. Sì. Alzata valida per Sana. Facile. Ma voi che competete, è meglio iniziare con un peso un po' più alto e poi aggiungere poco? Dipende sempre dalla strategia.
Io Come te la con lo giochi? In base a stacco cosa la sempre giochi la andato più o meno di strategia? 20, dipende da come ti riscaldi, a quanto devi arrivare. Ma il fine della Quanto strategia è tempo hai? solamente per te, nel senso arrivo più in alto possibile, oppure anche un po' per giocare con gli avversari Dipende, se psicologicamente? hai margine di poter giocare con gli avversari puoi giocare anche sul fatto di aprire di meno, puntare di più, puoi cambiare anche due Quindi alzate parto prima forte. per far puntare più agli Non altri. c'è l'effetto magari... sorpresa invece parto basso e poi... No, partire Dipende, basso essenzialmente poi no. Si vede Devi stare attento anche usando i social, ovviamente. Ah, vabbè. Se metti poi tutti i giorni video... Di Eh quanto beh, sollevi. Quello sì. Vabbè, ma non ci credo che tanto in questo ambiente comunque vi conoscete, non ci credo No, che dico, foto infatti- in più, foto in meno o video in meno, cioè credo diciamo che qui vi ormai con i conosciate più o social meno. tanti comunque sappiamo i cari. Ah, più o meno i carichi, sì. Ma io penso dipende che anche quello- tanto dalla giornata, da come Sì, hai fatto lo certo. scarico, da come è andato, anche un po'. Diciamo la prima te la prendi sempre un po' di Sì, sicurezza. leggero comunque, margine, sì. Perché sennò... Diciamo che in terza vai comunque a fare un certo. PR, un... Però diciamo rischiare di fallire la prima non è No, mai... beh, certo. Anche a livello mentale non sarebbe il massimo. Assolutamente. Intanto Bardino ha fatto bene sui 185 mentre stavamo parlando, sui 192,5 invece la seconda prova di Salvatore Petta che va su. Lui è salito di 10, ha salito di 10 anche Bardino, quindi Alzata valida per Petta, il Pinacer va 195 kg. abbiamo Bardino tenuto un largo, junior, dai. mentre Petta un senior, entrambi categoria peso 90. Vai Giovi! E adesso Matani, poi vediamo la sua prima, Vediamo, sì. prima gara, che è iniziata con il piccolo trauma così delle prime volte, con una esecuzione non valida, adesso va però salendo a 195, da 180 a 195. Su! Bella. È andato su È stavolta. andato bene, buona. E quindi ha dimostrato che la prima caduta è stata tecnica, magari ripeto un po' tremole, emozione, tu è andato un po' troppo avanti Si è sbilanciato leggermente. e ha dimostrato anche di avere margine per Sarà un tentare 205 qualcosa. in terza. Sì. Sì, 205. Vai Ale! Allora, vedremo, tra poco tanto apparirà anche qua nella tabella che tutto dice. Sì, penso un 205. Vediamo Ale. Tanto Alessandro Degliana, lui ha 197,5, 17,5 in più rispetto ai 180 della prima prova. Lui è Bravo. Bella, aveva preso il bella. 90, Ok, dai, valida. 28 anni, è alzata valida per lui. Ed è a 205. 12,5 dal record sardo. Che visto la media, cioè visto la prima salita, 17,5, Quindi potrebbe farà esserci l'attacco. 197 o 207 o 210 penso. Ma se fai Alessandro. 207 lo fai per fare anche la quarta prova allora, dici. Oppure cioè, Sì. non ti puoi fermare lì così vicino. Poi è vero che devi ragionare anche su. Lui farà più prove, lo sai? Sì, stacco. Quindi lui però No, stacco domani. e panca mi sa. Panca mi Se sa fa che panca deve ragionare giovani anche nostri, Alessandro su. sì. Quindi vediamo, Deiana se fa panca oggi potrebbe ragionare di provarci con una sola, altrimenti se fa solo domani poi stacco potrebbe anche ragionare sulla Esatto. quarta prova. Vediamo un attimo come le imposterà. Adesso toccherebbe a Mucci. Comincia a arrivare il primo scricchiolio mentale, La stanchezza. la fame immagino. La fame Ricordiamo che soprattutto. anche loro sono fermi da stamattina. Poi Immagino. magari un biscottino se lo sono mangiati, però avranno anche loro bisogno. Penso non basti. Perché, sicuramente. Anche perché la diretta è dalle 10 è stata, ma loro ovviamente sono qui da prima, Per il far controllo preparare tecnico, tutto. organizzazione, quindi insomma noi diciamo che rendiamo omaggio più a chi compete, ma poi c'è tutto il dietro che ovviamente di funzionare. Intanto uno credo che stia andando a. Allora Vogliamo anche vedere salutiamo. quando escono i flight. Sì, tanto
salutiamo Angelo, Forza. Ci vediamo in panca, Angelo. salutiamo Angelo Soro. Lo vedremo comunque, lo vedrete anche voi all'opera. Stesso peso, altezza 13 per Sana, seguire da Fonte Di Daniele Conchetta, BCP. Quindi Tortolì. mo c'è Tortolì, vabbè, andato lui un 105, è per adesso Tenia, però vedremo lavora a Scanu. Cagliari. Io invece sto a Tortolì. Quindi Tortolì. E io sono di Sassari, per quello non ci Ah, conosciamo. ok. A me mi seguiva da quando ero a Cagliari e ora è tenuto. Tanto qua c'è proprio salotto, conoscenza, Sì. dove sei, dove stai lavorando. Ho iniziato a studiare architettura e poi mi sono aperto una palestra a Tortolì, sì. Perfetto. Hai la tua palestra sì, a sì, Tortolì? mia, Perfetta Professional Gym. 2 anni, sì. È un anno. Ah, approfitta, guarda, tanto a Tortolì No, proprio, a tanto Tortolì, gli sì. asini che ci seguono ne abbiamo, che Esatto. seguono il Tortolì anche là in Oltretutto calcio, sono stato quindi. in vacanza a Tortolì, ci stavo pensando adesso 3-4 anni fa e stavo cercando una palestra dove Guarda, fare allenamento di forza e non l'ho trovato. Vai, proprio la se pubblicità dovessi- perfetta, qua esatto. neanche uno sketch Se proprio. siete in zona Tortolì, Esattamente. Perfetta Professional Gym. Adesso fa abbastanza anche ampia. mezz'orino. Allora, intanto Perfetta. siamo a Marco Tamponi, mentre sto rovinando il vostro Sì, salotto. volentieri. Marco Tamponi che abbastanza riprova i 205 che non sono andati nella prima prova. Sembra adesso direi di leggermente sì. alta. Anche tu la Ah no, Sì. col brivido tanta roba. è buona, è buona. Pensavo da questa angolazione, pensavo fosse leggermente alta, invece evidentemente ha affondato bene. Anche da queste cose vediamo proprio che constatiamo che il mondo della forza sta crescendo. Si aprono tante piccole realtà comunque Assolutamente dove si sì. lavora a forza. E com'è l'Ogliastro il movimento? Abbastanza buono, abbastanza buono. Uno prova, vede, poi concretizza che comunque è una realtà che può Quindi comunque come iscritti valorizzare, si muove. esatto. E invece come palestra? Allora, diciamo che è una palestra più o meno di 1000 metri quadri, ok, una sala pesi da 750. La più grande, la tua, che c'è. Zona sì. Quindi sei proprio adesso- sei messo, sei imposto, vuol dire. Adesso sì. Bella. Tanto Dovrebbe questo essere è buona, fronteggio. buona. 207 kg e mezzo più 7,5 rispetto alla prima prova. Dicevamo 1000 metri quadri. Sì. Hai tutto quindi. Cioè, Sala veramente- pesi, poi un sacco di corsi. Solo un po' di funzionale magari il CrossFit. L'unica cosa che dovrei sistemare come spazi. Ah, dai, dopo 2 Ubicazione anni spazi. il tempo per Sì, fare sì, i passi sì. c'è. Stiamo crescendo comunque. Anche perché poi oggi se vuoi essere competitivo con le Devi palestre offrire devi più essere. servizi possibile. Anche perché la sala pesi, che un tempo era la cosa fondamentale, ha perso un po'. Sì, diciamo che una persona non deve sentirsi limitata, deve poter fare più discipline e diciamo che devi sempre saper accontentare anche il cliente. Tutti hanno obiettivi diversi, quindi se riesci in quello secondo me hai vinto. Quindi ormai al giorno d'oggi è pacchetti varie discipline comunque all'interno della palestra, mente bene, molto bene Andrea Paris che aveva fallito 210, fa 220 e già adesso viene chiamato Davide Melis. Tutti bene finora Molto alla seconda buono, sì. prova. Quindi allora, dopo 2 anni di esperienza, di palestra tua, soddisfazioni, difficoltà. Molte soddisfazioni. Credo di quanti anni hai? 31. Ok, a 30 anni, in questo periodo storico cosa vuoi? Anzi a 29 anni. 32. Sì, A 30 hai non vogliamo. aperto, quando è nato il progetto? Quando ti sei mosso proprio? Io prima studiavo architettura, diciamo che il progetto ce l'ho da parecchi anni. Era una palestra comunque che stava un po' andando, chiamiamola così. Ok. Una palestra un po'. Quindi Palestra tu storica hai di preso una Tortolì. palestra storica? Sì, Era ci ho chiusa ubicato- quando... No, era ancora aperta, però ci ho ubicato il mio progetto. E poi da lì sta nascendo. Ci vuole ancora tanto tempo, però diciamo che sono nella giusta strada. Quindi comunque non hai dovuto trovare un immobile, quello non hai no. avuto quel passo. No. Però l'investimento l'hai Ho dovuto acquistato- fare. Quello. sì, Ecco, tu sì, quando sì. l'hai fatto avevi 29-30 anni. Sì, sì. Cosa vuol dire fare determinati È investimenti a importante, quell'età? devi fare un grande passo, devi sapere quello che vuoi fare perché comunque ti stai mettendo in gioco. È comunque una spesa importante, io sapevo che avrei avuto un determinato
una determinata risposta da parte dei clienti che sapevo già che più o meno... Comunque una diciamo base che- iniziale esatto. sapevi averla. Diciamo che ispiro fiducia in quest'ambito qua, mettiamola Ma tu così. facevi già almeno aiuto in palestra o personal trainer? No, ora mi sono laureato in scienze motorie, mi alleno più o meno da 15 anni, quindi ho iniziato così. Studiavo architettura, poi ho mollato perché è diventata perché è una passione la mia vita. Che hai detto cambio. Beh. A quanti anni hai fatto il cambio di facoltà? Cioè avevi tipo, adesso non so, avevi mollato architettura? 27. Avevi Sì, mollato 26. architettura e poi scelto Sì. di fare scienze motorie Sì. oppure hai fatto proprio un No, passaggio? diciamo che è il periodo del Covid. Ho utilizzato gli esami in architettura e poi... Da lei proprio quel tempo Sì, sì. di realizzare Esatto, il dove lockdown. sei tu e tu. Non Beh, c'era in effetti il nessun'altra- lockdown questi assist li ha dati perché una cosa e l'altra. Comunque la gente tra il fare le pizze in casa come si diceva però. Comunque- No, però veramente è stato un momento Ci importante. sei... Sì. Dove sei tu e tu. Eh sì. Riesci a Pensi focalizzarti comunque- su esatto. te stesso. Esatto. Io Indem ho aperto a 29 anni. Bilancia le carico, Siamo quindi proprio allineati. Non Tu a c'è mai- 29 anni, Eh sì, io adesso ne devo fare 31. tu da zero hai L'anno cercato scorso. immobile oppure anche tu? Anche lì era una palestra già avviata e ho preso adesso in gestione una parte della palestra e l'ho adibita proprio a zona strength, corpo libero. Poi la sala pesi ho la fortuna che c'era già, abbiamo giusto sistemato. Quindi siete un appoggio, una che comunque dà... Ci siamo due associazioni e Ah, condividiamo ok. uno stabile. Ok. Ognuno Giusto con le così, proprie- più servizi offrite, più bacino d'utenza C'è la piscina ovviamente al primo sia. piano. Ah, bellissimo, Eh, bellissimo. Allora, intanto, per tornare a fare un po' di cronaca, bene Andrea Farris, bene Davide Melis, che è passato dai 220 ai 232,5. Marco Mulas, Dovrebbe essere Matteo bene, adesso. e adesso tocca a Matteo Viedis per chiudere il giro di seconde prove. No, bugia, Viedis non l'ha chiusa Viedis. Quindi sono tutte le correzioni, Viedis non ha riuscito nei 275 e ci riproverà uguale. 5 kg, altezza 17. E infatti si va con la terza prova, ma non vedo Sellero, almeno non segnato, quindi o ha detto sono a posto così, Ma te penso che li riprovi? sì, li ha segnati Sì. in terza no, prova. tu sì, io adesso mi riferisco a Manuel Sellero che Ah, è ok. sempre Ah, aperto, sì. non ci hanno indicato un peso per lui. E quindi a quel punto si rinizia, sì, sono sicuro, si inizia con Stefano Cadoni. Voi quanti ne conoscete degli atleti, proprio personalmente? Questa categoria. Sì? Io conosco Flavio Sanna che è di Sassari. Uno? Oh, se no basta. facciamo un po' un gioco. Va. No, basta, conosco solo lui. Altrimenti facciamo un po' un gioco di pregi, valori, robe, qualcosa, no? Regia, sì. Una parola per descriverli, però no, o li conoscete bene o Ah, dai, diciamo che io con Flavio ho lavorato anche in un negozio insieme, ci siamo conosciuti lì. Sì, Eh sì. vabbè, vediamo, sarà il quarto, lui che andrà per i 202,5 kg, lo vedremo tra poco. Questo invece è Cadoni che Buono questo. stavolta li chiude. Allora, Cadoni aveva fallito nella seconda prova i 165 kg, ha recuperato con sto peso adesso, quindi porta a casa un obiettivo. Adesso vedremo subito che si andrà con la quarta prova per lui, però mai dire mai. Invece si toccherà ad Antonio Bardino che ha fatto bene nei 175, bene nei 185 e adesso va per i 195. Bardino, un junior categoria di peso 90 kg, lui pesa 88,8 kg, quindi siamo veramente lì. Ha superato il record sardo che era di 167,5 kg già la prima prova, seconda prova semidilato, adesso vuole fare l'unplane con la terza. Mannaggia. Alzata non valida per Me n'è andata. Bardino che comunque detiene il record sardo. Tanto qualche modifica
Arrivo subito, Qualche mi sposto un peso. secondo. Spostamenti, informazioni di ogni tipo. Quando siamo dentro le terze prove. E adesso Flavio Sanna, appunto, avete iniziato a lavorare insieme in un negozio Di mentre- abbigliamento, di magazzinieri. abbigliamento, insieme. magazzinieri. Ora anche lui fa il personal trainer. Sanna va per i Forza 202,5 kg, più 20 rispetto ai 182,5 dalla Anda seconda bene, prova. gamba! Non ce l'ha. Peccato. Il bilancio resta a 202,5 kg, al 16, a seguire 202 km andrà anche Salvatore Peta, forse un po' troppo 20 kg. Vabbè, ci sta. Dalla prima alla terza è un salto giusto. Eccolo, Salvatore Petta. E lui 202,5 li porta a casa dopo aver fatto 182,5, poi 192,5, chiude sopra i 200, 202,5. E adesso Giovanni Mattana. Avevi detto 205. 205 azzeccato. Ma perché tu già lo sapevi? Sì, io L'hai più o chiesto meno so il all'inizio, suo range, no? Gliel'avevi infatti. chiesto all'inizio, eri Ho già imbrogliato. pronto. Forza Gio. Allora, un po' incitamento anche della nostra postazione. Va sempre bene. Forza Gio. Ricordiamo, prima gara per il suo esordio. Categoria peso 100, 35 anni. Bravissimo. Bella, bravo, bravo. Buono, E lui buono, ha buono. 5 anni, Bella anzi forma. 4 anni per attaccare il record sardo. Secondo me già l'anno prossimo, dopo questa, gli darà lo sprint giusto per iniziare. Questa è la prima darci gara, da dentro. quando ha iniziato lui a allenarsi proprio nella disciplina. Gio ha staccato un po' di anni, 5 anni, ha ripreso più o meno, non vorrei dire a caso. Però non aveva mai fatto gare. No, gare no. Cioè lui andava... Gare no, mai fatto. Questa è la sua prima. Insomma, mica male, mica male. Bravo, Adesso abbiamo un 17enne. Giuseppe. A proposito di Mica ottimi male. numeri. 85 kg e mezzo, 17 anni. Lui Forza! che ha già battuto il record Vai, che era Giuseppe! 185 kg. Ha fatto 200, ha fatto 207,5, adesso allunga a 210. Forza su, forza! Bravo, E li Bello. porta a casa. bravo, bravo, bravo. E lui un po' di margine ancora ce l'avrebbe. Bravo. Perché è sembrato soffrire, però poi quando hai sì, ispirato poi ha portato su Sì, tutto. perché una volta che espiri porti avanti il bacino. Anche il fatto di scaricare il nervoso, Un due- la rabbia, comunque Beh, quello aiuta l'espirazione ti ovviamente. sgonfia troppo il cuore, la cinta è vuota, poi non riesci molte volte a portare avanti Diciamo a che chiusura se, l'alzata. se sei nel punto giusto ti fa bene perché Sì, è l'ultimo scarica stacco proprio. subito, esatto. Troppo presto, vai giù perché corre sgonfio e non riesci a portare avanti l'alzata. Vai Ale! Qui Alessandro De Iana invece da 17 anni a 38 e segna e va per battere Forza il record. su! Forza! Bravissimo! 210 il record, 212,5 Bravissimo! Grande Ale! ed ecco il ragionamento, lo attacco subito il record perché non voglio fare la quarta prova. Esatto, bravissimo. Bella roba. Anche perché lui dovrebbe in teoria fare anche panca dopo, quindi solamente dice vabbè la quarta prova vediamo di utilizzarla se mai servirà, sarà fondamentale. Ma anzi è andato anche abbastanza bene. Sì, Assolutamente. benissimo. Cioè, per me era proprio conscio che era assolutamente in Ma infatti in questo grado. caso 180 era proprio un riscaldamento. Beh sì, ma io credo che voi poi siete quelli che la sapete di più. Io porto più 2,15 come comune prova. mortale. Io 2,15 adesso, ma se vai
a fare 30 kg di differenza tra la prima e la terza prova, vuol dire che la prima è veramente una fine di riscaldamento. Sì, alla fine. Per sì. essere pienamente dentro il massimo dei 6 entro i 15 kg, immagino. Bravo, bella anche questa. Bella Molto fonda. bene intanto Buono, con buono, 215 kg Jacopo Mocci. E lui fa più 20 tra la prima e la Bravo, terza bravo. prova. E adesso attacco il record sardo, ci piace. Stefano Scanu, 41 anni, Master 1, categoria peso 100, lui ne pesa 93,7, il record è di 215 kg, lui ha cominciato con 195, è salito a 205 e adesso attacca con il 215,5. Lanciare carico. Signaccia. Non l'avete vista, ma Bel ceffone. bel ceffone per caricarla, come si è pensato una bella zugata. Anche domani ne vedremo delle belle. E domani poi si giocherà tutto sul decisivo, quindi sugli stacchi sarà... Domani... Tu stai pensando alla tua di No, competizione. in generale. In generale comunque più o meno li conosco e so che Ma poi gli stacchi, le incitazioni non mancheranno. ma anche perché poi gli stacchi per il peso che viene sollevato sono quelli che destano più foga, più sorpresa, perché il numero proprio da È l'alzata quando più superi i cattiva. 300, no? Assolutamente. Livello nervoso abbastanza tassante. Però ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta sì. Abbiamo un nuovo record. Questi record sono veramente belli tra 2-3 anni secondo me. O quando i teenage di adesso arriveranno almeno junior, lì secondo me ci divertiremo tanto, perché lì sarà un po' più consolidato un certo valore, lì il Quando i record. junior iniziano i senior. Sì, così via comunque, però Lì è ci una saranno bella- già sì, anni alle sì. spalle di nuove È iniziato generazioni. molto Quando i prima, nuovi poi. 15-16 anni inizieranno a diventare grandi. Beh, perché più che altro Ne vedremo delle le belle. nuove generazioni, specialmente quando Sì, mentre quando magari ci ho io a Colletta magari pensavo a giocare a calcio. Un ragazzino che viene in palestra da noi Inizia subito. Esatto. vuole fare 20 kg di muscolatura. le nuove generazioni sono quelle che danno 300 di stacco. proprio una forza, danno numeri diversi. Sì. E che la tua Poi da loro generazione hanno- prende ai suoi meriti, comunque crea il movimento, dà insomma un input Esatto. alle nuove generazioni. Poi le prime nuove generazioni solitamente arrivano e veramente fanno Sono in il piena macello crescita. in confronto, ma perché sono le prime che crescono da quando sono piccole Esatto. con degli obiettivi. Quindi già dopo 2-3 anni sono dei pro. Sì. Anche perché hanno i primi esempi vicini, anche nel piccolo. E quindi poi da lì dai veramente un valore, consolidi determinati record, da lì diventa molto più divertente anche. Assolutamente sì. Forse è sceso poco. Non ho visto una forma. Niente da fare per Andrea Farri, che ha provato 232,5 contro i 220 di poco fa. Nulla da fare, però già Tentativo di ufficializziamo record. 2 quarte prove. Melis Due Davide quarte prove. Vado un attimo. tenta il record. Allora, 2,42,5. sì, abbiamo in questo momento Davide Melis che il record 240, ha iniziato con 220, poi 232,5, adesso 242,5. Un record valido per i senior della categoria di peso 100 kg. E se non ce la fa andrà alla quarta prova, io penso. Possibile. No, vediamo in verità. Qua vola magnesite, schiaffi. Ma è fondamentale, se no non è valido, penso. Assolutamente. Sì, ce li ha, facili. Dato alla grande. Record sardo, anche qua. Arriva di 2,5 kg, potevano essere di più. Però pensandolo al prossimo, insomma, è bello tranquillo. Sempre un tentativo di record. Per nulla a seguire il Abbiamo altri 2 tentativi di record. Marco Allora, Mulas. abbiamo... Vabbè, un record è fatto, un record è
schiantato, quello di Matteo Bibis che deve Lo vuole riprovare. Più che altro ha portare più in fallito alto. la seconda prova e quindi vuole almeno Sì. raggiungere quello step. Marco Mulas invece adesso ci prova. Marco Mulas che Vado a dare una mano a spottare a Sì, Matteo sì, dal sì. lato. tanto non ha tanti movimenti. Allora adesso Marco Mulas ha iniziato con 225, passando poi a 235. Il record è 240 per categoria 100 kg senior e lui andrà sui 245 battendo proprio il 242,5 di Davide Melis. Adesso è una sfida anche e quindi e infatti c'è già la contro risposta di Davide Melis con quarta prova ufficializzata. 2,47. Bello, ci piace, abbiamo già 3 quarte prove, anche se le prime 2 sono più fini a se stesse. Intanto Anche qua. attenzione, qualche problema nel Casa. sistemare il bilanciere, ma intanto Marco Mulas di 2,5 in faccia a Davide Melis, che però è già pronto a rispondere. E allora sarà obbligato forse Mulas a sua volta a dare almeno 250 o puoi anche rispondere di mezzo chilo, lo vedremo. Intanto Vediamo. Matteo Verdis 2,75. che deve riprovare i 275, lui che l'ha stravolto il record che era 172,5 fino a stamattina. Lui alla prima prova 260, ha fallito la seconda da 275, adesso prova di nuovo 275. Vediamo. Lo incitano tutti e vai! Ecco il 275, bello, l'applauso di tutti. Tanta roba. E quindi diventa ancora una volta record, chiaramente migliorando lo suo. Gran giornata per Ha lui. fatto anche un fermo in buca di 1-2 secondi. E poi si è ricordato che deve salire. Allora Tanta intanto quattro prove, la prima di Giuseppe Fronteddu, vediamo quanto ci fanno aspettare. Ma forse nulla, forse non Penso ci che aspetta. siamo già pronti. Più che altro quelli lì in alto. Fronteddu penso abbia già recuperato 4 minuti abbondanti. In questo caso non hai più il record in ballo perché l'hai battuto la prima prova, facendo 200 contro i 185, sali sempre. La quarta prova per cosa la fai? Probabilmente sentiva margine e vuole portare il record un attimino più in alto o aumentare il tonnellaggio se deve fare anche la panca e lo stacco. Ragazzi, ci vediamo dopo, mi ha fatto piacere Grazie. e buon pranzo. Ci Grazie vediamo dopo mille. più tardi. Ciao ciao. Invece era meglio non farla. Niente da fare, anche perché così spendi energie. Beh sì. Purtroppo sì. A Però meno ce che l'ha non provata. non stia facendo solo lo squat, in quel caso ha fatto bene. In effetti non abbiamo l'ufficiale, non abbiamo Non tutta abbiamo la i flight, tabella. Però ha ottima provato. gara, si è portato a casa il record. Poi ricordiamo A 17 che anni. quello volevo dire. Tanta roba, Anche se fosse un errore basta provarci. A Tutta 17 esperienza, anni, hai 2-10 bisogno squat. anche di imparare da queste Assolutamente. convinzioni. Quindi. Sicuramente le energie non gli mancano. Ah, no, quello, Io nei quello. miei 30 anni l'alzata in più non la facevo. Ora Stefano Scanu, lui ha già battuto il record di mezzo chilo, a 215 per il Master 1 dei 100 kg e adesso prova ad andare a 220 E Cilia! e ci va. Diciamo che consolida, mezzo chilo non gli è bastato, consolida il record. È stato bravo a tenere la stabilità.
non ha mollato, bravo. Tentativo di rilevamento del record. Adesso abbiamo Melis Abbiamo la sfida nella sfida. che tenta di prendere di nuovo il record. Melis e Mulas per il record sardo dei senior 100 kg. Lo vogliono entrambi, ma sarà solo di uno. Melis ha fatto 242,5, Mulas 245. Melis è il primo a contrattaccare con 247,5. E qua si Poi tratta, però Mulas proverà i 250. qua si tratta semplicemente di volersi portare a casa il record. Allora, se Melis sbaglia ora, tu essendo Mulas, lo faresti Dipende. la quarta prova? Se c'era margine sui 2,45, perché no? Però ovviamente Melis ha tutt'altro che voglia di sbagliare. Assolutamente. Vediamo. E la chiude. Chiude, Lì ha. il suo l'ha fatto e allora Si tocca a riprende il Mulas. record. Nuovo record di categoria. Dobbiamo fare sopra i 50 kg. Tutto il peso di quei 250 kg adesso sul corpo di Marco Mulas, che può rifare il suo record. Come scivola questo record negli ultimi minuti, da una parte all'altra. Tanta roba. Lanciare carico. Spettacolo fino all'ultimo secondo. La concentrazione di Mulas. Sai cosa pensa Melis adesso osservando? La faccia delle amicizie. Chiaramente qua. Questo è anche il bello della competizione. Che va ora con Mulas. Non la fa. riesce e allora In questo caso il record del rimane nono campionato Melis. nazionale sardo per i 100 kg dei senior è di Davide Melis con 247 kg e mezzo. 15 minuti di pausa. Adesso abbiamo E noi visto la ci ritroviamo tra poco. È stato un piacere.
Di nuovo tornati in diretta, sempre qui da Perfugas per il nono campionato nazionale sardo. Abbiamo con noi Elisabetta Casada, che l'avete vista dall'altra parte questa mattina, protagonista negli squat, e adesso con noi, quindi ciao Elisabetta. Ciao a tutti. Per noi, per una piccola parentesi, finché ovviamente vorrai restare, finché potrai restare, a commentare un po' quello che sta succedendo adesso, ovvero è iniziata la seconda fase di questa prima giornata qui a Perfugas con la bench press maschile, con il primo flight. Quindi prima di parlare un po' con te facciamo giustamente un po' di cronaca. Un primo flight abbastanza ridotto, siamo tra la categoria di peso dai 56 ai 67 kg e mezzo. Abbiamo già avuto il primo tentativo di Giovanni Farina, è riuscito a 62 kg e mezzo, lui 15 anni addirittura, quindi proprio prime esperienze, magari anche la prima sì, gara, molto tu lo giovane. sai? No, non lo conosco, però potrebbe essere anche alla prima gara, 15 anni, teenager 1, è proprio l'età in cui si comincia a competere con... sì, è molto bello queste vedere gare. Giovani che si avvicinano a questo sport. E tanto so sempre di più, magari su questo Esatto. tra poco ci torniamo. Ha fatto molto bene sui 62 kg e mezzo, tra l'altro già battendo il record sardo, ma diciamo che queste categorie forse è un po' più facile perché è adesso che stanno venendo fuori tanti giovani. E abbiamo visto anche Roberto Cuccu, che ha iniziato con 72 kg e mezzo, lui è un senior di 31 anni, anche lui come categoria di peso come Farina è di 56 kg, però insomma un'altra categoria perché è appunto un senior, e ha cominciato anche lui molto bene. E adesso stanno preparando il tutto per il peso di 80 kg per Leonardo Macri, lui pure senior, anche lui l'abbiamo visto stamattina negli squat, però come categoria di peso è un 67 kg e mezzo in confronto all'altro senior che abbiamo visto per adesso, ovvero Roberto Cuccu. Allora, questo devo farlo per cronaca, perché giustamente chi avrà visto le prime immagini ha detto: oh no, stanno iniziando, non dicono niente. L'abbiamo fatto. Elisabetta, di cosa dobbiamo partire? Ma innanzitutto a quale team appartieni? New Center Sport, Che è di? Iglesias. Ok, quindi cavolo, era più comodo Iglesias vicino Sì. a casa. Sì, l'anno scorso abbiamo goduto anche noi della vicinanza, però è sempre un piacere spostarsi e far parte di queste... Ah sì, anche la trasferta, la notte fuori, se sono Sì. quelle cose comunque c'è sempre adrenalina per queste cose, è bello. Tra l'altro intanto ottimo anche Macri. per... Allora no, anche lui abbiamo avuto lui che ha fatto molto bene, lui un altro senior per i 67,5 kg, 27 anni lui, quindi ha cominciato bene anche lui. Ci sarà Yuri Saba, li abbiamo tutti già incontrati ovviamente per gli squat maschili, e lui invece è un Master 3, gioca da solo in questo flight. Però avrà voglia sicuramente di mettersi in mostra, e come, e parte con 92 kg e mezzo, e quindi cosa vuol dire? Che può attaccare magari già anche dalla seconda prova quello che è il record sardo, 97 kg e mezzo. Con te invece Elisabetta ti sei un po' illuminata quando abbiamo visto un quindicenne, all'inizio non era così. Tu da quanti anni partecipi alle gare? 2 annetti. Ok, c'è già stata qualche differenza negli ultimi 2 anni? Cioè dalla prima rispetto già magari a questa? Sì, l'anno scorso ho fatto Iglesias la prima completa, tra virgolette, anche se era comunque una single lift. Diciamo che c'è stata molta differenza perché avevo fatto 112,5 di squat, questa volta 130, quindi stiamo migliorando piano piano. Invece come ambiente? In 2 anni, partecipazione anche di più giovani ad esempio? Adesso ci sono molti più giovani secondo me, vedo un sacco di teenager. Tra l'altro anche belli forzuti. Esatto, quindi soprattutto. una bella preparazione. Ci stanno scoppiando i teenager, sono proprio forti. Stanno partendo bene. Bene, ne stavamo anche parlando questa mattina con chi era collegato ovviamente, e abbiamo avuto Atlas Gym, insomma, abbiamo avuto già un bel po' di persone. Comunque si diceva proprio che questi giovani che stanno entrando saranno quelli che in qualche modo daranno la prima solidità al vostro movimento, perché voi avete iniziato un po' i primi, i più grandi, Sì. però poi arrivano i primi giovani che iniziano proprio giovani, ovviamente poi quando avranno 25, 28 anni loro... È uno sport Fa la in differenza. espansione, per fortuna, perché comunque è molto bello, dà un sacco di adrenalina.
andare in pedana è sempre un'emozione. Beh, è uno E di quegli quindi è sport bello. che più di tutti si fa, cioè più di tutti ti fa vivere i frutti del lavoro, perché poi tutto lo vedi nei tuoi risultati, perché anche Esatto. quando sollevi 2,5 kg in più, che è il minimo che puoi sollevare, però vuol dire che il lavoro qualcosa te l'ha portato. Certo, Quindi è una penso che questa sia la soddisfazione. prima grande soddisfazione. Sì, anche il sacrificio delle preparazioni, poi vedere in gara dei miglioramenti anche mezzo chilo, comunque è sempre una soddisfazione. Sacrificio peggiore fisico, quindi allenare oppure magari nella dieta perché devi rientrare in un peso, nella categoria. È un po' tutto. Tu Almeno per cosa, quanto tu cosa mi soffri riguarda. di più? Magari fisico, diciamo anche per tempistiche, perché comunque più cresci più hai responsabilità tra lavoro e tante cose, quindi incastrare a una certa età si fanno anche delle rinunce, insomma, quindi Però, per la passione. però esatto, sono rinunce fatte con piacere, con entusiasmo. Allora, abbiamo intanto Yuri Saba, l'avevamo visto che ha fatto bene 92,5 e hanno chiuso Akacia e Addis. Paolo Akacia, anche lui un senior, ha iniziato con 115, l'ha fatto bene, a 115 ha iniziato anche Patrizio Addis, anche lui senior e, ripeto, oltre a Farina e Cucu che sono nella categoria dei 56 kg, tutti gli altri 5 sono sui 67 kg e mezzo. Come vi state trovando tutti quanti oggi qui a Perfugas? Organizzazione, tutto bene? No, tutto bene, tutto perfetto, precisi Anche le tempistiche forse esatto, oggi esatto. stanno andando molto più spedite. Sì, sì, molto scorrevole. Anche la pausa è durata abbastanza. Che peso? Allora, intanto, adesso dobbiamo andare con i secondi giri. Abbiamo infatti Giovanni Farina che Ha fatto il record, sì, bravo. ha fatto 57 kg e mezzo. Sì, E adesso c'è Roberto Cucu che è lui più lontano. Lui ha iniziato, allora Cucu ha fatto 72,5, poi proverà adesso 77,5, il record per i senior di 56 kg sarebbe 90 kg. Certo che provare a battere mi sembra difficile, inizi così dovresti fare proprio sì. un exploit, devi sentire che il tuo corpo ne ha tantissimo. Però Roby è della nostra squadra e sappiamo che comunque, lo dice anche lui, che la panca non è proprio il suo forte. il suo, esatto. Quindi diciamo che adesso è porta a casa il più che puoi e poi Esatto. domani ti rifai del tutto con gli stacchi. Esatto. Che altro c'è che conosci bene di questi nomi? Tra Macrillo, Isaba, Akacia, Addis. Nessuno. Quindi quello conosci meglio. Ah, tranquillo, sto parlando con tutti, vogliamo provare a fare il Ok. gioco. Mi piace mettere zizzania perché c'è troppa amicizia, troppo rispetto Ok. intorno. Provo a fare il cattivo io, però invece vedo che è più difficile del previsto. E vabbè, però è sempre bello comunque, anche perché immagino che ormai tra gare, comunque, non so, impegni di qualsiasi tipo, vi conosciate tutti un po' nell'ambiente. Sì, ci sono dei visi visti diverse volte. Ci conosciamo, insomma. Invece tipo una cerchia di persone con cui c'è più rapporto, non dico da andiamo ogni sabato a cena da qualche parte, però un po' più rapporto, che proprio magari anche durante questi eventi condividete di più, Qualcuno magari a Iglesias. però rimane più ristretto, non Sì, è così largo come... No, esatto, no, non è così largo. Anche perché poi è sempre questa bella sensazione di unione quando vedete che qualcuno sta dando tutto per Sì, portare a il termine tifo l'esercizio. comunque c'è Quello non manca sempre, mai. Esatto, per tutti. Neanche quando siete uno contro uno, magari per... Sì, assolutamente. vi tifate lo stesso, anche se Certo. siete uno contro uno. Sì, Io voglio fare quei 2,5 kg, ti tifo lo stesso. sì. Mi sembra strano questo. sì. Sì? Sì, ti Proprio giuro. ti è capitato, hai fatto il tifo, brava Sì. comunque. No, è bello, Mi è è capitato sportivo. di essere in categoria, cioè solo con un'altra ragazza e io ho fatto il tifo per lei perché comunque No, perché beh, no, sì, no. perché poi era anche No, non è emozionata, non è è stata scontato. una bella esperienza. Non è insomma. scontato perché, anzi, io proprio andavo a dire poco fa, tutto bello perché ognuno riconosce nell'altro l'impegno, la sfida, quindi
è chiaro che quando vedi uno che sanno tutto lo supporti, poi però sai, quando magari te la giochi lì, magari c'è quel record lì, adesso ci sono in palio gli accessi mondiali, quindi sai, Ah, giusto. da terza È e quarto vero, è vero. cambia, quindi sai, sì, ti tifo, sei una persona, ti fa la vita, però magari non oggi perché poi ci voglio andare io a Roma, quindi per Sì, quello... tutti prendiamo in modo diverso comunque questa esperienza. Conosco delle persone che non fanno il tifo per l'avversario, ovviamente, però non dipende tutti siamo uguali. Dipende quindi- anche con quale ambizione ti presenti, perché se ti presenti che il tuo focus è no, io devo fare quel risultato, devo proprio essere adesso in questo caso tra i primi tre perché devo vincere la selezione, andare ai mondiali, se sono a rischio di essere quarto non sono contento. No, certo, Ti viene da pensare, ah dispiace. cavolo se cade, se non riesce a... Dispiace, però comunque vuol dire che lei in questo caso è stata più brava di me. Beh certo, da questo punto di vista il powerlifting e comunque la pesistica in generale in tutte le sue sfaccettature non lascia scampo. Chi arriva preparato meglio e fa meglio vince. Assolutamente. Non ci si può veramente attaccare a nulla, non ci A sono niente, specchi proprio. a cui arrampicarsi, quindi... Non è neanche una questione di fortuna, cioè fino a un certo punto. Ogni tanto un po' anche fortuna, magari quello che sbaglia settandosi, certo. allora fallisce l'alzata, però... Però comunque c'è un errore lì. Esatto. Poi cioè, tu da avversario puoi dire che fortuna per Meno me. male. Però sai anche il non farlo l'errore, a volte anche semplicemente capire che oggi ne ho un po' meno, gioco con un po' meno peso, l'altro Esatto. magari sbaglio, invece che strafa e vinco. Semplicemente nel comprendere che non è la giornata buona per esagerare. Quindi Esatto. veramente la cosa che da più esterno mi piace tanto è questo contrasto tra con la forza fisica da tirare fuori, anche la testa di capire è la mia giornata, non è la mia giornata. Lì si inizia a capire già dal riscaldamento, perché quando ti avvicini al 95% dell'ingresso e sei un po' debole, diciamo, te ne rendi conto, allora lì ci pensi un attimo e magari abbassi qualche chiletto. È capitato. Ed è giusto, No, ma è giusto comunque perché- riconoscerlo, perché sennò poi ti va male tutta la gara. Beh, anche perché è fondamentale, perché poi dietro hai una preparazione, poi certo arrivi che presupponi di, immagino, sollevare quel tot, che poi almeno un range, immagino che tu ce l'abbia, cioè parto, che ne so, prima prova faccio 72 kg e mezzo, però io voglio arrivare almeno a 95, non so, poi Sì. lo capisci, qui però già dal riscaldamento proprio, sai già che Sì. quel massimale, o sì, no, questo c'è, oppure oggi me lo scordo. Allora, no, capita, perché se inizi un po' a tremare, adesso stiamo parlando della panca, no? Se inizi già a tremare dal riscaldamento, lì ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Quindi torni indietro e purtroppo non è quello che hai previsto di fare, però magari si cerca sempre di portare a casa le valide, insomma. Mi sembra giusto. Allora, aggiornamento di nuovo perché se no perdiamo il filo. Seconde prove tutte andate e per adesso Siamo alla tutto, adesso siamo alla terza prova che sta proprio iniziando e tra l'altro nessuna prova non valida per adesso. Adesso porto sfortuna, come stamattina ci sarà Ho sbattuto nel ragazzo. ecco, appunto, perfetto, appena detto, l'abbiamo visto adesso proprio che non è andata a farina. Chiediamo scusa proprio perché è un giovanissimo, dispiace, 15 anni, però proprio lui avrà tanto Peccato. tempo per rifarsi, però comunque il record se l'è portato a casa perché era Esatto. 57,5, lui ha fatto 67,5. Facciamo un po' di aggiornamento, Roberto Cuccu 77,5 alla seconda prova, adesso proverà sugli 82,5 e poi insomma li recupereremo tutti uno per uno. Quindi mentre viene chiamato Cuccu volevo farti un'altra domanda, visto che siamo post pranzo, in una giornata così dove sforzi prima, poi devi magari, tipo per esempio domani, che domenica ci sarà mattina, prima la panca, poi ci sarà il pranzo, poi ci sarà Stacco. lo stacco, cosa si mangia in mezzo ai tuoi sforzi? Allora, sicuramente una fonte di carboidrati. Io mi faccio seguire per la nutrizione da Luca Orru, che oggi ci ha anche accompagnato. Salutiamo Eh, Luca Ru, ciao che magari Luca. passa e facciamo un po', parliamo anche di nutrizione, se vuole passare Dopo l'invito. glielo chiediamo.
Sì, carboidrati ovviamente per quanto mi riguarda personalizzati, perché la dieta si fa in base alla persona, poi fonte di proteine e anche verdure, quindi comunque c'è tutto, è un pasto completo. Quindi comunque si mangia abbastanza. Sì, io mangio, non mi posso Beh, lamentare. sicuramente dovrei recuperare poi, specie dopo un primo sforzo, però sapendo che poi comunque devi essere performante, sai, ci deve giocare quell'equilibrio. Sì, però non pesante, ok? Magari non posso mangiarmi un panino con le cipolle, Beh, per dire cose del genere. Magari panino sì, però con delle fonti diverse. Va bene, va bene. Allora, dentro invece adesso, perché Davide Loe ha fatto 95 kg e adesso abbiamo 4 terze prove, una dovrebbe essere confermata Attenzione, quarta prova. Robertino se la tenta. Roberto Cuccu tenta di battere il record, quindi bello così. E adesso con te, Elisabetta, invece ho bisogno di te per il commento tecnico. Visto che sono anche le prime alzate in panca, adesso ho bisogno di te per il commento tecnico, per la descrizione dell'esercizio, non bisogna sbagliare quello, non bisogna... hai carta bianca, però tu ovviamente sei qua per fare il commento tecnico. Ok. A cominciare proprio da Macri che sta sollevando 100 kg nella sua terza prova. Allora, È una terza prova peccato. che non è iniziata stavolta. Esatto, però ho notato che ha un setting molto piatto, non ha fatto per niente arco L'arco si fa con le spalle. e quindi praticamente toccano solo le spalle e Sì, le non spalle, tocchi con la parte poi più i centrale glutei. Esatto. della schiena. Poi l'esercizio devi portare giù Il bilanciere, toccare e il vero esercizio inizia quando l'arbitro ti dà l'ok Dice per start. salire. Allora, l'arbitro ti dà 3 comandi. Ok. Start. Allora lì inizi l'alzata e ti porti il bilanciere sul petto e aspetti il press, Ok. che comunque viene definito quando il bilanciere rimane sul petto ed è stabile. Quindi un press che può essere molto corto oppure infinito in base alla tua stabilità. Però non devi toccarlo il petto. Lo devi toccare. Ah, lo devi toccare il Sì, petto, sì. quindi arrivi. E Ok. poi ti dà il press, devi star fermo un secondino perché poi ti dice rack e lo riappoggi. Quindi press, a quel punto sali. Sì, E poi rack. un po' come nello squat, lo riporti su prima di poter mettere a posto di avere Esatto, l'ok. esatto. Quali sono gli errori che si commettono di più, mentre è andata male anche a Macri, tra l'altro? Allora, purtroppo quando si ha un carico pesante, tipo una terza alzata, è sempre la più difficile teoricamente. Può essere che ti senti male, che è un carico che non hai mai provato e quindi non riesci a spingere bene. A me ad esempio è successo l'altra gara che mi sono settata male e non sono riuscita a fare, vedi? Non sono riuscita a completare l'alzata, proprio come questo ragazzo praticamente. Un ragazzo che era segnato, si trattava di, credo, Macri alla forse. fine. Sì. Quindi Davide Loi prima, no, No, Yuri Saba. Saba. Quindi un po' di stanchezza, lui che ha provato ad andare oltre il record della sua categoria, record 97,5, lui ha provato i 100 kg, rimane a 2,5 kg, potrebbe provare la quarta, potrebbe chiedere la quarta prova, Sì, anche perché tanto poi va a riposo. o forse no, perché non si torna indietro. Ha appena fallito i 100, giusto? Sì, Non puoi tornare indietro. Se però non può mi rifare sbaglio. 100. Sì, penso che potrebbe Se riprovare. sente che l'errore è più tecnico che fisico, può provare comunque. Vedremo. Vediamo. Intanto siamo lontani dal record. Se non sbaglio anche a caccia sta A provando, caccia, giusto? sì. Sì. Anzi, a caccia è andata male, questo No, si trattava di sì. Addis.
Ah, di sera. Allora, è un primo fight che abbiamo un po' lasciato andare in effetti, però adesso facciamo un veloce aggiornamento, almeno di chiusura. Quindi Farina, teenager 1, 15 anni, chiude 67 kg e mezzo, chiude con 82,5, sì, se ricordo bene, Roberto Cucu che proverà la quarta prova, l'unico, 90 kg e mezzo. A 95 kg ha chiuso Davide Loi. Macri invece dovrebbe aver sbagliato la sua terza, gliela dando buona, quindi la sua era buona a 90 kg e mezzo, a meno che non stiamo facendo strane transizioni, non è chiaro niente. Vediamo. A Yuri stava andata male a 100 kg, a Caccia non lo so più, l'avevo andata per errata, adesso non lo so più, bisogna un po' fare ragionamento. Allora ci godiamo un po' Roberto Cuccu che adesso sta provando a battere il record della sua categoria, ovvero senior da 56 kg. Vediamo. Sta andando per i 90 kg e mezzo, quel mezzo chilo di una soddisfazione indicibile. Peccato. Stanno tutti arrivando stanchi alla Alle ultime, terza sì. prova, vabbè, per lui anche la quarta. Esatto. Colpa del pranzo, semplicemente hanno tutti dato tanto anche. Allora può anche essere che hanno fatto tanti chilometri stamattina, quindi magari anche dormire Sentire. comunque è molto importante. Beh. So che alle 5 del mattino stavano partendo per venire qua, perché Roberto, ti ricordo, fa parte della nostra Sì. squadra, quindi anche lui è di Iglesias e quindi... E quindi anche tu, quindi alle 5 sei partita? No, io sono partita ieri sera per Ti sei evitare. già preparata? Ah, beh, è importante anche quello, in effetti, nonostante poi tu avessi una sola prova, pensi, oggi, perché Sì. sei nei due in effetti, essere qua tutto il giorno, Sì. non avere quella pausa tua, in effetti ha un certo peso, a meno che uno non ha la fortuna di essere il primo della giornata, la mattina alle 10, 10 e un quarto dice grazie, Esatto. ci vediamo in pomeriggio, sarebbe più comodo. Infatti magari Gareggiare prima è sempre una liberazione. lo diremo magari ad ore, ma scusa, fai fare prima i maschi gli scocchi, poi fanno anche la sera. Cioè, facciamo un'alternanza. No, scherzi a parte. Allora, andiamo stavolta a un fight più colmo. Abbiamo Sì. tutti 75 kg di peso come categoria. Dopodiché balliamo tra i 16enni, i 62enni, i 69 anni, addirittura abbiamo un Master 6 che non c'è stato stamattina per gli squat, se ho buona memoria, ovvero Pietro Donati. Bello, ci piace anche, abbiamo veramente... Anche lui fa parte della nostra squadra. Oh, perfetto, lui sarà anche Sì. un esempio perché se a 69 anni può fare bene, insomma, varrà. Però chi sta iniziando è un 62enne, quindi non siamo così lontani. Lui è un Master 5 e Daniele Ruggeri, lui stamattina sì, che ha già fatto Ruggeri, Sì. ci hanno dato, ha passato Sì, ora sì. con 50. Valida. E abbiamo Marco Corso adesso. 16 anni. Eh sì, sono sempre vicino, ero vicino anche stamattina con gli squat, da un Master 5 a un Teenage 2 e lui è andato bene sui 70 kg. E adesso invece Marius Sorinel Badea o Badea. 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 Sentimento. No, stamattina l'ho chiamato Badea, qualcuno l'ha chiamato Badea. Non l'ho incrociato ok. per chiedergli ma scusa. Quindi gli chiediamo scusa nel caso ovviamente. Gli interessa è solo raccontare anche lui quello che ha fatto. Loro lo chiamano Badea. Esatto. Non lo so. Ognuno deve vivere con le sue convinzioni. Io andrò avanti con le mie, questa è la prima prova da 85 kg. Lui 21 anni, un junior, ma anche lui come tutti gli altri Vedi rientra nella come categoria si sta 65 settando kg. Sì. Lui con l'arco. Bella facile. In base a cosa sceglie questo? Forse ha sollevato i glutei. Non lo so. Il commento tecnico ce l'hai. Tu devi avere più non l'ho l'occhio. visto. Da lì.
Però velocemente, prima che tocchi a Fabrizio Sciola per il senior con 92 kg e mezzo, perché scegli di essere più inarcato? Perché scegli di essere più piatto? Dipende anche molto dalla mobilità di una persona. L'arco comunque va allenato. Io ero quasi Ok. piatta, ad esempio, e un pochino sono riuscita ad averlo col tempo proprio. Ok. Le spalle sono molto più stabili, si evitano anche più infortuni alle spalle. Bella, facile. Pronto, questa perfetta, Sì. quindi comunque non è tanto una questione di scelta stilistica, ma quanto ce la faccio o non ce la faccio a mantenere Esatto. quella posizione, perché altrimenti è sempre meglio essere inarcati. Sì, un po' sì, secondo me. Beh, sicuramente ha fatto bene a Sciola che ha fatto il suo, adesso tocca a Mauro Azzei, un altro giovane, 19 anni, T3, e lui parte da 97 kg e mezzo. Il secondo più giovane di questo flight, un bel flight composto, abbiamo 12 persone, il massimo Grande, sì. che abbiamo visto tra stamattina e proprio ora, quindi è il bello che sono tutti nella stessa categoria di peso, quindi anche se poi categorie diverse. Bravo Azzei, andiamo con Gianmario Mocci, 26 anni, senior. Tra l'altro lui come Azzei, come Sciola molto vicini, anche come Ruggeri che è stato il primo, molto vicini alla categoria, al massimo della categoria, perché siamo 3,72 kg e mezzo, 73 abbiamo, quindi sono tutti molto vicini in effetti. C'è Asole più dietro con 68 kg di peso proprio, abbiamo il 74 netto di Nicola Donedo, quindi Sì, la riempiono bene. diciamo che così è anche più facile valutare il confronto di quanto solleva uno, quanto solleva l'altro, perché pure quella base, eccetera, magari un sedicenne contro un 29enne, È un però po'. sì, è un po' impari quel confronto. Esatto. ovviamente. Però mo ci rappresenta la media perfetta perché 72 kg e mezzo, 26 anni, è un buon 105 kg per cominciare. E adesso invece ci sarà Vittorio Zanda potrebbe provare, adesso vediamo quanto ne ha oggi, ad insidiare il record sardo. Zanda parte da 110 e junior lui, il record è 125 kg, quindi dipende da quanto è di riscaldamento questa Esatto, bisogna prima vedere prova. quanto è facile. Qui ce lo direi Però tu in base a quello che vedi adesso. molta mobilità. Però è andato, È andata bene, sì. anche abbastanza liscio. Sì, Questo è il primo, e direi che almeno a 120 arriverà. penso di sì. Non so se ha già la seconda o la terza, il dubbio può rimanere se avrà Magari quel. 115, 120 si potrebbe. Quindi comunque che lui deve puntare al 125, Zanda. se Potrebbe vuole, provarla in quarta, in effetti. se si sentisse ancora, Esatto, quindi se si andando sente gradualmente, carico. quindi facendo il 5,5 finale. E adesso invece abbiamo Donati, anche lui parte, infatti lui adesso 115 ha detto, probabilmente Esatto. seguirà le tue indicazioni. Pietro Donati invece, lui è Master 6, tu questo lo conosci bene, ce l'hai detto, Sì, ma potrebbe pagare molto un facile. viaggio molto, molto pesante alle 5 del mattino, però ha cominciato molto bene, facendo 110, il record è 126 nella sua categoria e potrebbe fare come ha fatto Zanda. Sì, potrebbe farcela perché comunque questi 110 erano davvero facili. Poi magari lui fa la 115 e anche lui Comunque 120 e poi Pietro è panchista. Questo è la sua, Sì. quindi.
No, vedremo se Per si l'età toglierà che ha questa comunque, soddisfazione. 69 anni, tanta roba. Tantissimo, 110 tantissimo. kg. Soprattutto per un esercizio che se vuoi fare bene il metodo la prova anche la schiena, comunque tutta l'efficienza Esatto. di quella parte del corpo, non è mica solo petto, braccia. No. E ricordo, 69 anni. Sì. Mentre ne ha 29, ben 40 in meno il prossimo Giuseppe Asole, che va con 125 kg di prima prova, mentre già intanto alza a 117,5 Donati, quindi già più all'attacco. Sì. Buona alzata anche di 7,5. Asole. Sì, Donati va sul 7,5, mantenendo questa media andrebbe a 125, ma potrebbe, in base a come, beh, ancora fallo ovviamente, il Sì, 117,5, però in base a come va potrebbe andare dritto all'attacco alla terza. Esatto. Potrebbe Vedremo. provarli addirittura in terza, secondo come va la seconda. Vedremo. Tanto Luca Carcangio, 31 anni, un altro senior, 130 kg, ma di base del senior il record di 172 kg e mezzo per quest'anno sembra ancora, per questa edizione almeno, sembra ancora a saldo, perché dovrebbero salire di 40 kg, non è impossibile, ma Oddio, vuol dire che ho proprio scelto di iniziare leggero. molto leggero. Però facile. Infatti. Non sembra aver avuto nessuna difficoltà. Adesso la curiosità lo capiamo vedendo quanto. Cosa chiama? Mari 137,5, 140. Sei però se per arrivare a 172,5 devi essere almeno a 145. No, Fare cioè, 15, no. 15. Se veramente hai nelle corde. Io l'arrivo. ipotizzavo la seconda chiamata, il record no, non penso, insomma. Vedremo, allora, vediamo anche Marco Casula, anche lui sulla carta dipende come lo vediamo, può provare. Tanto fa 140, come hai detto tu. Sì. E quindi insomma siamo troppo lontani da Anche un questa è possibile molto record. facile. Bravo Marco, anche lui è in squadra con noi. Anche lui La è sua prima gara oltretutto, partito. da quello che ho capito. Ma come È in squadra? nuovo. Ah, ok. È nuovo, un ragazzo nuovo. Non si è Non è informata che sul sono- compagno. No. Prima ha fatto lo squat. E allora, se è la sua prima gara, in generale, ottimo inizio in panca, direi di probabilmente anche ha giocato sulla confidenza, cioè, non esagero, parto tranquillo. Infatti erano molto facili. Adesso vedremo anche Nicola Donedo, anche lui 130, anche lui è senior, un po' più giovane, 28. Però siamo sempre lì, giovani, intanto sì. Casula sempre in quel senso di confidenza, se come hai detto tu è la prima, da 130 fa 135. Ci sta. Sono tutti E molto questi vicini. molto agili. Tra l'altro qua ci si gioca perché veramente sono tutti molto vicini. Sono in tre, Donedo che ha fatto bene adesso, Casula e Carcangio sono vicini, Carcangio ripartirà da 140, Casula da 135, adesso vedremo Donedo, mentre ci apprestiamo anche all'inizio delle terze prove. Io voglio vedere però quanto fa Donedo, dichiara Donedo così ce lo fanno vedere e se vediamo Può che ci essere- divertiamo nel finale. Ma io spero almeno un 135, così si rimangono vicini per la terza Può prova. essere anche 140. Ma tutti e tre comunque sono andati abbastanza. Molto facili, tutti e tre, bravi. Mentre si deve ripartire da 60 kg di Ruggeri. Infatti, E infatti Donedo fa 140. 140, come hai detto tu. Vabbè, ma le dici tu, non le dico più io. Le dici no, tu no, perché. no. Perché sei sicuramente prova di me in questo. E meno male, che insomma il tempo più toccante. Dicevo, 60 kg, Ruggeri, seconda prova. Prima sono ingarbugliato detto terza, ma no, siamo ancora alla seconda prova. Per adesso tutti bene, chi deve rifarsi è Badea che lo farà alzando anche di 5 kg ed sarà il terzo. E il primo è proprio Ruggeri, che adesso deve iniziare.
molto facili. Bravo. Sale bene lì 10. E Ruggeri ha 62 anni. Abbiamo tutte le età. Poi Sì. fai dai 62 ai E adesso 16. 16. Tra l'altro un Kossu che ha fatto 70, 77 e mezzo adesso. E ora li vediamo. Vediamo se poi ne ha quantomeno per rifare 70, sì, 7 e mezzo di differenza. Per andare quantomeno oltre gli 80. E tornare anche a casa abbastanza contento oggi. Direi di sì. Anche perché 16 anni, quindi dovresti avere ancora 2 facile. anni. Questa ce l'ha fatta. Sì, Prima 80 di minimo, arrivare- se non anche 82 e mezzo. Probabile. Si passa al Teenage 3 a 18 anni, 17. No. 16, 19 sì, 18 sicuramente il penso. T3, forse 18, quindi avrebbe un anno e mezzo di crescita ancora, anche perché il peso è abbastanza basso, 69,7, in comune 75. E infatti poi punta a Addirittura 85, 85. quindi molto molto in confidenza, sì. si sente carico. Erano facili infatti. Avrà ascoltato il tuo consiglio, a pranzo ha mangiato pane con verdure, insomma soltanto ingredienti nutrienti ed è arrivato pronto. Adesso Mario Suri del Badea, che è l'unico che ha sbagliato nella prima prova, adesso si vuole rifare salendo a 90. Mi sembrano validi infatti, bravo. E si è rifatto. E ha fatto bene ad aumentare. Beh, anche la scelta in questi casi è dovuta a quanto capisci che è l'errore più tecnico Esatto. che puramente di, Perché a comunque livello di se energia. Se l'alzata era facile ti senti di aumentare perché ce li hai 100% ci sta. Fabrizio Sciola, ricordiamo lui senior, insieme al gruppo di senior, abbiamo già visto un po' più indietro come peso caricato finora, per adesso va per i 97,5 kg, più 5 rispetto alla prima prova, e poi chissà che se questa va bene non proverà ad andare oltre i 100, lui super inarcato, almeno in preparazione. Esatto. Ha fissato bene le spalle. Mi sembra buona, infatti. Sì. Anche senza soffrire troppo. Sei 19 anni. Teenager 3. Che da 97,5 va a 110 kg. Wow. In panca è un salto grande. Beh, però abbiamo visto più o meno quasi tutte le esecuzioni non sofferte. Ecco. Questa un pochino sì, Però ma ci comunque sta, è valida. ha fatto un bel salto in avanti. Adesso probabilmente sarà più conservativo, magari dopo aver fatto un 12,5 dice più 5. Poi Sì, dipende ci può come se la stare. sente ancora. Più 7,5 invece per Gian Mario Mocci, che da 105 passa a 112,5. Anche lui comunque lontano da i 3-4 senior che si giocano un po' le prime posizioni, almeno per i 75 kg. Diciamo che più a 3, perché poi anche Giuseppe Asole inseguire un 127,5
contro un 140, a meno che non abbia uno strappo di idea nella terza esecuzione, però È un po' difficile. tanto bene già Mario Moci, si va a Vittorio Zanda. Lui junior, ma comunque Molto facili. sì, ma poi anche staccato rispetto all'altro junior che Badea tenterà i 95 kg, lui ha già fatto 110, quindi insomma è tutta sua. Occhio però, perché 115 magari lo carica e cerca di attaccare il record che è 125. Ci può stare. Beh, perché è un po' come avevi detto tu, se fai 110, 115 adesso bene, poi 120 ti giochi la potrebbe quarta provare, certo. e stanotte Sicuramente. ti concedi una birretta per festeggiare. Tanto lui 23 anni, lui è maggiorenne, lo Può posso farlo. dire. Non lo posso dire per Cosso, non lo posso dire. No, solo per Cosso, per gli altri tutti maggiorenni. E bisogna anche stare attenti. Esatto, Non, esatto. non si può consigliare l'alcol a un minorenne, quindi bisogna sempre stare attenti. Intanto Zanda Bravo. c'è assolutamente margine per almeno per attentare il 120. No, li fa per forza, li tenta per forza. Poi in base a come si sente dopo può valutare. Ed è un discorso simile a quello di Pietro Donati, lui, il tuo compagno di squadra Pietro Donati, Esatto. che dopo aver fatto 110 adesso fa 117,5, che è meno 8,5 dal record. Quindi lui fa riuscirci, vorrei dire, a ragionare su possibili 2 tentativi. Sì. Potrebbe non essere impossibile. Adesso vediamo. Tu sai se il record è già suo, il 126? Forse sì. No, vedremo. Data buona, Valida. ti hanno permesso subito di salire. Cioè, quasi non si è fermato lui al petto. Ti hanno permesso Ti è sembrato così Mi è veloce? sembrato così veloce. Però l'ha portata a casa, era quello che voleva e potrà decidere. Intanto la conferma Zanda va sui 120 e poi potrebbe tentare il 5,5 se la sentirà, Assolutamente. per ricondurci il discorso affrontato poco fa. Aspettiamo di sapere Donati, adesso ci godiamo Asole, che lui invece è più conservativo, da 125 a 127,5, vuol dire che qualcosa l'ha sentita. Eh sì. Capita spesso comunque, soprattutto nella panca, di aumentare di 2,5. Lui che è il più giovane di questo flight, con 68,2 kg, Bravo. Bella ripresa. sta comunque imponendo tra i migliori. Il nostro compagno di squadra adesso, vediamo come se la cava. Adesso c'è da fare 135 per lui che ha iniziato con 130 e poi decidere quanto punterà la terza prova, se può lottare per stare davanti a Carcangio e Doneddu. Sì, comunque erano agili 130. Vedremo. Bravo. Buona. Tanto Donati fa 120, quindi da valutare ancora, se vorrà provarci ad attaccare quel record. Asole salirà invece nella terza prova a 135, non sappiamo ancora Casula che ha appena terminato
Carcangio e Doneddu per alzare più di tutti in questo flight. Casula proverà 140, quantomeno per accodarsi. E comunque per il momento, È il migliore lui adesso. giusto? Adesso lui a 135 è il migliore, perché poi hanno fatto 130 sia Carcangio Beh, che sì, in Doneddu. effetti. Vediamo. Adesso ci può essere già un primo sorpasso. Ok. Col brivido, però è andata. Bravo, non ha mollato. Lì tutto fiato. Comunque le grindate in panca sono le più difficili, almeno per me, poi è soggettivo. Beh, dipende in effetti da ognuno dal suo punto di forza, però è chiaro che quando il peso ce l'hai proprio sopra, non è facile. Inizio a tremare. Ancora non sappiamo quanto andrà, però intanto Carcangio lì a 140, ci prova anche Doneddu. Poi a quel punto vedremo chi ne avrà di più nella Bravo, terza facile. prova, ma mi sa che Doneddu sembra averne di più. Quindi bisogna ripartire con le terze prove. Attenzione. Allora, nella sfida calda Carcangio ha detto 145, dice 150 a Doneddu, ma si è visto che Doneddu in confronto a Carcangio ha sofferto meno, dai, diciamo così. Esatto, sì, sì, termine giusto. Ci sta. Ruggeri, come sempre apre lui le danze. Soffre un po', alla fine ha bisogno di aiuto. Il più piccolo di questo flight, il secondo più piccolo tra tutti gli atleti che si sono presentati sulla pedana quest'oggi, Marco Cossu, che alla fine porta un più 15 rispetto al peso di partenza, Che non da è male. 70 a 85. Con poche pressioni, 16 anni, non ha un avversario. Esatto. Per quest'anno non ha un avversario, poi arriveranno anche per lui. Il record è ancora troppo lontano. Tutta crescita oggi. Però sta andando bene. Beh, sicuramente saranno contenti, allenatore a prescindere, anche se non chiude come avrebbe voluto. Il salto comunque era importante. Ci ha provato, ci sta. Più che altro senza pressioni, se non hai il rivale vicino, sai che parte quella sfida, Sì, ti puoi permettere tante cose. Alla fine per lui sono come per tutti quelli un po' più giovani che non hanno, ripeto, un numero di avversari, si tratta veramente di godersi anche le gare, divertirsi, crescere, imparare anche a conoscersi. esatto. Bisogna anche di vedere quanto il coach gli lascia libertà, magari proprio per imparare. E intanto invece il 95 Badea, I 90 erano molto facili. e questi li ha sofferti tanto. La terza alzata è normale comunque fallirla, insomma. È abbastanza tranquillo, l'ho Sì, visto molto sereno. conscio dell'inizio che stava correndo con i 95 kg di sicuro. E adesso andiamo a 102 con Fabrizio Sciola.
Lui ha fatto prima 92,5, poi 97,5, poi 102,5. Ricordiamo, lui senior era Master 5 Ruggeri, T2 Cosu, Junior Badea, adesso appunto Shola senior. Tutti quanti i 12 di questo flight sono dentro la categoria dei 75 kg. Bravo. 3 su 3. Bravo. L'unico per ora in questo flight. Ha avuto un secondo di tentennamento, ma è stato molto bravo a recuperarla. Molto bravo. Di cosa è? Espirazione, testa, cuore. Passione. Immagino di sì. Anche la determinazione di voler a tutti i costi raggiungere. Esatto, a volte ti scatta nella testa devi avere questo sprint per forza, per non rimandarla giù. Sciola ci è riuscito, vedremo a 6. Lui ha cominciato con 97,5, poi dritto a 110, poi un salto meno pesante passando a 115, ma probabilmente una prima veramente più di fine riscaldamento. E adesso va. Bravo. E ne ha. Sì. Molto facile. Bene, Mauro 6 e adesso Gianmario Mocci. E lui ha fatto 105, 112,5 e 120 ora. Lui regolare nella crescita. Lui è uno dei tanti senior di questo flight. 26 anni. Sono in 6. 6 senior. 6? 6 senior. Sì. Bravo. Facile anche. Ah, nessuno ancora si è interessato ad andare con una quarta prova. No. E poi ad esempio Possiamo vedere Zanda. Esatto. ma anche un Mocci, però adesso ha chiuso abbastanza agevolmente, può la sua testa dire oh ma sai che 5 kg in più invece. Però Mochi, essendo senior, è 172 il record. No, ma non tanto per il record, magari per se stesso, non lo so. Non la può fare la quarta. Ah no, solo record della Solo quarta. se tenti il record. O se l'hai superato già e poi. Esatto, puoi provare a migliorarlo ancora. E allora Zanda invece lui potrebbe, perché adesso è 120, ma con un quarto tentativo potrebbe, con una quarta prova, potrebbe attaccare il record di 125, dipende tanto da quello che vediamo adesso. Peccato. Quello da fare per Zanda, che si ferma a 115, parte da 117,5 donati, anche lui per arrivare a 120, 2,5 kg, con quel record da vedere, preso solo da vedere, di 126. Vediamo se in questa alzata c'è una strategia. Non fatico molto per attaccare poi. Per poi, esatto, tentare la A quel punto quarta. non è in media, invece do tutto in una sola alzata con più peso. Faccio direttamente 126,5. È che sono un po' di chili, magari in panca si sentono di più. Quindi meglio comunque Nello avere una stacco salita più sono salti graduale. che si fanno, insomma. Non ho aspettato il press. Peccato. Ha tradito la testa. Quindi non ha Ci aspettato sta. il press.
potrebbe comunque andare alla quarta prova? No, No? no, perché dovresti fare la terza valida. E allora chiude qua la sua giornata Pietro Donati, Giuseppe Asole per 135 kg. Ha iniziato con 125, poi ha sollevato leggermente il tiro con 127,5. Adesso uno stacco più importante, 7,5 kg. Qua si giocano il podio i ragazzi. Allora era comunque fuori a Sole perché 135 potevi pareggiare a Con Casula e Casula. mettergli pressione, in effetti. Esatto. Pressione che non arriva a Casula. Però può provare a mettere pressione a Carcangio e Doneddu, anche se Carcangio abbiamo visto un po' faticare, Doneddu invece abbiamo visto. Sì, Doneddu per niente. Sì, infatti poi anche quello che ha alzato ulteriormente di più l'asticella puntando su ulteriori 7,5 kg con un 147,5, mentre Carcangelo a 140 passerà a 145 e Casula il prossimo da 135 a 140. Vediamo. Peccato. Nulla da peccato. fare anche per Casula. Carcangio. Lui può mettersi davanti. Parte alla pari, può mettersi davanti, almeno per un minuto. Esatto. E poi sappiamo anche quanto può fare la differenza. Comunque pressione ne metti, obblighi l'altro Direi di sì. a non A non sbagliare. fallire. Dai. Non c'è. Difficili le terze prove. Sì, è una bench press che non fa prigionieri. Siamo a 5-8 errori su 11. E siamo il 12°. Questo fa capire un po' come si arriva. Doneddu, che comunque non è ancora al punteggio totale migliore tra tutti, tra l'altro. Come invece peso massimo sollevato alla pari in questo momento con Carcangio, quindi se vuole vincere proprio anche lì deve Vediamo. portare a termine per 147,5 kg. Poi il record non se ne può parlare perché è 172,5. È un po' lontano. Anche facile. Però questa la porta Bravo. a casa, un po' di più ne aveva, però per 172,5 mi sa che non sarà suo, anche perché 28 anni può iniziare a. Poi non è mai detto, però Si invecchia, ma lo capisco perché io ho 34 anni, mi rendo conto proprio più che altro poi con gli anni. anno dopo anno comunque qualcosa rischi di perderla. Poi puoi rientrare al Master 1 e lì giocare la parte più giovane per provarci. Esatto, riniziare. Bisogna lavorare bene tra i 38 e i 40 per entrare al Master 1 nelle migliori condizioni e In lì, forma, esatto. e lì prendersi tutto. Nuovo flight. Ancora, allora non sappiamo quanti ne abbiamo in totale. Però vedo, siamo sul panca, 66, ne abbiamo altri, addirittura 13 qua ne vengono segnati. Tutti 82,5. Sì, ne abbiamo 13, tutti della stessa categoria di peso.
E anche qua abbiamo 2 diciannovenni che sono Pintori e Meloni, che ci hanno fatto divertire anche con lo squat. Poi vediamo un po', anticipare un po' di sfide. Marras contro Madeddu. Però c'è da dire che adesso vediamo anche i pesi delle prime prove. 19 anni, Meloni 60 kg, Pintori 120, una sfida molto molto più aperta degli squat. Tra l'altro, si ricorda bene, vinta da Meloni. È stato Meloni a fare meglio, però stavolta mi sembra già un gap irraggiungibile. 60 kg, a meno che di un incredibile bluff di Meloni. Ma penso che non sia mai visto un bluff. No, non del genere. penso. Allora, per adesso ringraziamo Elisabetta, che deve ovviamente andare ancora col suo team, tanto movimento da fare qui nel palazzetto Gareggerà di Perfugas. adesso. E allora, grazie Elisabetta, se ti Grazie a riavremo te. dopo sarai la benvenuta, altrimenti in bocca al lupo per domani, ti riassisteremo direttamente dagli schermi. Grazie mille. Buon proseguimento. Allora, ringraziamo ancora Elisabetta e andiamo con il prossimo flight. La prima prova di Jacopo Meloni, superata alla grande. E adesso Gabriele Marras. Questo dovrebbe essere il penultimo flight, se ricordo bene. Vediamo, 53 anni, Gabriele Marras. Poi ricordo anche tutti in questo flight appartengono alla categoria di 82,5 kg, lui è un Master 3, parte con 90 kg e li porta a casa senza troppe difficoltà. Pronto Roberto De Ledda, 22 anni, junior, parte con 110 kg. Buona la prima per lui. E allora va ora Salvatore Mastinu, 31 anni, senior. Li avete tutti già, per chi è stato in diretta con noi questa mattina, conosciuti durante gli squat. Però giustamente io vi ripeto, per chi poi si fosse anche solo collegato poco fa o magari proprio adesso,
fa con l'esecuzione in questo momento Daniele Ortu, 27 anni. Alzata valida per Ortu, stesso peso, stessa altezza retta, steppi, a seguire Spano e Pinturo. Lancia il carto, steppi. Buona esecuzione di Ortu. Adesso va Spettu, Tommaso Spettu, 28 anni, anche lui senior. E lui, proprio come Ortu, inizia con 117,5 kg. Non è andata però. Tocca a Lorenzo Spanu, 22 anni, junior, e parte con 120 kg. Ricordo un po' lontano, 145 kg, però dopo questa prima ottima esecuzione chissà che non ci sia margine. Bene Spanu, adesso Pintori che parte da 120 proprio come Spanu, ma lui è un T3, 19 anni, che ha fatto divertire nella sfida con Meloni in squat, adesso va un po' più da solo, ma parte con 120 a meno 15 dal record della categoria, record sardo, 135 kg, quindi vediamo. Alzata valida per Pintori, il bilanciere va a 125 kg, stessa altezza del re. Per Madeddu a seguire Brazzo e Fredis. Bene Pintori, e adesso Madeddu, Danilo Madeddu, Stessa altezza. 125 kg. Questa è la sua prima prova, lui 52 anni, Master 3 come Marras. Anche in questo caso che è un possibile attacco al record, perché il record di categoria è 135. Quindi conta iniziare bene in fiducia e poi puntare quel record. Alzata valida per Madeddu. Ma porta a casa Madeddu, mentre Pintori, a proposito di possibili attacchi record, dopo 120 fa 125, farà 125 nella seconda prova, lui che deve puntare 135,5 per fare il record, in questo caso però per la categoria T3, però presupposti che ci faranno divertire tra la seconda e soprattutto la terza prova, se tutto andrà bene. Madeddu andrà a 130, avvicinandosi tanto ai 135 di record M3. Adesso invece Davide Brazzu, per lui il record è un po' più lontano, perché per il senior è 172,5, lui parte da 130. Ma una persona che può tentare il record, che dovrebbe avere nelle corde, c'è in questo flight, e proprio alla fine Federico Ladu partirà con 165.
Tanto però buono braccio, 130 kg anche per Edoardo Peddis, anche lui senior, in confronto braccio 4 anni più grande, il primo 30 anni, Peddis invece 34, ma adesso sono tutti senior, loro due più gli ultimi 3 e si aggiungono i primi 3 senior, ovvero Mastin, Urtu e Spettu. Adesso però Peddis. Ora è il momento di Angelo Soro. Si è avvicinato a noi nell'Atlas Gym insieme al suo coach. La sua prima da senior. Parte con 135 kg. E li porta a casa. E fatemelo dire anche perché gli abbiamo portato fortuna. Directa Sport gli ha portato fortuna perché si è avvicinato a noi e quindi ha fatto subito bene, subito bene. Fra 135 anche Carlo Vacca. Stessa età. Intanto è come peso vicino ad Angelo Soro, perché Soro è un 82,0, molto vicino tra l'altro, 82,5 di categoria. Carlo Vacca 81,4. Tanto Soro passa a 142,5. Perfetto, liscio Carlo Vacca. E adesso ci siamo, Federico Ladu, come vi ho anticipato, il record sardo senior di 82,5 kg e 172,5 e lui inizia con 165. Guanto di sfida lanciato da Federico Ladu. Bene Ladu. Si ripartirà da Jacopo Meloni, tanto ho già visto che Ladu passerà a 170 kg, quindi dovrà fare bene la seconda prova per poi andare all'attacco del record.
Perfetto. Inizia bene, chiude bene. Ottima seconda prova per lui. Allora, vediamo se alzerà ancora. Ha dato uno stacco di 12,5 kg. Sale invece di 7,5 kg Gabriele Marras, che ha iniziato con 90 e passa a 97,5. Bene anche Marras, 2 su 2 per lui, 2 su 2 per Meloni, e si va avanti con la seconda prova di Mastinu, il primo dei senior in gioco nella categoria degli 82,5 kg. $115 per lui, più 5 rispetto ai 110 della prima prova. Due su 2, agevole anche per Mastinu. Tocca ora a Roberto De Ledda, che ha iniziato con un 110 proprio come Mastinu. Poi lui per uno junior, 22 anni contro i 31 di Mastinu. Però al posto di passare a 115 passa a 117,5. Non va. Tocca a Daniele Ortu, anche lui sale di 5 kg, ha cominciato con 117,5 e vola per i 122,5. Si inarca, pronto a iniziare l'esercizio. In difficoltà però, e infatti alla fine ha bisogno di aiuto.
a 122,5 anche Tommaso Spettu, un anno in più, quasi 3 kg in meno rispetto a Ortu, e ha iniziato proprio come Ortu con 117,5 kg, lui però sbagliando, adesso proverà però a invertire e fare bene i 122,5 che non sono invece riusciti a Ortu. E ci riesce, si rifà, adesso ha un peso ufficiale in gara. Due chili e mezzo da aggiungere, perché tocca ad Alessandro Pintori, e adesso importante per lui fare bene, perché vorrebbe dire mettersi a 10 kg dal record della categoria T3. A quel punto potrà valutare se anche con la quarta prova provare a rendere su il record, che magari anche è già stato suo, è già suo, chi lo sa. Tanto deve fare bene questo e sta soffrendo tanto, infatti gli danno 2-3 perché non è salito correttamente, c'è stata anche la mimica da parte di una delle persone lì intorno alla pedana. E tra l'altro Pintori che forse non tenterà con la quarta prova del record, perché ripartirà da 125. Invece adesso Lorenzo Spano, lui ha fatto bene 120 e adesso vuole fare bene 127,5. Junior lui. 81 kg e 7. E sui 127,5 se l'è cavata alla grande. Ora Danilo Madeddu, che ha iniziato con 125 e adesso va a 130 per mettersi a meno 5 rispetto al record della Master 3, che è di 135, è un discorso quasi identico a quello fatto per Pintori, questo anche anticipato, perché a quel punto, facendo bene adesso, potrebbe già puntare con la terza prova, fare un 5,5 senza aver bisogno della quarta prova, anche se non avendo poi più altre prove può chiaramente giocarsi tutte le sue forze oggi. E intanto porta a casa molto tranquillamente i 130, sicuramente l'attacco al record ce l'ha nelle corde. Poi bisogna farlo, conto è avere il potenziale, un conto è farlo, però le premesse sono buone. E intanto ora di nuovo Davide Brazzu, che avete apprezzato sulla nostra chat live, e che da 130 vuole passare a 137,5. Si è fatto sentire anche il pubblico, non ha appena percepito una piccola sofferenza, poi però Brazzo ha chiuso molto bene e allora può puntare ancora più in alto. Tenterà 137,5 anche Pedis, anche lui è iniziato a 130 come Brazzu,
anche lui un senior come Brazzu, e tra l'altro hanno quasi lo stesso peso, 87 contro l'84 della pesata, che ripeto sarà venuta o ieri sera o scusate, o ieri mattina o stamattina, oppure no, un momento di lapsus incredibile, comincia a farsi sentire comunque da stamattina presto qui a Perfugas, o ieri venerdì sera o questa mattina. Poi ci saranno pesate ufficiali anche domani. Bene Pedis, però pensiamo alle cose più importanti. Bene Pedis, e quindi chiude molto bene con 137,5 kg e potrà anche lui provare a fare di più. Brazzo ha scelto di salire sui 2,5 kg, vediamo se Pedis tenterà qualcosa di più, mentre da 135 passa a 140 kg Carlo Vacca. Ecco, intanto Pedis sale di 5, non di 2,5 come Brazzo. Vacca per i 140 kg, li porta a casa come niente. Addirittura l'accenno quasi di saltello per venire fuori dalla panca, segnale di piena energia, di fiducia. Angelo Soro, lui da 135, come avevo anticipato, passa a 142,5. 24 anni come Carlo Vacca, in confronto a Carlo Vacca nel secondo tentativo tenta 2,5 kg in più. Vacca ha fatto bene e proverà a 145. Adesso vediamo il ragazzo dell'Atlas Gym che ci ha fatto compagnia questa mattina, poco prima della pausa di pranzo, e con un minuscolo accenno di difficoltà se lo porta a casa. Anche i 142,5 kg può essere sicuramente contento, anche se la faccia normale. E invece Federico Ladu, l'unico dei senior che può provare a battere questo record, 30 anni, il record di 172,5 kg, 165 il primo tentativo, 170 questo secondo. Concentrazione di Ladu, la porta a casa e ha assolutamente pochi chili che lo separano dal nuovo record sardo. E ora si va invece con le terze prove. Intanto già vi dico che Ladu va per i 180, anche se bisogna ripartire
ovviamente da Meloni, che invece ne prende 100 meno, 80 kg per lui. E alla fine valida. Allora, Gabriele Marras ha iniziato con 90 kg e adesso prova 102,5. La seconda prova invece molto bene con 97,5 kg. Ricordiamo, 53 anni. Chiude bene Marras. Unplane 3 su 3, 102,5. Era già abbastanza soddisfatto proprio nel volto dopo i 97,5 kg, lo è anche adesso. Poi non so se le ragazze che gli hanno fatto le foto giovani, non so, magari sono le figlie, però questa è tutelazione, non lo so, magari qualcuno che sta seguendo adesso la nostra diretta lo sa e vuole scrivere. Intanto però si va avanti. Va Roberto Deledda. 110 bene, 117,5 non bene e 120. Occhio perché c'è già un rosso, però poi dovrebbe aver recuperato. No. L'illusione anche tra bianco e rosso, 2 rossi, un bianco. Anche qua un accenno col giudice alla destra rispetto alle nostre riprese, ma come abbiamo anche detto di mattina non c'è stato, e per fortuna direi, un caso di lamentela, vera protesta, no, non sono d'accordo, qualche cenno magari tra coach e giudici, ovviamente chiedo spiegazioni, ma come è assolutamente normale che sia, ma non c'è mai stato un contrasto. Questo è molto positivo sia quindi per la prova dei giudici sia anche comunque per un clima assolutamente sano qui in quel di Perfugas. Salvatore Mastino, lui le ha fatte bene le prime due, arrivando da 110-115 e adesso l'ultimo salto a 122,5. E anche abbastanza bene, porta a casa anche la terza prova. Adesso Daniele Ortu, sempre a 122,5 kg, come Mastino, come però lo stesso Ortu nella seconda prova che non ha portato a casa. Prova non valida, dopo aver fatto bene con 117,5 kg. Vuole rifarsi sui 122,5. Alla fine non è andata neanche stavolta Ortu, che chiude quindi
con l'unica pesata valida, ovvero 117,5, l'unica esecuzione valida. Lanciare carico, stretto in italiana, Pintori, scusa. Pintori ha fatto bene la prima prova con 120 kg, poi ha sbagliato sui 125 e allora ci riprova. 125 nella sua ultima alzata di giornata, soffertissima, però con tenacia portata a casa. E allora valida 125 kg. Tocca ora a Tommaso Spettu, che invece ha sbagliato la prima a 117,5, poi 122,5 giusto, e adesso 127,5. Chiude molto bene Spettu. Adesso Lorenzo Spanu, che ha fatto 120 bene, 127,5 bene, spinge ancora in avanti di 7,5 kg e va per i 135 kg. Poi ci sarà Madeddu che tenterà il record di mezzo chilo, come era assolutamente preventivabile, però prima Lorenzo Spanu. Quanta sofferenza! E alla fine è necessario l'aiuto. Nulla da fare per Spanu, che resta a 127,5. Adesso godiamoci una delle due sfide da record per il Master 3. Danilo Madeddu, il record è 135, lui ha fatto 125, 130 e adesso tenta 135,5. E c'è! E adesso è anche ufficiale! Il record per Madeddu. Bello anche come è arrivato, con comunque il brivido, la necessità di tirare fuori tutto e poi il sorriso alla fine. E adesso Brazzu. Lui non può arrivare a un record che è 172,5. Per superare quello, tra i segni ci penserà Ladu, sarà l'ultimo di questo flight. Brazzu però si accontenterebbe di completare questa alzata da 140 kg. Dopo aver fatto 130 e 137,5, adesso vuole andare per i 140. E la porta a casa.
Sta andando Pedis per i 142 kg e mezzo. Nulla da fare per lui. Aveva fatto molto bene i 130 e il 137 e mezzo. Cade anche lui nella terza prova. No, comunque un risultato positivo, bisogna poi capire quanto lui effettivamente lo sarà, ma nel caso potrà provare a rifarsi domani se parteciperà agli stacchi da terra. Intanto Carlo Vacca, prima 135, poi 140 e adesso 145. Lineare l'aumento del peso del suo bilanciere e lui vuole chiudere bene. Chiuso. Le ultime due esecuzioni di questo flight. Angelo Soro per fare 147,5 e poi Ladu che hanno corretto. Vi avevo detto 180 e invece sarà un 173 il tentativo, 0,5 il tanto giusto per fare il record. Poi chissà, magari è lui stesso che ha cambiato, non lo so, però all'inizio avevano scritto 180, adesso invece 173. Gli occhi su Angelo Soro. Non ce la fa, si ferma a 142,5 e adesso il secondo tentativo di questo flight di superare un record. Ci è riuscito Danilo Madeddu nella categoria Master 3, nella Senior Federico Ladu per battere il 172,5. Ci è arrivato facendo bene i 165, i 170 e adesso lo step finale minimo per fare il record. 3 kg in più, 173,5 kg in più rispetto al record. Adesso ci siamo. Uno dei momenti clou di giornata. Portato a termine così. 3 su 3, tutti d'accordo. Record. Con l'applauso per Federico Ladu. E adesso ci sarà il prossimo flight. Richiamato il flight 11. Non è vero, perché c'è la quarta prova di Ladu. Lo stanno aggiornando adesso, 175. Adesso lo dirà anche l'annunciatrice. Confermato.
ancora un po', chiaramente l'Adu si prenderà tutto il tempo a sua disposizione. Tanto io vi ricordo che poi ci sarà l'11° flight che potenzialmente sarà l'ultimo. Bisogna vedere il numero di partecipanti, ma se non sarà l'ultimo sarà il penultimo, dopodiché si chiuderà la nostra prima diretta di questo 9° campionato nazionale sardo, sempre qui a Perfugas al Palazzetto dello Sport Daniele Careddu, da dove trasmetteremo anche domani, sempre a partire dalle ore 10, con la seconda giornata che inizierà con la panca femminile e poi andrà avanti con gli stacchi da terra maschili e femminili. Dopodiché anche tutte le premiazioni, anche quelle in diretta, su un altro link, però non sarà su questo link, sarà su un altro link che dovrebbe essere, tra l'altro, adesso mi prendo la briga, me ne assicuro, già programmato, quindi già reperibile da tutti voi. Come sempre nella nostra pagina, se andate nel live dal venerdì iniziate a trovare tutti i nostri link delle dirette, quindi avete il dubbio, ma quindi la devo andare su YouTube, quella partita, quell'evento, quella manifestazione, andate sul live, vedete cosa c'è programmato. Ma non è ancora programmata la live di domani, lo sarà stasera sarà tutto fatto, su questo non c'è dubbio, non avrete assolutamente il minimo problema domani a trovarla, anche perché altrimenti basta comunque andare direct Sport Live TV, 2 click ed è tutto fatto. Io poi vi ricordo, appena attivi la nostra diretta qui, oggi il nostro programma prevede la pallamano, c'è l'ACNURO in vista dei playoff, c'è l'eccellenza finale dell'Under 15, gara 2 tra Dinamo 2000 e la Santa Croce, sta giocando in questo momento il Cecchiccia contro Portoscuso nella serie C1 di futsal, abbiamo il tennis tavolo Sassari in A1 contro Polo Carrara, lotta per la seconda posizione, comunque già ai playoff tennis tavolo Sassari insieme alla Marcozzi, insomma ottimo movimento sardo nel tennis tavolo, ma mentre vi elenco le altre discipline meglio concentrarci nuovamente su ciò che succede qui, perché la pedana ha il suo uomo, De Federico Ladu ha già fatto il record, lo vuole incrementare, prova a passare da 173 a 175. A casa anche questo. E allora, record migliorato di 2 kg, 2 kg che valgono tanta soddisfazione. E poi ancora l'inchino. E adesso sì che si passa al prossimo fly, non sono sicuro se all'ultimo, abbiamo tutti categoria di peso 90, abbiamo un solo a 100 come categoria di peso, quindi è possibile che ci sia anche un 12° flight, lo vedremo insieme. 12, anzi scusatemi, 10 le persone in questo flight. Si partirà con Antonio Bardino, poi Alberto Pugeddu, Stefano Cadoni, Jacopo Moci, Giuseppe Fronteddu, Marco Marteddu, Alessandro Deiana, Domenico Di Rosa, Guido Salvatore Di Rosa, immagino 2 parenti di Rosa, non gemelli, stessa età anche, Emanuel Sellero, l'ho stato chiamato stamattina, Sellero, insomma, il cognome che ci ha dato qualche dubbio, anche qua poi i suggerimenti su YouTube sono sempre accettati, quindi
Se lo sentite, Sellero turba, vi fa uscire la nocciolina dello stress lì vicino al collo. Commentate, no? Non è Sellero, è Sellero, o viceversa, e ovviamente risolviamo. Tanto sta avendo stimato il bilanciere. Antonio Bardino è il primo di questo 11° flight. No, Pugedu, non Bardino. È stato chiamato Pugedu, 110 kg, lui ne pesa 87,8, l'unico a non essere categoria 90 come peso è Guido Salvatore Di Rosa, gli altri tutti 90, quindi va al Alberto Pugedu. Abbiamo già avuto Antonio Bardino un 110, adesso Pugedu. Bene, anche Alberto Pugedu sale a 115, adesso il peso del bilanciere, perché c'è Stefano Cadoni. Ricordiamo Bardino Junior, l'unico junior di questo flight, senior ne abbiamo 7, primi 2 Pugedu e proprio Stefano Cadoni. Record senior 177,5 kg, poi c'è il record junior 157,5, il record T2 è 100, e già vi dico che Giuseppe Frontedu lo proverà a superare con la prima prova, quindi bene così, ci piace quando ci sono record da battere. Mentre cambio Cadoni, non era 115, 110, c'è una correzione, forse un errore nella comunicazione, comunque non si sono capiti. Poi mancava un record da segnalare, quello di Alessandro Digliana, che può provare a battere nel senior, ma forse c'è un qualche errore, però non torna. Credo che ci sia un errore, perché Digliana anche lui è un senior, sono tutti 177,5, gli viene detto 140. Non è chiaro, quindi magari un errore, non voglio dare allora nessuna certezza. Comunque ci siamo con Stefano Cadoni, che il suo lo fa, 110, è buona la prima prova. E adesso Jacopo Mocci, anche lui senior, 31 anni lui, e inizia con 117,5. Bene Jacopo Mocci. Allora, ci siamo. Giuseppe Frontedu, il più giovane di questo flight, 17 anni, 85,3 kg il suo peso, un record da battere fermo a 100. Il suo primo tentativo è da 127,5 kg. Buono per Giuseppe Frontedu, alla prima prova già fa record, ma record già stracciato di 27,5 kg,
ed è chiaramente pronto a essere ulteriormente migliorato. Un bel sabato per questo 17enne che è arrivato qua conscio che l'avrebbe stracciato il record, però comunque poi diventa realtà e allora ha motivo di essere orgoglioso di sé. Il prossimo è Marco Marteddu. Lui pesa 85 kg, il senior da 32 anni, e parte con 137 kg e mezzo. Buono anche per Marteddu, ma per ora stanno tutti superando la prima prova senza troppa sofferenza, come anche normale che sia, mentre si sale di peso con Alessandro Digliana. Inizia con 140 e chiude. Il bilanciere va a 145 kg, altezza 13, per Di Rosa, a seguire Di Rosa Guido. I due di rosa, il primo Domenico. Lui 31 anni, 88 kg di peso e una partenza da 145 kg. Di Rosa, 145 kg, altezza 13. Un piccolo attimo di confusione tra gli aiutanti, ma ripeto, anche loro sono qua in piedi, in generale disponibili da prestissimo, anche loro praticamente zero pause, quindi stiamo arrivando alla fine di questa prima giornata. Ci sta qualche piccolo errore, qualche piccola incomprensione. Ripeto, una giornata che è andata liscissima, veramente senza intoppi. Bene Domenico Di Rosa. E adesso l'altro Di Rosa, Guido Salvatore. Lui inizia con 150 kg e lui è l'unico categoria 100 kg presente in questo flight. Bene anche Guido Salvatore Di Rosa. E adesso chiude il giro di prime prove Manuel Sellero. E lui inizia con 165 kg. Non così lontano, 12,5 dal record senior, è anche segnato come record Master 1 che riguarda lui, visto che lui ha 43 anni, che è comunque di 177,5 kg. 12,5 kg, siamo solo alla prima prova, la supera bene, margine c'è, chissà che il suo terzo tentativo non sia per un record.
Intanto bisogna andare con le seconde prove e si inizierà da Bardino, che ha fatto bene con 110 e adesso va per i 115. Eccolo che arriva. Molto bene. Tanto vedo una modifica nello schema. Sellero viene segnato in rosso sulle sue prossime 2 prove, come se si fosse ritirato. Quindi tanto do questa notizia, poi non so se sia ufficiale. Beh, quasi è segnato e quindi direi che se non è ufficiale ci manca veramente poco e sarebbe veramente un peccato, perché era quello che poteva regalarci anche in questo caso l'ultimo del flight, l'ultimo brivido. Peccato. E soprattutto speriamo che se si è veramente ritirato non sia per nessun motivo, insomma, troppo serio. Stefano Cadoni intanto ha iniziato con 110, va avanti bene con 117,5 kg. Ora Alberto Pugedo, anche lui ha cominciato con 110 come Cadoni e Bardino, ma lui aggiunge 15 kg in più e passa a 125. Va molto bene, anche con 125 kg. E sembra ancora averne margine. Ne va via tranquillo. Voi non lo vedete, io posso vederlo serio, senza perdersi neanche in sorrisi. E quindi immagino che abbia ancora un bel po' da farci vedere. Intanto Jacopo Moci, anche lui 125 kg per la seconda prova, anche se l'ha iniziato con 117,5. Bene anche Moci. E adesso Fronteddu, che ha fatto con la prima prova record per i T2, alzandolo dai 100 che era a 127,5, e adesso ci prova con 135 kg. Ancora molto bene, sale ancora il suo record.
Allora, Marco Marteddu. Poi si preparano De Rosa, successivamente i due Di Rosa. Adesso Marteddu per 145 kg dopo aver fatto bene con 137,5. E adesso Diana, dopo che Marteddu non ha portato a termine in maniera valida la sua esecuzione, vedremo se ci riproverà proprio con 145, se comunque proverà ad aumentare. Ora invece Alessandro Diana che sale da 140 a 150 e sale molto 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 bene, fin troppo anche, direi. Bisogna alzare di più il peso. Chiudono i due Di Rosa. ...150 kg anche per Domenico Di Rosa, che era partito però con 145, non con 140, confronto ad Alessandro Deiana. Di Rosa che è anche 7 anni più piccolo di Deiana. Perfetto, Domenico Di Rosa. Prende 5 kg in più Guido Salvatore Di Rosa, che non aveva capito di dover ancora attendere per salire sulla pedana, un po' preso dal momento, da qualche saluto, qualche sorriso. Adesso lo vedete a destra, aspetta il momento, adesso può. Si va con le terze prove, bene i due Di Rosa, anzi bene Guido Salvatore Di Rosa, ma anche Domenico Di Rosa, e tra loro tre si gioca poi il punteggio migliore di questo flight, oltre che il peso più alto. Sarà un bel finale. Però prima concentriamoci sugli altri, a partire da Bardino, che ha iniziato con 110, chiuderà con 120, di mezzo un 115. Soffertissima, però potrebbe provare a chiuderla, no. Ha cominciato a traballare, e allora necessario l'aiuto. Bardino chiude con 115 kg. Cadoni invece vuole chiudere con 122,5. Ha iniziato con 110, ha fatto bene anche i 117,5 adesso. Aggiunge 5 ulteriori chili per chiudere in bellezza.
E neanche lui però riesce a portare a casa la terza prova. E ora 130 kg per Jacopo Mocci. Anche lui sale di 5 kg rispetto alla seconda prova. Ha iniziato con 117,5 e salito di 7,5 per fare 125. Adesso da 125 passa a 130. Quanta difficoltà anche per Mocci. 3 su 3 andate male. Prova a spezzare il tabù Alberto Pugedu. E per lui il peso è di 135 kg. Mi hanno detto che sei piacere, cioè, sei seduta prima una mia atleta, Elisabetta. Allora, intanto nel finale abbiamo compagnia direttamente Luca da Orru. Iglesias, Luca Orru, eccolo con noi. Allora Luca, io direi subito di partire velocemente, così lampo su il commento tecnico per la prova di Pugedu. Che è la portata Chiusa a tirata, casa. vediamo cosa dicono i giudici. Col brivido? Purtroppo non è. Purtroppo quando sono così tirate può capitare che a volte il bilanciere salendo scenda leggermente e quindi questo è motivo di alzata nulla. Probabilmente ogni arbitro laterale ha visto dalla sua prospettiva che il bilanciere Benissimo, salendo è leggermente sceso e quindi hanno dato la nulla, invece il centrale lo ha visto che si concentra magari su altri aspetti, lo ha visto salire e quindi purtroppo la prova è stata giudicata nulla. Però quando c'è una bianca tecnicamente si può chiedere il VAR, si può andare dalla giuria e chiedere. La giuria ha chiesto ai coach di filmare Esatto, apposta per risolvere queste dispute eventuali. Però oggi non ho visto nessun caso, almeno No, o comunque allora- se c'è stato non è stato, come posso dire, eclatante, perché Esatto. non è stata lamentela. Poi magari qualcuno ha avvicinato un video, non lo so questo. non si è Generalmente visto. non succede quasi mai, generalmente si prende il giudizio arbitrale per quello che è, però può capitare. No, sai, chiaramente. però vedere neanche un episodio, sai, ogni tanto Certo. quello più caldo magari dice ma come Sì, è possibile? sì. Invece oggi devo dire che Non detto viene- tutto molto bene. Si vede più spesso magari ai mondiali o gare comunque di livello Beh, molto alto, dove comunque chiaramente. si gioca tanto. Intanto Giuseppe Frontedu fa 3 su 3, lui ce l'ha fatta, ha iniziato con 127,5, chiude con 140, straccia quel record di 100, oggi qualche record l'abbiamo visto essere stracciato e messo sì, nel sì. dimenticatoio. Per fortuna i record vengono migliorati ogni anno, comunque la federazione è abbastanza giovane, quindi Sono i primi anni quei più facili. Esatto, poi ci sono record molto difficili, per esempio il record che è stato battuto nella panca da Federico Ladu, il ragazzo che adesso sta Infatti, seguendo forse il momento clou di l'atleta. questa giornata. Esatto, per adesso è stato il momento sicuramente. Potevamo averne uno con Sellero, ma Sedo, a proposito, sai perché si è ritirato? No, assolutamente. Allora, ripeto, speriamo nulla di serio, insomma. Certo. Anche perché è arrivato un po' sorpresa, sembrava essere
magari pezzo potrebbe lui. essere che si sia voluto solo piazzare, siccome questa è una gara comunque anche di qualifica, magari lui ha interesse a fare i mondiali VGFPF che saranno a Roma a luglio. E quindi dice, una volta che l'ho quindi fatto, non mi dice, interessa il record, esatto. non corro il minimo rischio. Esatto, magari si fa i suoi chili, c'è un minimo di qualificazione, una volta che si sa di averlo tendenzialmente si è tranquilli. Beh, lui per ha la fatto qualifica, 165. che garantisce tendenzialmente Sì, perché poi il primo però è un po' rischioso forse, con chi partiva a 150. Beh, però lui è, a parte che ha un massimale molto alto, Manuel ha più di 170 di massimale, quindi comunque per lui 165 era un ingresso agevole. Però ti sei fermato, quindi dico, magari non lo sai, lui ti sorprende. Con lui, scusate, voi non lo vedete da YouTube, però è Master intendo 1. Guido Salvatore di È Master 1, lui, quindi però. comunque è lui era da solo. solo allora, Esatto. è vero. Quindi non ha necessità. Adesso essendo stavo un da attimo solo. confondendo. Esatto, basta che piazza un'alzata ed è già nella qualifica. Vediamo adesso Domenico Di Rosa. Una bella alzata grindata, come deve essere fatta una terza chiamata. La classica alzata che se si poggia una mosca rischia di tornare giù. Tra l'altro molto bene prima anche Marco Martedu, che si è rifatto dopo non aver chiuso bene i 145 kg, ha chiuso con 147,5, 160 ha chiuso Domenico Di Rosa. Adesso la sfida lanciata a Alessandro Diana e Guido Salvatore Di Rosa, tutti per i 160. Sì, chiaramente poi vincerà il più leggero, dovessero farli tutti vincerà Domenico Di Rosa, che peraltro li ha già fatti, quindi è in testa. Quindi a questo punto, anche se Salvatore Di Rosa dovesse farlo, comunque vincerà. Scusate, sono due Di Rosa. Sì. Sono Salvatore Di Abbiamo Rosa e Domenico Domenico Di Rosa. Salvatore. Ah, Infatti ho ok. chiesto Sono anche alla chat gemelli. YouTube se sono. No, gemelli forse no, perché non mi sono sembrati uguali. Ah. Però magari fratelli, risposta Si non è assomigliano arrivata. molto. Probabilmente Si parenti, ma anche assomigliano perché no, gemelli l'ho pensato per l'età, magari cugini, chi lo sa. Poi tu li hai visti anche da più vicino rispetto No, a si me. assomigliano abbastanza, vedendoli non li escluderei. O che magari possano essere gemelli magari eterozigoti. eterozigoti, esatto. Portiamo un po' di cultura anche, esatto, al di là della cultura esatto. sportiva. Adesso, scherzi a parte, allora. Salvatore Di Rosa. Che lo chiude benissimo. E la spunta Domenico Di Rosa perché è il più leggero di questo trio dei 160. Hanno fatto Quindi tutti lui e tre avanti. 160 validi, molto bravi. E allora adesso dovremmo aspettare un paio di minuti, immagino 2-3 minuti per il tempo di. C'è una quarta prova. in realtà. Esatto, per fronteggio. 2 minuti. Tendenzialmente la quarta prova viene data, allora, se è l'ultimo del flight Hai quasi 6 minuti. ai 2 minuti? Io quando mi era capitato, adesso oggi non ho gareggiato. Ah, oggi quando stamattina mi è stiamo parlando di capitato- 6 minuti. A me avevano dato 2 minuti. 2 minuti minimo. Che era pochissimo in effetti, quindi Beh, se hanno infatti- aumentato a 6 minuti sono ben contento. Stiamo parlando di minime proprio, dicendo Esatto. che 5 minuti almeno deve essere un minimo. Almeno, Però si certo. spiegherebbe perché chi stamattina, adesso ricordare il nome è complicato, è andato subito, praticamente subito, Sì, in genere si hanno a 2 fare la minuti. quarta prova e poi non ce l'ha fatta e stiamo proprio parlando. 2 minuti se sei l'ultimo del flight, se invece magari sei penultimo o terzultimo, semplicemente Dovresti finito avere il l'ultimo, tempo. Esatto. E Quindi infatti- paradossalmente esatto, il infatti ragazzo sta ha andando avuto subito. Giuseppe Fronteddu, Che ha fatto è già molto record giovane, subito. 17 anni, È uno dei chili 4-5 under mostruosi, 20. sì. Abbiamo avuto un quindicenne anche. Un ottimo. T1. Chili mostruosi per un atleta di quest'età. E poi Io anche l'età sono- aiuta a essere anche più elastici. Sì, io sono un professore di scienze motorie sportive, delle superiori, non credo che nessuno dei miei alunni sarebbe Riuscirebbe. assolutamente in grado di fare una cosa del genere. E allora, mentre Assolutamente. aspettiamo il flight 12, che tra poco verrà ufficializzato, allora parliamo un po' del tuo team, da Iglesias. Sì. L'anno scorso, comunque stagione 13-14, a Iglesias ho capito. è stato fatto esattamente il La data? La data? Era febbraio 2024. Sì, vero? esatto, era febbraio 2024. Lì ci siamo piazzati terzi, sono Da molto padroni di casa, insomma, Esatto. ha stato non è stato mica Esatto. male. Sono molto contento perché comunque non siamo un team grandissimo, quindi comunque abbiamo fatto dei buoni piazzamenti, quindi sono molto soddisfatto. E finora invece com'è andata
Beh, diciamo che comunque tutto sommato siamo soddisfatti, qualche atleta è riuscito a farsi personale, qualche altro atleta ha fatto esperienza, magari per varie vicissitudini non è riuscito ad andare al top, però ogni gara è sempre esperienza. Io dico sempre, in gara o vinci o impari. Quindi alla fine se non vinci comunque impari qualcosa in ogni caso, quindi è sempre un'esperienza che ti porti a casa. Magari hai visto che quella cosa lì non andava bene, magari chi ha visto, ad esempio Elisabetta, ha visto che alla fine la profondità, noi lavoriamo molto in allenamento, però molto spesso con i carichi alti la profondità non è sempre perfetta e quindi si rischia di incorrere in nulle. Chi magari ha visto che il fermo comunque ha provato la prima volta cosa vuol dire fare una gara con il fermo da gara dato dal giudice, che comunque fa la differenza, insomma è sempre esperienza. Allora, adesso andiamo con il 12° flight. L'ultimo di panca. Sarà l'ultimo, questo quindi ultimo di Sì, oggi. l'ultimo flight di oggi. Abbiamo tutti i categoria peso 100, quindi è possibile. A parte Flavio Sala 90, che è stato forse invertito con... In che senso? Potrebbe aver messo qualche atleta della più 120 nel primo perché magari era da solo e l'hanno messo, può capitare che lo mettano insieme ai super leggeri. Oppure semplicemente avevamo un 100 con i 90, forse era proprio... C'è la più 100... Forse era proprio Sellero che magari per qualche motivo ha chiesto un anticipo per fare un tentativo e andare via. A questo punto, a questo punto ricostruire il perché poi... Esatto, potrebbe anche ritira essere. ha fatto. E a quel Potrebbe punto è anche scalato uno, perché anche quel flight era veramente... era pieno. Certo. E allora... sta arbitrando Manuel Sellero, lo vedo lì, quindi probabilmente magari era giusto perché stava arbitrando, gli interessava giusto piazzare un'alzata e quindi più comodamente magari è riuscito a riscaldarsi prima e quindi a piazzarla in questo flight. E allora Flavio Sanda ha cominciato bene con i suoi 112,5 kg, ricordiamo Flavio Sanda è 37enne senior, l'unico di categoria 90 kg di questo flight, tutti gli altri categoria 100. E tra i 100 abbiamo Andrea Farris, senior di 32 anni, che inizia con 117,5. Allora io direi di chiudere un po' un commento tecnico con te. Ci vediamo questo finale, poi stasera, quanto riposo, si esce, cosa si fa stasera? Si gira per Fugas un po' una passeggiata? Questo dobbiamo andare a mangiare in un locale, poi a letto presto che domani comunque è un po' un'altra presto. giornata di gare, anche perché lo stacco è l'alzata più bella e più faticosa. Anche faticosa effettivamente, però anche più partecipata del powerlifting, quindi comunque domani saremo in tanti, tutti gareggiano sostanzialmente, quelli di oggi più anche altri del team che oggi non sono presenti gareggiano domani, quindi siamo in tanti e dobbiamo arrivare al meglio. Bisogna essere lucidi sia per fare bene l'esercizio sia per tifare meglio. Esatto, poi lo stacco è un'alzata molto influenzata dalla freschezza dell'atleta, un'alzata anche più della panca? Molto di più della panca, sì, è proprio un'alzata che può fare tantissima differenza, l'essere un po' più stanchi può far calare di tantissimo il massimale, l'essere reattivi anche in un momento di poco allenamento può consentire di fare chili magari anche vicini al massimale. La panca invece è l'alzata un po' più ignorante, tra virgolette, nel senso che devi solo tirare, spingere in un certo senso senza stare a pensare troppo alla tecnica. Invece in panca ci sono mille cose da pensare, devi pensare a dove posizioni i piedi, a dove posizioni il gluteo, ad alzare il petto, al fermo, ai comandi del giudice. Nella panca nello stacco uno si posiziona direttamente, quando vuole sale, deve solo semplicemente aspettare che l'arbitro gli dia il giù, quindi è decisamente più semplice, ecco. Allora, intanto abbiamo visto Davide Melis fare bene il primo tentativo con 132,5 kg. Stiamo adesso osservando Matteo Virdis, 21 anni, junior, pesa 92 kg di classe, ne pesa 96,6 Davide Melis. Chili di tutto rispetto per uno junior. 21 anni poi adesso non so, anche alto, ragazzi, c'è da dire. Veramente un'ottima panca, il petto altissimo, non scende di 1 centimetro. È che è molto importante che nella panca il petto sia sempre bello alto e non scenda durante l'alzata perché indice di un setup corretto. Perfetto, dunque Matteo Virdis con i suoi 135 kg, adesso c'è Marco Tamponi, 32 anni, un senior
che va per i 135. Tra l'altro Matteo Virdis con 135 kg può attaccare il record dei junior di 145, quindi ci può regalare Assolutamente, è un probabile finale. che lo faccia, probabile che dopo questi 140 ha fatto benissimo 135, quindi non ho dubbi che porti a casa, speriamo bene, anche il 140, potrebbe tranquillamente chiamare un 145 e mezzo in terza. Poi abbiamo Marco Tamponi che è lontano dal record, però parte ora con 135. Lui è senior, ve l'abbiamo già detto. Poi abbiamo Daniele Puddu che va subito per battere il record dei Master 1, che è 135, lui fa la 140, e poi Marco Mulas che invece ci potrà provare più avanti con il 177,5 dei senior. Sì, non è impossibile che ci arrivi, potrebbe fare un passaggio a 170 se vanno bene questi 162,5 e poi provare un 178 o un 180 in terza in funzione dei... Potrebbe avere anche potrebbe anche optare sulla quarta Potrebbe prova, anche andare sulla quarta per prova, essere un po' più graduale. Però è rischioso perché è l'ultimo del flight, questo significherebbe che fatta la terza, dopo pochissimo tempo dovrebbe andare a fare la quarta, quindi è molto difficile. A me è capitato ed è veramente molto difficile. Beh, 2 minuti sono effettivamente pochi. A meno di non avere fatto una terza con veramente tantissimo margine, che sarebbe strano perché nell'ottica della gara la quarta prova è fuori classifica, tendenzialmente conviene in queste situazioni provare direttamente in terza, anche perché poi comunque alla gara, cioè se dovesse fare 162,5 in ingresso probabilmente ha già vinto la gara, perché è improbabile che gli altri avversari riescano a fare un 162,5 visti gli ingressi. No, anche perché se quindi, vai di seconda esatto, a 140 come sarà per quasi tutti, o Daniele Puddu si inventa dopo aver fatto quest'ottimo 140 che è il record, Ma uno è anche perché 155, ma Cioè, allora lì magari puoi pensare che possa certo, puntare. ma Però, poi Daniele Puddu è Master 1, quindi comunque a prescindere, anche se dovesse, giusto. non riuscirebbe comunque a... non sarebbe comunque nella stessa classifica, quindi tranquillamente adesso vediamo Marco Mulas, abbiamo, no? Sì. Vediamo come li porta. Sì, no, allora, gestiti. per fare un po' di chiarezza nuovo per chi ci segue in diretta, i senior sono tutti tranne Puddu che è Master 1 e Virdis che è Junior, così mettiamo a posto. Vediamo un pochettino Marco Mulas. Ora, in base anche a come con poca difficoltà risolverà la pratica, farà capire quanto poi ne ha per incrementare. Vediamo. Ben gestiti. Sembrava quasi una esecuzione da definizione. Sì, Che poi porto proprio su, che scendo un tutorial. piano, che faccio un tutorial. Vediamo cosa chiama, probabilmente un 170, ipotizzo. Era abbastanza fluida. Beh, se vuoi arrivare al sicuramente record, sì. può tranquillamente fare un più 7,5, adesso Poi vediamo. mi rifaccio anche al tuo ragionamento, tanto non ho paura di chi ho dietro, quindi Certo. me la tento Esatto, e poi al massimo riprovo uguale, non fa niente. esattamente. Anche perché 140 sono tutti gli altri. Ecco qua, 170, quindi più 7,5 per Marco Mulas. Vediamo Flavio Sanna, 117. Flavio ha aggiunto 5, Flavio Sanna ha cominciato con 112,5 e adesso va con 117,5. Fluidissima, veloce. Penso che faccia tranquillamente un più 5, potrebbe fare anche un più 7,5. Però ho l'idea che voglia portare a casa delle prove conservative, ecco. Potrebbe fare un 125 a questo punto, diciamo che chiaramente avendo fatto la seconda così facile sarebbe auspicabile provare 125, ma potrebbe anche prendersi il sicuro e voler arrivare a 122,5. Diciamo che magari avendo fatto 117,5 è più difficile vedere quanto in là ci si può spingere perché era veramente molto veloce. Infatti 125 fa un più 7,5 che ci stanno assolutamente perché probabilmente era più facile della prima. Poi gli dico, magari anche perché provi a mettere in difficoltà ad Andrea Farris,
Anche perché poi a livello di classifica tanto di più non puoi fare, magari ci puoi provare anche direi. No, però vedo che sono categorie diverse di peso, quindi in realtà... Giusto, Stadio è quello da 90, è vero, è vero. Quindi è vero. comunque lui a Adesso ho prescindere parito fa che erano gara tutti 100 ormai, invece no, c'è ancora una Certo. persona che è 90 fa gara a sé. e quindi bisognerebbe più che altro recuperare gli altri da 90 adesso. Esatto, da qualcuno, Esatto. lui ce l'avrà in mente se ha qualche obiettivo. Strano infatti sia da solo in questo flight, potrebbe aver avuto problemi, magari è strano che sia da solo in questo flight. Ripeto, il primo erano tutti 90 tranne Sellero, se non sbaglio che era Sì. da 100, quindi o hanno fatto questo cambio proprio perché non potevano più reinserire un altro in più. Potrebbe essere che Flavio magari abbia avuto dei problemi, nel senso che Oppure magari non ha visto l'inizio del flight, potrebbero esserci o non ha fatto in tempo a scaldarsi ed è stato inserito in questo flight. È possibile. intanto Andrea Faris ha fatto bene su 125 e Tamponi, adesso Marco Ha Tamponi preso la rossa. ha preso rosso. Potrebbe essere, non l'ho vista perché stavo guardando il tabellone, potrebbe essere che abbia alzato lievemente il gluteo, perché l'ho vista nella parte finale e mi sembrava che stesse salendo abbastanza bene. Oppure non ha rispettato i comandi del press. Stavo guardando il tabellone e non l'ho visto. Prima prova non valida in questo ultimo flight. Ancora 140 kg, questa volta Davide Melis che ha iniziato bene con 132 kg e mezzo e adesso sale di 7,5. Tamponi invece per rifarsi proverà a salire solo 2,5 kg, ma l'esecuzione di Davide Melis è perfetta. E adesso Junior Matteo Verdis che stava facendo il suo percorso per il possibile Il record. Vediamo se porta a casa questo 140, da lì dovesse andare bene Già un 5,5 lo fai e Sicuramente. poi magari fai la quarta per incrementare. potrebbe andare direttamente a 145,5. Vediamo come lo porta a casa. Sì, no, dico 140. Allora adesso fai 140 adesso nella Sì, seconda, poi sì. fai 145,5 nella terza. E poi potrebbe, sì, certo, e poi in potrebbe base a quanto ti incrementare senti ancora. fiducioso, se Certo, va bene. certo. Ricordiamo, ha fatto 135 prima, poi 140, il record è 145. Giusti, buoni, ottimi, molto fluidi, veramente una tecnica fenomenale, stabilissimo, solido, non muove il petto di 1 millimetro, veramente ottimo. Penso che una chiamata a 145,5 sia praticamente scontata. È Vediamo. doveroso, È a questo doveroso, punto, assolutamente. se non da lui dal coach, no? Esatto, Ma penso che lui sia il primo a volerlo. certo. Adesso Nini Pudu, il più pesante di questo fight, dentro veramente al limite, 99 giusto, kg e 9. 99,9. Che vuol dire che non hai bevuto per, Esatto. per un giorno. Beh, può capitare per le gare che gli atleti debbano fare dei calipeso anche molto importanti e a volte si fanno proprio con i liquidi, si scaricano Beh, dei sono i liquidi. primi che poi perdono. Esatto. Sembra una baggianata, però se ti metti a fare una corsa una mattina presto Esatto, ma anche rimanendo senza bere diverse ore, magari uno smette di bere 13-14 ore prima, tranquillamente va a perdere 1 chilo serenamente. 150 kg, alzata ottima di Pudu. E adesso Mulas, come tu avevi predetto, 170. E ora bisogna capire come li sopporta. Allora, secondo me, per come ho visto il 162,5 li farà sicuramente con una intensità discreta, nel senso che ci sarà un piccolo sticking point, che è un punto diciamo di rallentamento che si vedrà, però li dovrebbe portare a casa abbastanza bene. Vediamo. Hanno caricato un po' tutti quelli intorno. Esatto, il bello di queste gare è proprio questo, è l'infogo che ti viene dato dai compagni di squadra. Beh, specie perché poi se non è neanche, ma anche se non sei compagno di squadra, se non è un tuo diretto concorrente, Certo, poi te li godi questi momenti. Poi, ripeto, Assolutamente. se sei dietro concorrente, qualcuno dice di no che tifi sempre, io ci credo meno. certo, Io ci credo meno. sono d'accordo.
non credo in Vedremo quest'animo super buono, però è vero che è proprio bello come c'è la riconoscenza da parte di tutti dello sforzo dell'altro, e come hai detto tu, C'è stato un lieve rallentamento, ma li ha portati a casa. Io ipotizzo che lui chiami, allora, secondo me potrebbe tranquillamente tentare il record, cioè il record lo vedo difficile, però non è impossibile, ecco. Adesso sta a vedere se si prende il sicuro con un 175 oppure prova un 178. Io penso che proverà un 178 perché tanto comunque già che c'è. 170 è già una quota di sicurezza, Esatto. perché il segno il più vicino in questo momento che deve provare il terzo tentativo è 145 come tentativo e 140 come risultato ottenuto. Esatto. Quindi con nessun record da poter battere, quindi anche lì non c'è neanche una quarta prova che possa che poi fuori classifica, quindi Esattamente. comunque Flavio ha portato a casa intanto i 125 e chiude così. Vediamo Andrea Farris. Tanto Marco Mulas ha chiamato 175, si è preso il sicuro. Con quarta prova secondo me che sarà scontato, a meno che veramente non soffra troppo. Va male ad Andrea Farris. Ha alzato, ha mosso il piede, dicono i giudici, si è mosso il piede, probabilmente ha alzato il tallone o comunque ha scivolato il piede durante l'alzata, e questo chiaramente alzare il tallone è motivo di nulla. Adesso io non ho visto cosa, però ho visto il giudice che indicava il piede proprio, ha fatto un segno come se stesse scivolando. Adesso invece Marco Tamponi. Lui ha iniziato bene con 135, 140 non è andato, allora giustamente ha detto vabbè lo rifaccio, ma qualcosa in più la voglio. Probabilmente perché è stato nullo tecnico, è stato nullo tecnico, non perché lui non l'abbia sollevato, di aver commesso qualche errore Beh tecnico. sì, altrimenti comunque non aggiungi neanche 2,5 kg. Esatto. Purtroppo l'alzata viene data a nulla perché è salito molto storto e probabilmente da un lato il bilanciere è sceso tanto e quindi chiaramente era veramente molto asimmetrico, quindi chiaramente in questo caso i giudici, vedendo la discesa, danno la nulla. È la panca maledetta, terza prova. Sì, purtroppo la panca è poco grindabile. È anche un'alzata dove è difficile fare in gara quello che fa in allenamento, proprio perché ci sono tante dinamiche che la rendono più difficile. Mentre in stacco, che è più ignorante, tra virgolette, uno tira e basta, si possono fare chili, spesso si superano anche ci sono degli exploit che superano notevolmente i chili dell'allenamento. Nella panca è più difficile, bisogna essere tecnici, concentrati, stabili, solidi, e quindi è più tecnica, bisogna starci più dietro. Davide Melis, lui ha fatto bene i primi due, facendo 132,5, 140 e adesso sta andando per i 145. Ottimo. Portati piuttosto bene, cioè in maniera rallentata sì, però lineare. Assolutamente. Come va fatta una terza? Vediamo Matteo Virdis. Credo che poi dà anche una bella soddisfazione, perché senti che sì, forse magari un chiletto in più, 2 chili in più potevi, però che sei lì. Esatto, che hai portato a casa il risultato. Assolutamente. Adesso Matteo Virdis, anche lui 145, lui ha iniziato con 135, poi però ha fatto lo stesso di Davide Melis. Parliamo di due categorie diverse, però i due comunque sono sempre stati lì vicini, uno dopo l'altro, quindi è sempre stato interessante il raffronto, anche se Virdis pesa 4 kg esatti in meno, almeno da pesata ufficiale. Inaspettatamente non è ce l'ha riuscito a fatta. fare il 145. I 140 erano veramente solidi e non ne siamo riusciti a peccato.
Probabilmente, anche se da fuori sembravano molto facili, lui li deve aver avvertiti Deve averli sentiti. pesanti, ecco, anche gli altri. E allora, finale in cui ci divertiamo con i 160 kg che prova Daniele Puddu, ricordiamo lui Master 1. E poi l'ultima storia di oggi ce la racconterà Marco Mulas che farà 175 come terza prova e poi vedremo se vorrà o potrà, insomma, vedere anche come sarà Certo, Marco messo lui Mulas. e energie. Per poter fare la quarta bisogna chiaramente fare valida la terza, quindi è importante fare valida la terza, ma chiaramente non è possibile avere una quarta prova. Purtroppo non abbiamo portato a casa la prova. Niente Puddu che comunque porta a casa un record di categoria Master 1 era 135, lui la portò fino a 150, quindi comunque suo bottino a Assolutamente. casa l'ha portato. Vediamo Marco Mulas, leve da panchista tipiche, omero cortissimo, proprio la tipica struttura che necessita un panchista, quindi diciamo che il powerlifting è bello perché anche in base alla struttura corporea si può essere più portati per un'alzata o per un'altra. Qui abbiamo il prototipo proprio del panchista, torace molto spesso, molto largo, omero corto, braccia molto massicce, la tipica struttura da panchista. Per i 175 kg. Peccato. Non va, C'erano- non gli hai detto che era più difficile di quanto sembrasse arrivarci. Esatto, peccato. Peccato Però non aver una avuto quel bella quarto prova. tentativo. È stato bello chiudere con la quarta Esatto. prova. E quindi abbiamo finito. E quindi abbiamo finito, perché premiazioni domani, Ah, tutto domani direttamente. non lo so. No, E credo allora, che stamattina così mi hanno detto, adesso Potrebbe essere che facciano, mi sembra Che tutto facciano premiazioni, almeno le premiazioni delle gare di oggi, perché se magari un atleta ha fatto una gara oggi e poi Domani non c'è. non può rimanere solo per la medaglia, cioè immagino, e poi adesso vediamo. ho sentito anche io premiazioni mentre stavo dicendo, quindi allora adesso lo scopriamo insieme. E più che altro dove nel caso anche le premiazioni. Generalmente qui di fronte vengono fatte. Allora spero perché abbiamo la camera il qua. podio. Sì, Abbiamo viene tutta la montato il podio, lo postazione. vediamo lì dietro. Ok. Sì, anche perché coppe ce ne sono già, quindi Sì. premiazioni. E allora, piccola pausa per noi, ci ritroviamo tra pochissimo con le premiazioni. C'è qualcuno dei tuoi? Ci diversi sono? atleti che sicuramente ci sono andati a podio, quindi aspettiamo di vederli. E allora grazie a Luca Ruti, vediamo dall'altra parte dello schermo tra poco insieme ai tuoi ragazzi, immagino. Se anche domani puoi fare 5 minuti, anche un po' prima, chiacchieriamo, ti scocci un po' su come stanno andando i tuoi ragazzi. Per il volentieri. commento tecnico sei sempre apprezzatissimo, te come tutti i tuoi colleghi. E allora, per il momento, piccola pausa, ci ritroviamo tra poco.
Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Guidoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Cekic riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascelo ha tenuto col portiere Cascelo. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. Madrid in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beauties. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu. E qua ci prova